We are born to build. We love to create things that can make an impact in the present for the future. We've established a place dedicated to this mission, bringing together people, visions, and technologies. In 2005, we began with startups, ideas that challenged the status quo, literally starting from scratch. Then, we created a hub for digital transformation, filled with talented professionals, obsessed with open innovation and a creative culture, connecting markets and innovation. Above all, we founded a new educational business, the home for a new knowledge, the training ground for future leaders. From the early years to bachelors, we believe this is the foundation of everything. Today, we are venture builders, taking all aspects of this vision and merging skills, spaces, and perspectives to invest in the most relevant scenarios of tomorrow. The future farming and the intersection between digital and medical, these are some of our upcoming challenges. This is the H-Farm ecosystem. The future is our responsibility, and we want to leave something important for you. A place for humans, designed by humans. Buongiorno a tutti e bentrovati. Apriamo così gli stati generali della fibra ottica e lo facciamo in una location che è sicuramente emblema di innovazione, di futuro e di umanità. E quindi ho il piacere di chiamare qui sul palco Riccardo Donadon, founder di H-Farm, che ci accoglie in questa location e al quale cedo la parola perché ci vuole fare un tour virtuale. Dovevamo farlo in presenza, ma abbiamo cercato di essere molto pratici, molto veloci come la fibra, e abbiamo riassunto tutto in una giornata a causa purtroppo dei funerali di Stato del presidente Giorgio Napolitano, e quindi faremo questo tour virtuale con la possibilità però durante l'ora di pranzo di fare un giro reale anche. Assolutamente. Prego. Beh, di nuovo buongiorno a tutti. Vado velocissimo in modo da recuperare sui tempi. Per chi non è mai stato, cosa siamo? Noi fondamentalmente siamo un venture builder, cioè siamo un soggetto che in questi anni sta cercando di costruire un ecosistema qui sul territorio che possa, cerchio by cerchio, come diciamo noi, attivare sempre più consapevolezza sul digitale e quindi rendere sempre più tangibile e sempre più importante questo collegamento che con la banda larga avremo tutti quanti verso quelle che sono le grandi opportunità che si stanno generando con la trasformazione digitale. Qui c'è tutto il nostro percorso, tutta la nostra storia che ci ha visto prima lavorare con le iniziative, con le start-up, poi cercare di costruire tutte le rules che potessero in qualche modo governare tutto questo ecosistema e poi i successivi investimenti, che sono riassunti benissimo su questa slide qui. Fondamentalmente all'inizio abbiamo iniziato con le start-up, abbiamo rischiato tantissimo, però erano quelli che potevano in qualche modo comprendere l'importanza della trasformazione digitale. Abbiamo investito 28 milioni di euro e infrastrutturato qui in questo posto stupendo che ha anche un significato storico, perché qua nel 700 Tron aveva fatto le prime innovazioni facendo le prime bonifiche, le prime trasformazioni e questa cosa delle start-up alla fine è andata bene. Oggi siamo a 41-42 milioni portati a casa, quindi è stata molto rischiosa, però siamo riusciti anche a fare nascere un unicorn che ha raggiunto più di 1,5 miliardi di valore alla cessione, quindi abbiamo anche fatto vedere che si può fare anche da qua, che non bisogna farlo a Milano, non si deve fare forzatamente in centri iperurbanizzati, può essere fatto da ovunque e può essere fatto molto bene. Poi nel 2013 abbiamo fatto partire un cluster di innovazione nell'ambito della digital transformation, abbiamo investito 15 milioni prendendo le migliori iniziative che avevamo, le abbiamo aggregate, le abbiamo fatte crescere, sono arrivate a 50 milioni di fatturato, lavoriamo oggi per Gucci, Saint Laurent, per Loro Piana, per tante aziende molto grandi, Luxottica, tante aziende del territorio e abbiamo
fatto crescere la consapevolezza anche nelle grandi aziende che è molto importante lavorare con le start-up, perché portano entrepreneurship, portano innovazione, portano un pensiero innovativo, e questa cosa qui è stata recepita in modo importante da un grande partner che è Giacala. L'anno scorso abbiamo ceduto per 45 milioni a loro questa parte qui, quindi abbiamo portato a casa un ulteriore buon risultato. E abbiamo stabilizzato il campus per tutti i prossimi anni per quel che riguarda avere un inquilino che continuerà a fare consultancy. Sono circa 300 persone oggi impiegate su questo. Oggi siamo iperfocus su education, che riteniamo un cerchio fondamentale, un cerchio che consente di abilitare tanti altri cerchi e fare arrivare altri cerchi che possono in qualche modo aggregarsi a noi, e l'education sta finalmente uscendo dalla fase di start-up. Oggi siamo arrivati a circa 2000 studenti, 1200 studenti sulle scuole, sono 3 scuole ma probabilmente ne apriremo altre 2, e abbiamo la parte universitaria che sta crescendo molto bene. Quest'anno siamo arrivati a 300 matricole e siamo su quei profili di servizio, di professionalità che oggi vengono richiesti tantissimo dal mercato. Il 92% dei nostri studenti prima di laurearsi alla fine del primo semestre viene assunto, quindi è di super interesse in questo momento la loro competenza rispetto a quello che serve al mercato. Siamo iper contenti che sia avvicinato a noi questa azienda che si chiama Zero, che sono nati qui a Pordenone, poi si sono sviluppati in tutto il territorio, ma stanno aprendo anche all'estero in questo momento, dopo che è entrata Mitsui nel loro capitale. Hanno acquisito un blocco qua vicino a noi e con Ca' Foscari hanno portato a casa un importante contributo del PNRR e investiranno 20 milioni di euro sulla ricerca del future farming. Questa qui è quello che noi vogliamo, cioè che altri soggetti importanti si aggreghino attorno a questo ecosistema e che ci consentano di farlo crescere e farlo diventare qualcosa di più importante, che nei prossimi anni possa creare tante competenze e tante capacità sul tema del digitale e della trasformazione digitale. La mia ansia e il mio obiettivo è che questo progetto qui possa durare 100 anni, 200 anni, quindi più cose riusciamo ad aggregare attorno a questa ansia del fiume, per me è il top. Perché abbiamo investito su education? In 2 parole, abbiamo investito su education, su questi 3 filoni, perché, come ho detto prima, è fondamentale formare le competenze. Sui piccoli, educandoli all'utilizzo di uno strumento iperpotente che si ritrovano in mano e che deve essere gestito bene, quindi bisogna dal primo giorno insegnarli a usarlo. Sui più grandi, per prepararli a quelle professionalità che sono necessarie per entrare in un mondo del lavoro che sta evolvendo e cambiando alla velocità della luce. Con questi stati generali e con Open Fiber so che parleremo di questo, quindi è il tema centrale di questo evento. La parte vocational, anche questa sta crescendo molto, è di fronte a una trasformazione molto importante con AI, con la possibilità che AI contribuisca a fare dei cambiamenti molto importanti su come si fanno queste cose, e siamo molto attenti adesso al cambiamento di queste cose. Qui abbiamo una cosa che ci accomuna con Open Fiber, che è un importante investimento dal punto di vista real estate, di CDP, ma soprattutto abbiamo un incarico da parte di Cassa Deposito Prestiti a cercare le migliori start-up a livello nazionale, e siamo riusciti anche a scalarlo a livello europeo nell'ambito dell'education. E facciamo la ricerca ormai da 3 anni per CDP di tutte quelle che sono le migliori start-up nell'ambito dell'education, che possono poi in qualche modo creare quei prodotti che possono essere utilizzati a sistema in tutto l'ecosistema educativo italiano. Un'altra cosa che stiamo facendo, che è proprio una novità di questi giorni, è che diventeremo un authorized training center per teacher, quindi cominceremo a insegnare questo tema dell'education digitale, dell'utilizzo di questi strumenti anche per gli insegnanti, e in collaborazione con Apple. E questa cosa qui diventerà molto interessante perché creerà un polo di competenze anche non solo business to studenti, ma anche business to teacher. Ed è una cosa che io ritengo fondamentale, perché se non riusciamo a formare bene coloro che insegnano, non formeremo bene coloro che devono imparare. Il tour virtuale, velocissimi. Oggi all'ora di pranzo chi vuole lo accompagno e gli faccio fare un giro. Siamo nell'edificio principale del campus, è una library, al piano 1 ci sono tutti i libri con gli spazi per gli studenti, sopra abbiamo un roof dove si tengono principalmente i party dei ragazzi, quindi i disco party li fanno qua sopra perché non dà fastidio a nessuno. È l'edificio più importante dal punto di vista architettonico perché è disegnato da Richard Rogers, che è quello che ha fatto il Pompidou, quindi è un
uno dei 4 o 3 progetti che Richard Rogers ha fatto in Italia, quindi è una cosa che rimarrà a memoria delle qualità artistiche di questo architetto, importante. L'edificio B, C e D sono gli edifici educativi. Tra un mese cominciamo a transennare i lavori per costruire l'edificio O, che sarà questo cerchio che si troverà qui sulla parte bassa, che sarà completamente dedicato a strutture laboratoriali, si plagherà con l'università e diventerà l'anima proprio fattiva della nostra parte universitaria. Poi c'è la parte di boarding, c'è un altro ristorante che è sempre gestito da Laimo, che fa la parte di fast food disegnato da Philip Stark, che è quello con le maschere sui vetri, e poi abbiamo tutto il complesso sportivo che faremo crescere ulteriormente nei prossimi anni. Ci sono ulteriori sviluppi che abbiamo intenzione di fare nei prossimi anni, però ve li faremo vedere quando sono pronti. Mi fermo qua perché penso di aver già occupato tanto e lascio la Presidente. Grazie mille, e per aprire ufficialmente gli stati generali della fibra ottica vogliamo vedere anche un video che ci riassume tutto questo. Ufficialmente adesso siamo anche in live su Twitter, l'hashtag è Stati Generali Fibra Veneto. Io ho il piacere di far salire sul palco qui con noi il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal giornalista del TG1 Rai Mario De Pizzo, ai quali cedo la parola per una prima intervista e poi appunto daremo vita al primo panel che avete visto anche nel nostro video. Centriamoci. Grazie. Grazie, buongiorno. Allora, parleremo di una corsa che nel Paese e nel Veneto possono permettersi di perdere, quella ad una connettività, non essere esclusi dalle opportunità del... Eccoci, non ho detto nulla di memorabile, insomma, comunque. Una corsa per la quale c'è una strategia nazionale, ci sono molti attori mobilitati. A che punto siamo qui in Veneto? Intanto grazie a tutti i presenti, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e grazie ai relatori che saranno qui ovviamente per i diversi panels. Ma la partita della fibra e quindi di questo switch, definiamolo così, no? Che è uno switch che abbandoniamo pian piano, purtroppo bisogna dirlo pian piano perché sembrava che fosse così immediato, ma insomma, con gradualità stiamo abbandonando il mondo analogico e ci stiamo indirizzando verso quello che è ovviamente il mondo digitale. Noi abbiamo come obiettivo che è quello di abbandonare il rame, i doppini e passare alla fibra e farlo entro il 2030, farlo in maniera totale. Si consideri che questa è una grande sfida. Oggi vorremmo parlare di questo, vorremmo parlare di quello che dovrà essere il Veneto del futuro. Non piangiamoci addosso perché comunque gran lavoro è stato fatto, devo anche ringraziare molte imprese che si sono date da fare, le associazioni di categoria. Questo non è un Veneto che dorme e gli passa sopra la testa un'opportunità, non se ne accorge. Ovvio è che noi non siamo una città metropolitana, un'area metropolitana, ma abbiamo una miriade di realtà, a volte è oneroso andare a raggiungere l'ultimo miglio in molti casi. Si consideri che noi abbiamo mediamente, il Comune del Veneto fa circa 4.000 abitanti, abbiamo 570 comuni, quindi 600.000 partite IVA. È una storia complicata. Noi siamo il Veneto del distretto industriale diffuso, quindi quello della piccola e media impresa, dove l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti. Se avessimo un modello di sviluppo, come spesso dico, fordista,
magari ci impiegheremo molto di meno a fare questo switch, però continuiamo a fatturare 180 miliardi di euro all'anno, è il PIL del Veneto, che è il secondo PIL italiano, quindi anche se questo passaggio ha una sua gradualità, quindi arrivare a portare la fibra dappertutto, comunque noi ci siamo, non ci stiamo perdendo. No. Senta, il Presidente Mattarella a proposito del PNRR ha citato una frase di De Gasperi, ha detto il Paese tutto deve mettersi alla stanga, dando un po' il senso di una missione comune che deve coinvolgere tutti, da Roma a tutti i territori. A che punto siamo qui? Riccardo ci parlava appunto di un progetto intercettato, anche qui da 20 milioni di euro, ma in Regione come va sul PNRR? Va bene, nel senso che noi non abbiamo, diciamo, ritardi, del resto noi siamo quelli che a livello nazionale sanno impiegare meglio i fondi comunitari, visto considerato che il PNRR parla comunque di Europa. A me spiace che molto spesso l'adagio che viene diffuso tra i cittadini è quello che l'Italia non utilizza i fondi a sua disposizione. Allora, dovremmo dire che alcune comunità in Italia non utilizzano i fondi che hanno a loro disposizione, visto considerato che il Veneto, quando può, addirittura accede all'overbooking, cioè va a pescare in quella riserva che si crea, ad esempio i fondi dell'agricoltura, il PSR, il piano di sviluppo rurale, in quella riserva che si crea e viene creata da coloro che non riescono a investire tutti i fondi, quindi noi ci siamo. Peraltro sulla banda, sulla fibra in generale, gli abbonamenti, quindi i collegamenti, oggi la media nazionale ci dice che sono fino ai 100 megabyte, sono circa il 14% dei cittadini sono abbonati e la media europea è il 26%. La vera domanda è dire: ma da che parte sta il Veneto? E noi stiamo dalla parte dell'Europa, perché comunque siamo sopra la media nazionale. Poi Riccardo Donadon, che saluto e ringrazio per l'ospitalità, qui ha fatto una roba strepitosa. Quell'H là, no? Quell'H lì iniziale, penso che descriva il progetto fin dal suo inizio, no? Human, cioè è un tema di umanità, di umanesimo, di vedere, perché poi lui è partito con le start-ups, è vero. Ovviamente c'è stato l'unicorno, quindi è bene ricordare questo grande successo, oltre a altri successi, però il fatto che oggi si sia arrivati al tema della formazione dà una dimensione che quel punto di partenza doveva arrivare qui. 2000 ragazzi presenti qui, studenti presenti qui, correggimi i dati se sbaglio. Un'ambizione che è unica, cioè Donadon e i suoi compagni di viaggio hanno remato e remano controcorrente. Stanno risalendo un fiume a remi controcorrente, perché non è facile dire voglio portare l'università qui, voglio fare formazione di altissimo livello. Qualcuno dice, ne parlavo anche prima con lui, qualcuno dice ma qual è il vantaggio? Beh, sicuramente un centro d'eccellenza, questo lo riconoscono tutti. Sicuramente siamo attrattivi. Quanti ne hai? 150? 150 studenti stranieri, da paesi impensabili. Fra un po' avremo Papua Nuova Guinea, insomma, ma ci siamo già, perché abbiamo paesi, dine uno solo di ecco, Bermuda per dirvi, no? Giappone, insomma un sacco di paesi. Poi magari i giornalisti che sono interessati, Riccardo Donadon vi darà anche la distinta dei paesi. Ma poi c'è un aspetto, ne parlavamo prima, che è quello che siamo anche attrattivi, non solo rispetto a chi viene da fuori per studiare qui. Mi si apre il cuore venire qua d'estate a trovare gli stranieri che vengono a fare i campus qui. Noi eravamo abituati alla filosofia che i nostri ragazzi d'estate andavano, come i miei anni, cioè, ma anche adesso funziona, vai in Inghilterra a imparare l'inglese o negli Stati Uniti. No, vengono qui. No? E qui fra l'altro si parla e si studia in inglese. Ma c'è un ultimo aspetto che giustamente Riccardo sottolinea e non se ne parla mai, che noi siamo anche attrattivi da un punto di vista degli investimenti e del management. Il manager internazionale che viene ingaggiato dalle nostre imprese, che ormai sono globali, c'ha comunque una famiglia, c'ha una moglie, c'ha dei figli, che la prima roba che diranno nel momento in cui dice avrei questa proposta, ma dove andiamo a studiare? E questa è un'offerta che ci permette di chiudere brillantemente anche queste trattative. Tant'è vero che qui molti dei figli dei manager che provengono dall'estero studiano qui.
Insomma, noi ci siamo sulle partite, ci siamo quando arriva il pubblico e molto spesso quando arrivano i privati, perché i privati qui c'è visione, non c'è niente da fare, c'è visione. Mi ricordo che tu avevi uno slogan, adesso tento di dirlo anche in inglese se non me lo ricordo, ma non aiutarmi. Scarpe grosse e cervello fino, no? Big shoes and beautiful mind. Il farmer. Questo è il payoff di Edge Farm, ed ha una dimensione, scarpe grosse e cervello fino. Questa era un'azienda di 1000 ettari, era dell'Ulss di Treviso, poi ceduta a Cassamarca, venduta, non ceduta a Cassamarca, e Cassamarca poi l'ha venduta a Donadon, insomma, con tutta. A Cattolica, è vero che poi tu hai. Vabbè, insomma, se non c'era Donadon ci sarebbero vigneti, ci sarebbe grano turco, bietole, quindi grazie. Un saluto anche al sindaco, grazie. Non è un caso che una realtà del genere nasca in un territorio come questo, che lei ha definito un distretto industriale diffuso, ma allora come si accompagnano tutte queste piccole aziende, anche la dimensione del piccolo, come viene traghettata nel futuro di questa trasformazione? Io dico che intanto non dobbiamo vivere dei complessi di inferiorità, perché quando questo alveare, no? Immaginate un alveare dove c'è tutto è, come si può dire, dal punto di vista proprio di organizzazione sociale alveare è tutto perfetto, nulla è messo a caso, anche se tu guardi un alveare, mentre guardi un'arnia, cioè vedi e dici ma cos'è sto casino, però c'è la regina, sono le api operaie, c'è tutto organizzato. Il nostro modello di sviluppo, che è quello del distretto industriale diffuso, dicevo prima, che molto spesso è in magazzini, nei furgoni, per strada, ha un grande vantaggio. E lo abbiamo visto con il Covid, lo abbiamo visto con l'11 settembre, lo abbiamo visto con le grandi crisi, l'elevatissima capacità di flessibilità del sistema. Non avendo un modello fordista dove il pachiderma industriale ha difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti di mercato, i nostri qui sono sempre sul pezzo. Tant'è vero che noi l'anno scorso, in giro per l'Italia, molti portasfiga dicevano che non ci sarebbe stato PIL, noi abbiamo chiuso a 4,2. Abbiamo dovuto anche rettificare il 3,8, portarlo a 4,2, 4,3 lo scorso mese. Quest'anno abbiamo una proiezione sicuramente di 1,5 punti sopra, e questo è merito delle nostre imprese, dove fra l'altro non c'è conflitto sociale. Cioè i lavoratori vivono la sfida degli imprenditori, perché quando tu hai una piccola azienda diventa una famiglia, e questo è un grande vantaggio, quindi la flessibilità. Dopodiché in Veneto noi siamo su strato per dar vita a qualsiasi idea imprenditoriale, non è che vai in giro per il mondo a trovarti un fornitore, qui si fa tutto. Ci mancava quello che fa Donadon, e quindi adesso abbiamo veramente tutto. E considerate che noi passiamo dall'high tech all'agricoltura, diciamo, del futuro, piuttosto che al design, al fashion, quindi al distretto poi dell'occhialeria, cioè gli occhiali di tutto il mondo vengono realizzati da aziende venete, piuttosto che il mobile e molto altro ancora. Potrei stare qui a fare un elenco, il biomedicale, e adesso abbiamo 4 miliardi di euro di previsione sull'aerospazio, quindi noi siamo veramente aperti al futuro. A noi il passato lo lasciamo dietro la schiena e non ci giriamo mai, non siamo abituati a girarci. Senta, gli scenari economici però non sono così floridi. Il governo si appresta a varare una legge di bilancio che verosimilmente non sarà distributiva. Lei, da questo osservatorio di regione traino, che consigli darebbe al suo amico Giorgetti per sostenere la crescita? Io a Giancarlo non do consigli, lui è bravo, in gamba e ha una visione, ve lo garantisco, chiara di quali siano i problemi, di quale sia il futuro e di cosa bisogna fare. Dopodiché questo è un paese che ha bisogno, tutti noi diciamo ci vuole la riforma delle pensioni, c'è la riforma del welfare, tutto quello che è. Io dico che ci vuole una riforma anche culturale, no? Nell'approccio, perché noi cittadini siamo sempre lì a chiedere, però alla fine bisogna chiudere un bilancio. Pensate che la cura del cittadino in Veneto costa 10 miliardi e 600 milioni di euro, 80 milioni di prestazioni sanitarie, 2 milioni di accessi al pronto soccorso, 60.000 dipendenti, dei quali 12.000 medici, 68 ospedali, ma questi sono i veri numeri. Se poi la valutiamo da casa sembra quasi che ci siano medici che sono dei fancazzisti perché c'è la lista d'attesa, ma non è così. O peggio ancora, qualcuno può pensare che se c'è attesa è perché
si sono dimenticati di me, ma non funziona così. 80 milioni di output, per usare un termine tecnico, non è banalità, 80 milioni di prestazioni. E vi dico anche di più, l'incremento di sanità, di richiesta di prestazioni da un anno all'altro cresce sempre. Quest'anno siamo, ve lo certifico in questo momento, almeno a più 13%. Le risonanze addominali, e non sto andando fuori tema, sono a più 38,5%, da un anno all'altro. Voi capite che quindi noi dobbiamo anche cercare di mettere in piedi un modello che funzioni. Allora io dove investirei? Sicuramente sui giovani, e dopo ancora sui giovani, e dopo se ne avanzano ancora sui giovani. I giovani indicano la via, e dopo questo paese deve investire nel futuro, quindi l'innovazione estrema, l'intelligenza artificiale. Io vedo solo articoli di gente che dice, a me mi ricordano gli articoli degli anni 90, te li ricorderai Riccardo, che sputtanavano l'arrivo di internet. Sembrava che fosse una furbata per fregare la gente. Cioè, allora, o tu guardi al futuro pensando che arriva una nuova alba, o se pensi che ci sia sempre buio vuol dire che sei fuori dal mondo. Quindi l'innovazione, l'intelligenza artificiale, che ci aiutano, comunque questo mondo digitale ci aiuta a curare meglio i cittadini. Pensa solo a cosa è la telemedicina. Avremo nel nostro device, il telefonino, ci darà molti valori biologici, parametri biologici, la pressione, la glicemia, e tutti i cittadini avranno modo di avere un minimo di check personale, ma dovremo adeguare il servizio poi al check che dà il device. Riccardo Donadon, quando aveva il 3, che anni era? 2002-2003? Ecco, io ricordo, lui fece un anno, forse erano fine anni 90, fece in fonderia un convegno e lanciò con una visione del futuro. E mi ricordo, un giorno avremo in mano un telefonino nel quale potremo vedere la televisione, perché allora era già avventuroso vedere il telegiornale, era una robaccia da Star Trek. E fu ridicolizzato perché diceva queste robe. Oggi non è che vediamo solo la televisione, vediamo tutto. Tanto è vero che abbiamo bisogno di connessioni veloci, importanti, rispetto a quel telefonino che avevamo negli anni 2000, che aveva comunque solo, come funzioni, qualche foto, messaggi, le telefonate. Oggi veramente il device, se da un lato ti rovina la vita, perché poi ce l'hai sempre lì, ormai è diventato un pezzo del tuo corpo, del tuo cervello, dall'altro è un elemento che ci permette, ripeto, di essere ancora più performanti nel rispondere ai cittadini. Pensate alla sanità, guardate, la sanità subirà cambiamenti epocali, ma non nei prossimi decenni, nei prossimi mesi, qualche anno a farla grande. La sanità di oggi, quando noi la guarderemo fra 3-4 anni, ci sembra roba da preistoria. Questo è quello che accadrà. È purtroppo un cambiamento culturale. Senta, un'ultima considerazione. Lei ha fatto il Ministro dell'Agricoltura, ha giurato al Quirinale con Giorgio Napolitano, domani ci saranno i funerali di Stato. Le comunità stanno insieme anche con messaggi politici di riconciliazione. Lei che ricordo ha di Napolitano? Beh, un bellissimo ricordo, lo si sa, io ho sempre avuto un ottimo rapporto con il Presidente Napolitano. È stato il Presidente che era presente al mio giuramento, quindi il giorno dell'insediamento, ma è stato ancora più presente, l'ho frequentato, l'ho conosciuto bene da Ministro, ma poi è stato molto più presente quando io ero governatore. A parte il fatto che lui fece... mi ricordo che ci fu anche una cosa particolare, un po' spiritosa, ma accade poco e a volte nella vita. Mi ricordo quel 2010, io fui eletto a marzo, a inaugurare Vinitaly, venne Giorgio Napolitano e disse, mi dice quando mi vede, ma a me non è mai capitato, lo dice il Presidente della Repubblica, di fare l'inaugurazione a una persona che è Ministro dell'Agricoltura e anche Presidente della Regione, perché io per una decina di giorni ho avuto le due cariche, non era mai accaduto, e allora io gli risposi, guarda, risparmiamo un intervento all'inaugurazione e finì lì. Però lui era legato al Veneto, perché ha vissuto in Veneto durante la guerra e studiò al liceo classico Tito Livio di Padova, questo lo ricordava sempre.
veniva spesso, insomma, nelle diverse manifestazioni, dal Festival del Cinema alle commemorazioni, a degli anniversari importanti. Insomma, Giorgio Napolitano è stato un presidente presente. Spesso mi chiedono i giornalisti, soprattutto in queste ore, ma che com'era come persona, una persona disponibile, diciamo che l'immagine che magari veniva rilanciata dai media, soprattutto dalla televisione, è un'immagine magari di una persona austera, no? Cioè, invece è simpaticissimo, uno humor direi quasi anglosassone, ed era una persona assolutamente cordiale con la quale si poteva parlare. Lui è stato il presidente, era presidente quando io iniziai la partita dell'autonomia. Tanto è vero che era vista un po' come una partita rivoluzionaria e chiesero a lui cosa pensasse di questo e lui rispose una frase che io cito sempre: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Questa è una frase di Giorgio Napolitano ed è esattamente la sintesi che dà risposta a chi dice che è la secessione dei ricchi, che dà risposta a chi dice che mina l'unità nazionale, che dà risposta a quelli che non vogliono iniziare a lavorare e pensano ancora di continuare così, che dà risposta a quelli che pensano che l'assistenzialismo sia... È una vera assunzione di responsabilità. Questa è una frase di Giorgio Napolitano. Si arriva presto a questa assunzione di responsabilità? Ma sì, decisamente sì. Guarda, l'autonomia o la fai per scelta, ed è quello che vogliono fare i Veneti, o ti toccherà farla per necessità, un po' come la Troica, no? La Troica o la eviti perché ti dai da fare e metti a posto i conti, oppure ti arriva in casa. L'azienda o la metti dritta e cerchi di far tirare la cinghia e metti a posto i bilanci, oppure arriva qualcuno che ti porta i libri in tribunale. Ecco, l'Italia è messa in questa situazione. O fa una scelta di modernità e quindi punta al federalismo, che ha premiato tutti i paesi che ce l'hanno, sono stati premiati dalla scelta federalista. Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, potremmo citarne tanti. Oppure tu attendi lì, suoni il mandolino, ascolti le cicale, prima o poi arriverà qualcuno e ti dice basta, adesso arriva la pioggia. Grazie al Presidente Zaia. Grazie. Scusate, ma non sono molto in forma e sono pieno di mal di testa, quindi scusate. Grazie. Sei a posto, no? Sì, ora... Buon lavoro. Sì. Nel frattempo è anche arrivato il sole, mi avevano detto che era previsto anche questo, quindi siamo perfettamente pronti. Grazie Presidente di questa apertura. Io al collega lascio la parola perché apriamo il nostro primo panel della giornata. Ora entriamo nel vivo, una discussione anche un po' più tecnica, il ruolo della banda larga per la crescita nel sistema nazionale. Ci raggiungono Francesco Calzavara, assessore all'agenda digitale della Regione Veneto, Maria Rosa Pavanello, vicepresidente dell'Anci Veneto, Andrea Falessi, direttore delle relazioni esterne di Open Fiber, e Massimiliano Capitanio, commissario Agicom. Benvenuti. Grazie. Modera Mario De Pizzo, giornalista del TG1, al quale cedo la parola. Grazie mille. Accomodatevi. Ok. Grazie. Allora, visto che c'è il Presidente, farei intervenire Calzavara, così insomma se sbaglia può intervenire. No, sto scherzando. Se sbaglio mi bacchetta. Sto scherzando. Però ecco, il Presidente ha definito gli obiettivi: uscire dal rame entro il 2030 qui in Veneto. Ci racconti un po' più a livello tecnico che cosa si sta facendo, che cosa manca, di cosa c'è bisogno? Sì, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, un grazie a chi ha contribuito per realizzare questa giornata che doveva essere in 2 giorni e poi si concentra in uno, ma ci tenevamo da questo punto di vista a iniziare a fare un po' il punto nave di dove eravamo arrivati rispetto a quelle che erano le aspettative e quelle che sono le prospettive da qui in avanti, che quindi una regione come la nostra si attende con l'arrivo dell'Italia a 1 giga. È chiaro che i tempi rispetto a quelli che erano stati preventivati sono diversi, poi ci spiegherà meglio Open Fiber cosa è successo nel corso di questi anni, e molto probabilmente l'attesa era quella e l'aspettativa
forse anche presentati in maniera illusoria e che immediatamente arrivasse la connessione in tutto il Veneto. Invece i tempi sono i tempi di una infrastrutturazione importante che ha avuto delle difficoltà anche dal punto di vista proprio almeno nel confronto che abbiamo avuto con loro, di riuscire a reperire anche soltanto del personale che sia in grado di stendere questa fibra nel nostro territorio. Però credo che a noi come Regione da questo punto di vista, pur monitorando costantemente e cercando di essere così, dei cani da guardia nei confronti di questa realizzazione, dobbiamo iniziare a pensare a quella che sarà il bisogno e l'aspettativa di cosa faremo con questa fibra, no? Perché poi anche noi come Regione, se da una parte abbiamo la preoccupazione che le imprese abbiano la capacità attraverso delle connessioni potenti di riuscire a connettersi col resto del mondo, quello che a me come assessore che mi occupo più della parte diciamo di relazioni con la pubblica amministrazione più che di una parte relegata alla realizzazione proprio fisica, quello che credo possa essere interessante per noi come Regione è capire quale regione troveremo al termine della infrastrutturazione. E su questo devo dire il rammarico è di vedere che una grandissima opportunità come quello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la pubblica amministrazione non sta dando quelle risposte che secondo noi doveva dare. Perché le risorse che stanno dando ai comuni stanno portando verso non più una visione unitaria della Regione che possa essere messa a disposizione attraverso delle piattaforme di reale crescita e modifica dei rapporti tra il centro della Regione, il cittadino e la pubblica amministrazione. E illudendo le amministrazioni comunali, riempiendole di risorse, sta disperdendo quello che è stato il pensiero, non mio, di chi mi ha preceduto, di far sì che la Regione possa diventare veramente quell'hub di servizi per riuscire a dare ai cittadini delle risposte dal punto di vista nel rapporto con la pubblica amministrazione che sono quelli che si aspettano da qui ai prossimi anni. Noi abbiamo fatto una piccola sperimentazione nella creazione del fascicolo edilizio digitale. Con pochi comuni, qualche altro comune lo sta facendo direttamente. Pensate cosa potrebbe essere oggi sapere nel Veneto, ma in Italia, tutta la vita di un fascicolo che non serve più averlo in qualche archivio dove devi prendere la macchina per andare a trovare una pratica degli anni 60 e ad averlo, così come aveva fatto il comune di Mogliano un mese fa, averlo tutto digitalmente. Ecco che allora anche la proposta oggi che fa il Ministro Salvini, che è una proposta che ha già fatto la Regione del Veneto, quello di sanare le piccole difformità, qui non si tratta di sanare gli abusivi che hanno costruito da qualche parte in Italia una casa, si tratta di andare a sanare ad esempio una finestra che è magari qualche centimetro diversa rispetto al progetto originario. E attraverso un fascicolo digitale avremo la possibilità di ricostruirlo in real time e riuscire a dare una risposta a questi cittadini che oggi ad esempio non possono fare delle loro iniziative perché non c'è la doppia conformità, quindi si configura come un abuso. Ecco, questa è l'amministrazione moderna che dovrebbe essere stata l'obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che poi trovava un'infrastruttura che nei 563 comuni del Veneto aveva la possibilità di essere utilizzata. E il rischio è che i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano utilizzati per cambiare un sito, per farlo un po' più bellino. Il sindaco di turno sarà contento, poi ne arriverà un altro e cambierà il sito un'altra volta, così come magari quando ogni volta cambia un amministratore delegato in un'azienda, la prima cosa che fa cambia il logo dell'azienda o cerca di modificarlo. Quello che abbiamo cercato di fare noi, che continueremo a farlo, invece di pensare che una regione possa essere veramente capace di creare delle piattaforme che poi possano essere al servizio dei veneti. Su questo ci stiamo provando con Veneto Data Platform, che è un progetto importante, che vuole essere quel progetto di aggregazione del dato e quindi attraverso una proliferazione di sensori in giro per il territorio la capacità di una regione di aggregare dati e attraverso l'intelligenza artificiale riuscire a restituirli. Perché tante volte succede che un amministratore ha qualche idea o ha qualche proposta per il proprio territorio ma non ha dati concreti su quello che potrebbe succedere nel momento in cui cambia ad esempio un PUT. Ecco, a noi ci piacerebbe da questo punto di vista da qui in avanti attraverso anche infrastrutture di carattere digitale, quindi quelle autostrade che necessariamente sono indispensabili per riuscire ad avere tutta questa serie di dati, riuscire ad avere una regione capace di analizzare e restituire al cittadino delle previsioni attraverso le strutture digitali, l'intelligenza artificiale, ma soprattutto la condivisione di un progetto da parte di tutti.
Ecco, chiamava in causa anche i comuni. Maria Rosa Pavanello, voi vi trovate a gestire anche amministrativamente, a livello burocratico, l'attuazione di questo grande progetto. Che scogli ci sono? La velocità dell'amministrazione forse non è al passo, e poi soprattutto la digitalizzazione che opportunità rappresenta per i comuni? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Porto i saluti anche del Presidente Mario Conte che ha avuto un imprevisto. Allora, io in realtà, noi come ufficio di presidenza di ANCI Veneto abbiamo condiviso da subito le linee che ha come dire, anche riassunto l'assessore Calzavara, nel senso che abbiamo iniziato una collaborazione importante con l'obiettivo di avere una visione strategica rispetto a tutto il territorio della regione. Certo che i territori sono diversi, le dimensioni dei comuni sono diversi, si sono, come dire, avvicendate anche situazioni particolari rispetto a carenze di personale e quant'altro, però abbiamo cercato insieme con la Regione, proprio anche con queste grandi opportunità che ci sono state date dal PNRR, di avere un approccio in qualche modo il più ampio possibile. Come dire, abbiamo condiviso le finalità con i comuni e abbiamo coinvolto, mi pare sulle primissime linee che abbiamo gestito di partecipazione anche in maniera diretta tra Regione e ANCI Veneto, abbiamo coinvolto più di 300 comuni su 563. Ricordando che i nostri comuni, circa 280, sono comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi ci sono 7 città capoluogo, ci sono circa 34 comuni che sono delle dimensioni cosiddette, non sono né piccoli né città capoluogo, ma la stragrande maggioranza sono piccoli comuni, per cui abbiamo cercato in qualche modo di fornire un supporto, la cosiddetta un supporto alla capacità amministrativa di questi comuni. Quindi abbiamo anche creato uno sportello informativo e di supporto e abbiamo un po' cercato di portare le possibilità in tutte le province. Per quanto riguarda i tempi, è sempre stata, io mi ricordo quando è stato presentato appunto il grandissimo progetto, insomma, di portare la fibra in tutta la nostra regione, ma è anche un progetto nazionale, però ovviamente il focus era rispetto alla nostra regione. C'ero, ho partecipato anche agli incontri e alla presentazione e tutti abbiamo dato la massima disponibilità, nel senso che mi pare che possono confermarlo anche i rappresentanti di Open Fibra. L'obiettivo anche con il presidente di ANCI De Caro era quello di far sì che di cercare, come dire, di superare le difficoltà anche dei piccoli comuni, fornendo una sorta di vademecum, modalità similare a tutti. Io ricordo che ci eravamo visti prima del Covid, era stato fatto un evento proprio rivolto ai piccoli comuni, l'Assemblea Generale dei Piccoli Comuni, mi pare fosse il luglio del 2019, ed è stato proprio presentato a tutti i piccoli comuni che in Italia sono tantissimi, in Veneto abbiamo detto il numero, e quindi in qualche modo noi abbiamo cercato di dare tutte le istruzioni e le modalità affinché i comuni possano fare in velocità. Poi, come diceva l'assessore, come ha avuto difficoltà Open Fibra anche a fare la realizzazione pratica, diciamo si è realizzata una situazione per cui sono arrivati moltissimi incentivi nel mondo privato e quindi per tutti i cittadini rispetto ai vari bonus. C'è stata la più grande uscita di personale della pubblica amministrazione, quindi dei comuni degli ultimi anni, e quindi anche i piccoli comuni soprattutto hanno fatto molta fatica a trovare il personale che fosse in grado di fare queste cose. In moltissimi casi sono proprio gli amministratori che come dire, sostituiscono il funzionario. Nei piccoli comuni a volte non è... Quindi c'è bisogno di formazione anche? Ma guardi, c'è bisogno di mettersi tutti insieme, di far sì che dire che lavorare in un comune non è una cosa così brutta, insomma può essere anche un'opportunità. Come diceva il Presidente Zaia, dobbiamo in qualche modo lavorare
anche con i giovani e far sì capire loro che lavorare in un comune vuol dire magari anche servire il proprio territorio, conoscere la propria comunità, avere un'opportunità all'interno di un percorso professionale. Noi tutti come amministratori locali stiamo cercando di far sì che i giovani non vadano via dalla nostra regione ma restino nella nostra regione e che possano scegliere vari percorsi, tra cui anche quello della pubblica amministrazione. Credo sia uno dei compiti principali che abbiamo oggi, convincere giovani a entrare nella pubblica amministrazione, perché avere un'età, credo che la media dei dipendenti pubblici dei comuni oggi sia superiore ai 46 anni, mi pare che l'età media è superiore ai 46 anni, se non addirittura ai 50, quindi c'è bisogno di innovazione anche nei comuni, ma la formazione con tutti i fondi che ci sono arrivati, attenzione, c'è stata tantissima formazione tra Regione e ANCI, ma anche ANCI nazionale, la formazione c'è stata, quindi i funzionari sono pronti a utilizzare le opportunità date dalla digitalizzazione. È che ad esempio, banalmente, servono i cosiddetti permessi urbanistici per fare i passaggi e su questo serve lavorare un po' di più, insomma, e metterci in gioco tutti. Ecco. Ma ripeto, ANCI, sia nazionale che regionale, è disposta a dare un supporto amministrativo ai comuni di piccole dimensioni rispetto a queste necessità che poi adesso dovremo accelerare ancora di più. Grazie. Andrea Falessi, Open Fiber vive questa missione, assolve questa missione anche con investimenti importanti, raggiungere tutti, le zone a bassa densità. Come sta andando questo percorso da soggetto attuatore di fatto? Grazie, intanto grazie a tutti e grazie per questo evento che ci dà la possibilità di fare anche un po' il punto della situazione. Avremo diversi momenti in cui poi, non ora, faremo anche un approfondimento di grande dettaglio sullo sviluppo del piano in regione. C'è qua il collega che è responsabile di tutta la macchina organizzativa. Il piano è un piano che, come è stato ricordato, ha conosciuto un ritardo anche importante rispetto al momento in cui si è fissata con i contratti di concessione l'avvio di questa grande opera. In grande sintesi direi che finalmente, dopo molta fatica, molto lavoro e anche molta collaborazione con i comuni e con le regioni in particolare, che sono in realtà i veri proprietari di questi, la regione in particolare sono i proprietari delle infrastrutture, i titolari dei fondi che sono stati messi a disposizione per questo grande piano. Al termine di questo grande lavoro il completamento del cosiddetto grande piano BUL per la banda ultralarga comincia ad essere in vista. Sostanzialmente, sempre per essere sintetici, in Italia e poi vedremo anche nel Veneto, con il 2024, la metà del 2024, il piano sarà concluso. Nel Veneto abbiamo, lo vedremo tra un attimo, dei numeri molto importanti, è una regione per noi molto importante. Il Presidente prima ha fatto un excursus in cui è riuscito a toccare un po' tutti i punti salienti di questa grande tematica connessa alla realizzazione dell'infrastruttura digitale. Il Veneto in particolare ha un tessuto produttivo rilevante, ovviamente, perché è una delle locomotive dello sviluppo economico italiano. Ha anche una caratteristica di distribuzione molto ampia sul territorio delle sue articolazioni, diciamo, produttive, per cui è particolarmente importante che la rete sia una rete diffusa sull'intero territorio. Direi che per inquadrare nel complesso il discorso, siamo di fronte ad un'opportunità e ovviamente anche a una sfida molto grande. La transizione, digitale è strettamente correlata alla transizione ambientale, anzi direi che l'una senza l'altra non potrebbe sussistere. Nel nostro caso noi ravvediamo degli elementi di sostenibilità sia ambientale, sia sociale, sia economica di questo progetto che hanno una rilevanza enorme per la regione, per il tessuto produttivo della regione e per l'intero paese. Dal punto di vista ambientale e quindi il legame con la transizione ambientale di quanto si fa in ambito digitale è fortissima. Pensate soltanto che queste reti, le nuove reti in fibra, consumano circa l'80% in meno di energia elettrica rispetto alle reti tradizionali. Dal punto di vista economico è evidente e abbiamo
abbiamo peraltro uno studio che presenteremo a breve, il moltiplicatore, l'effetto moltiplicatore degli investimenti sull'infrastruttura, e dal punto di vista sociale è evidente che la costruzione di un piano, come dire, di gioco unico per i piccoli centri, quei tantissimi piccoli comuni di cui parlavamo poco fa, e le grandi città come Venezia, la possibilità di metterli su uno stesso piano e di consentire a queste comunità di come dire, competere o di lavorare allo stesso livello è fondamentale. Quindi direi che poi magari torneremo sul tema che è stato toccato anch'esso dal governatore dello switch off, della necessità di in qualche modo di favorire una migrazione ordinata che è particolarmente in ritardo in questo momento nel Paese, dalle reti legacy, dalle vecchie reti alle moderne reti su cui si sta tanto investendo, diventa un elemento fondamentale per poi realizzarla nei fatti, questa transizione digitale. Massimiliano Capitanio, dal punto di vista dell'Agicom, cosa si può fare? Bisogna anche favorire una maggior consapevolezza, no? Attraverso un accesso a dei dati trasparenti su questo percorso. Sì, buongiorno a tutti. Da parte dell'osservatorio privilegiato di Agicom, che è l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, diciamo che la condivisione dei dati non è una ricerca meramente scientifica. Agicom agisce sotto il profilo dell'osservatorio dei dati, ma anche questo è made in Veneto. Grazie allo sviluppo di questa Ultra Broadband Map mettiamo a disposizione dei cittadini e delle imprese la mappatura al numero civico della presenza della connettività in Italia. Quindi la fotografia che possiamo restituire noi trimestralmente è discretamente positiva, nel senso che anche la certificazione che ci arriva dal DESI stabilisce che l'Italia è nelle prime 7 posizioni a livello europeo per la garanzia per la qualità della connettività. Negli ultimi 5 anni la tendenza ovviamente si è invertita, le linee in rame sono ormai prossime al 20%, mentre quelle in fibra pura che erano al 5% stanno arrivando alla soglia del 20%. Questi sono i dati che ci restituiscono l'osservatorio. Poi giustamente, come sottolineano anche i rappresentanti dei comuni, un conto sono i dati, un conto è la relazione diretta con il territorio, che deve soddisfare non solo la copertura generale del centro del comune, ma deve raggiungere le singole frazioni, i nuovi abitati che magari sono stati esclusi in una prima fase dalla mappatura che portò alla realizzazione dei bandi per la copertura delle aree grigie e delle aree nere. Quindi Agicom cosa può fare? Innanzitutto può accompagnare lo sviluppo, anche se noi non siamo i promotori della politica industriale, noi siamo gli arbitri che stabiliscono le regole e fanno delle linee guida. Però possiamo dire che sicuramente la politica che ha ispirato l'azione puramente tecnica di Agicom nello stilare anche i costi all'accesso della rete dell'ex monopolista hanno aiutato questa migrazione dalla rame alla fibra, e poi può sostenere con 2 strumenti tecnici ma anche molto pratici la fiducia delle imprese e dei cittadini nell'aderire alle nuove tecnologie. C'è un servizio molto utilizzato, anche se non ancora pienamente, che è Concilia Web, che è lo strumento che mette a disposizione Agicom per relazionarsi direttamente con gli operatori. Molti rappresentanti delle imprese qui presenti, molti sono anche amici, sanno benissimo come sia inflessibile Agicom quando deve tutelare il cittadino o l'impresa nei confronti di disservizi provocati dagli operatori. E poi dal punto di vista appunto dell'informazione, per sviluppare, l'anno scorso abbiamo compiuto 25 anni, Agicom ha scelto come claim Agicom per l'Italia digitale, per accompagnare questa rivoluzione anche a livello culturale, quindi dialogando con le scuole, instillando fin dai primi anni, qui siamo in un bellissimo contesto anche di formazione culturale, non solo di sviluppo dell'impresa, anche nelle scuole una cultura digitale che poi porti il cittadino a richiedere l'attivazione della fibra, perché sebbene in Italia ci siano delle regioni che ancora stanno cercando di superare la linea della media europea, in Veneto, anche per una configurazione orografica particolarmente complessa, ci sono delle province che stanno al di sopra della media nazionale, ci sono alcune province che sono
nell'accesso alla fibra, che sono leggermente sotto la media nazionale. Però bisogna instillare appunto anche quella conoscenza dell'utilità per sviluppare l'intelligenza artificiale, per accompagnare lo sviluppo delle imprese, ma anche per sviluppare la didattica più moderna all'interno delle scuole, quindi conoscere, per esempio con lo strumento della Ultra Broadband Map, quanta fibra, con che operatori e in un futuro anche a quali costi ci possa arrivare, può contribuire in questo. Poi ci sono ovviamente le politiche che stiamo attuando per accompagnamento del decommissioning, l'abbandono definitivamente del rame, lo smantellamento delle centrali, che ha un costo e anche una complessità, e quindi in tutte queste attività, pur mantenendo la sua caratteristica di terzietà e di autonomia, Agicom sta cercando di collaborare allo sviluppo del Paese. Falessi, c'è una strategia nazionale, la prima nel 2021, adesso è stata aggiornata, ma ci sono le risorse adeguate per cogliere davvero questi obiettivi e smaltire anche un minimo di ritardo che è stato accumulato? Dal punto di vista economico direi che forse per la prima volta il tema non è la carenza di risorse finanziarie per realizzare queste opere. Ci sono degli imponenti piani pubblici, il piano Bull ha visto 1.400 milioni di investimenti pubblici, sui quali si sono sommati oltre 1 miliardo di investimenti di Open Fiber. Nel PNRR ci sono diversi piani che ammontano a quasi 7 miliardi di euro per vari capitoli, dei quali quello per Italia 1 giga, che riguarda sostanzialmente il completamento di quanto già avviato con il grande piano Bull. Anche in Veneto si sta definendo, e le risorse ci sono. Alcuni problemi sono intervenuti rispetto alle risorse e sono in corso di soluzione o di gestione, e sono relativi ai maggiori costi determinati dall'inflazione, ad alcuni problemi sulle catene logistiche che sono derivati sostanzialmente dal momento in cui si è aperta il conflitto in Europa e in Ucraina con difficoltà abbastanza serie. Ma il vero grande problema per tutto il mercato e per tutti gli operatori infrastrutturali è la carenza di personale. A livello di sistema si calcola, l'associazione di categoria calcola che siano almeno 10.000 i lavoratori mancanti sulle opere infrastrutturali. Nel caso di Open Fiber abbiamo qualcosa nell'intorno delle 4.000 risorse che ci servirebbero ci servono, che stiamo inserendo nei nostri piani con fatica, però per perché completare tutto. Il personale va formato, qual è la difficoltà? Il personale va formato, abbiamo fatto un lavoro molto importante anche con Veneto Lavoro in corso in questi giorni. Stiamo cercando di trovare ogni risorsa disponibile da mettere sui cantieri, anche accedendo alle banche date di centri per l'impiego. La verità è che in questo momento il lavoro sul cantiere stradale, il lavoro sull'infrastruttura non è un lavoro particolarmente cool o appetibile, per cui non molti giovani, non molte persone vogliono farlo, quindi si crea una strozzatura abbastanza rilevante. È un tema che va risolto su vari profili, anche ricorrendo dove possibile all'importazione di lavoro dall'estero. Il sistema lo sta facendo, non è semplice. Questo direi che è l'ostacolo maggiore che c'è in questo momento. Quindi la forza lavoro. Maria Rosa Pavanello, ma soprattutto i piccoli comuni sono consapevoli che grazie alla velocità di connessione si può davvero ridurre un gap con le grandi aree metropolitane, si possono davvero offrire gli stessi standard in termini di qualità della vita, in termini di opportunità lavorative? C'è questa consapevolezza e c'è anche un progetto per cogliere questa opportunità? Su questo mi sento di dire che certamente sì, tutti gli amministratori sanno che avere la fibra nei propri territori vuol dire da un lato attrarre appunto nuove opportunità, migliorare la qualità della vita già delle persone che vi risiedono. Diciamo che c'è anche un tema delle aree interne qui nel Veneto che non è solo del Veneto, ma è dove c'è uno spopolamento, e quindi avere questa opportunità di fronte comunque anche a certe tipologie di attività che si possono fare in luoghi molto, molto belli. Il Veneto è ricco di piccoli borghi dove ad esempio molti giovani sceglierebbero anche di fare la loro attività lavorativa avendo la disponibilità di una connessione
assolutamente stabile. Anche queste sono nuove forme di lavoro che in qualche modo attraggono, ad esempio, sia giovani ma anche, come dire, nell'età intermedia, altissime professionalità che possono lavorare in questo modo. Per cui gli amministratori e quindi coloro che sono stati eletti dai cittadini hanno una grandissima consapevolezza di questo, e per quello noi come ANCI pensiamo che in qualche modo certe difficoltà legate a carenze di personale o comunque personale che a volte c'è, a volte non c'è, possano essere superate dal grande entusiasmo e dalla grande attenzione che gli amministratori veneti hanno. È stato ricordato anche pochi giorni fa, abbiamo fatto gli stati generali degli amministratori del Veneto a Verona, che c'è una classe di amministratori locali nella nostra regione che ha saputo far fronte alle tantissime difficoltà che abbiamo vissuto in questi anni proprio grazie alla perseveranza, alla preparazione e in qualche modo anche a progetti di lungo periodo, nel senso che si è riusciti in moltissimi territori a garantire non quel cambio, cioè c'è stato un cambio ovviamente di amministratori, ma che il progetto di fondo è stato portato avanti, per cui si sono mantenuti i rapporti, le interlocuzioni e le visioni e quindi io sono convinta, io e tutto l'ufficio di presidenza, che riusciremo in qualche modo con l'entusiasmo e la consapevolezza a superare le difficoltà che ci sono, perché è inutile che ci nascondiamo, emergono in tanti ambiti, c'è comunque una difficoltà rispetto ad avere il personale che serve, ecco, perché le idee camminano con gli uomini, servono anche benissimo, come dire, la digitalizzazione, ma qualche persona serve comunque per certe professionalità e per certi percorsi. Non riusciamo a superare nell'ambito della pubblica amministrazione tutto, avendo anche ottimi software, ottimi programmi, ottimo anche hardware. Servono anche le persone. Ecco. Capitani, dal punto di vista di Agicom c'è comunque la percezione di una realtà in cammino che è pronta allo sprint decisivo? Finalmente sì, nel senso che dopo io ho avuto anche la fortuna di metterci i piedi nel fango quando nella precedente attività di parlamentare in Commissione Poste, Trasporti e Telecomunicazioni vedevo come ogni tanto questo tema fosse lasciato in secondo piano nell'agenda. Ci sono stati ritardi dovuti a mancati investimenti, a mancata formazione. Se l'Italia occupa oggi il fondo della classifica nell'indice DESI non è tanto nello sviluppo delle infrastrutture, dove grazie anche al contributo delle imprese il 5G è molto sviluppato, la rete comunque è presente e sta crescendo, ma mancano tante volte le competenze digitali nelle scuole e a volte anche nella pubblica amministrazione, che è stato uno dei motivi per cui si è deciso nel PNRR di investire tanto anche sotto questo profilo. Finalmente c'è una necessità, perché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un motore decisivo per sviluppare non tanto le polemiche estive a cui abbiamo assistito sull'utilizzo o meno di ChatGPT per comporre testi o fare fotografie, ma l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi è fondamentale per lo sviluppo della sanità, per lo sviluppo di strutture di forme moderne di e-government, per sostenere la crescita dei giovani, e quindi la rivoluzione digitale, che è anche culturale, ha bisogno di infrastrutture. Queste infrastrutture finalmente si stanno muovendo, c'è una presa di coscienza maggiore. Oggi in Italia si divide ancora le competenze tra il MIMIT, il Ministero il sottosegretario all'innovazione. Diciamo che non c'è ancora una cabina di regia univoca, però i dati che possono essere consultati trimestralmente, restituiti da Agicom, e che sono fondamentali anche per i comuni per poi andare a battere cassa per chiedere uno sviluppo più accelerato, ci dicono che la macchina finalmente si è messa in moto. E poi buon lavoro Open Fiber. Grazie. Calzavara, si ha l'impressione che non sia un tema neutro, cioè investire su queste infrastrutture significa fare politica industriale, determinare
il futuro di un territorio, agganciarsi a questo treno. Si parla molto di infrastruttura, poi però ci sono anche i contenuti, no? Il Presidente Zaia parlava della possibilità di innovare immediatamente la sanità, ma anche la scuola. Su questo cosa può dirci? Ci sono attori interessati a sposare questa sfida insieme a voi, insieme alla Regione? Ma credo che da questo si tratta di capire bene qual è il ruolo di una regione nel tema del digitale, perché secondo me giornate come queste servono anche a definire quelli che sono gli obiettivi, le strategie, quelli che sono anche gli impegni che una regione deve prendersi su questi temi, no? Una regione come la nostra che ad esempio ha fatto in altri tempi una scelta di non avere una società che si occupa del digitale. Noi siamo una delle poche regioni d'Italia, di grandi regioni d'Italia, che non ha un'azienda che si occupa del digitale, che ha pensato che fosse il caso di riprendere una centralità dei temi del digitale attraverso la realizzazione di un'agenda digitale che proietta alcune traiettorie della regione verso il 2025, verso il 2030, con la consapevolezza anche che bisogna avere, secondo me, nel digitale una visione di breve, medio periodo, perché si rischia se no di fare delle grandi strategie da qua al 2040 e magari nel frattempo succede qualcosa che stravolge il mercato o comunque arriva a modificare quelle che potevano essere alcune idee, e bisogna avere la capacità di dirottarle e di cavalcarle secondo quelle che sono le esigenze. E quindi, ripeto, una regione che deve far funzionare tutti i suoi computer alla mattina, che deve tenere in ordine quello che è il servizio sanitario, deve cercare di innovarlo dal punto di vista della relazione con il cittadino, perché credo che il compito nostro è quello di riuscire a garantire che il cittadino abbia un buon approccio, una buona informazione con tutti quelli che sono i dati che la Regione mette a disposizione, siano essi di carattere sanitario, siano essi di carattere amministrativo. E dall'altra riuscire, secondo me, a creare quelle condizioni di dare l'idea di una regione che effettivamente ha capacità di innovare. Perché una delle sfide, il Presidente in qualche modo, anzi non in qualche modo, lo ha detto chiaramente, è se da una parte sicuramente c'è il tema quello dell'imprenditoria, però l'imprenditore veneto è fatto così: se c'è una regione che gli dà una mano è contento e ne è grato. Se vede che la regione comunque va avanti lo stesso, non è che è in attesa della regione, è un imprenditore che è stato capace di muoversi comunque in autonomia rispetto a quelli che sono stati gli aiuti che le amministrazioni regionali, le amministrazioni locali o che la politica in genere è in grado di dare, è capace di riuscire a rapportarsi col resto del mondo grazie alla propria invenzione, alla propria capacità di relazionarsi col mercato, alla capacità di generare lavoro. Ecco, credo che quella che è la sfida, almeno per quanto penso possa essere nel nostro territorio, che rischia di vivere anche momenti di decrescita demografica, sia quella di riuscire a ricreare un'attrattività verso il Veneto. In particolar modo per i giovani, insomma, il Presidente parlava di 3 investimenti sui giovani. Ed ecco che l'idea è che una regione sia contemporanea rispetto ai bisogni che i giovani hanno e abbia capacità anche di visione nel medio periodo di quelle che possono essere le opportunità che oggi in particolar modo il digitale mette a disposizione di chi pensa ad esempio di laurearsi in un posto straordinario come questo, faccia un'esperienza per qualche anno in giro per il mondo che sicuramente è formativa, ma possa pensare di ritornare nel Veneto, un Veneto che ha tutte le condizioni per metterlo nel migliore dei modi di rapportarsi col resto del mondo. Se vuole andare a lavorare a Rocca Pietre, che è uno dei piccoli comuni, o a Laghi, che è uno dei piccoli comuni del Veneto, 170 abitanti, deve avere la capacità, perché oggi gli strumenti digitali ci sono, di avere la capacità di connettersi, di lavorare da là, di riuscire a promuovere la propria professionalità senza avere la preoccupazione che gli cada la rete. Ecco, questa è la sfida, secondo me, di una regione nella quale i ragazzi, i veneti del futuro, ma non solo i veneti, ma anche chi vuole venire a lavorare in Veneto, che è un territorio straordinario, perché poi bisogna capire anche la qualità della vita che si riesce a dare a questa prospettiva di un progetto di vita di chi sceglie di vivere qua, deve trovare una regione
che dia l'idea che ci siamo. Ecco che allora è fatta di progetti strutturali pesanti, come possono essere quelli della fibra, ma anche qualcosa di molto più effimero, ma che dà l'idea di essere nel tempo, no? E quindi l'idea del metaverso, piuttosto che l'idea di riuscire ad applicare l'intelligenza artificiale con quelli che sono gli strumenti che oggi ci vengono messi a disposizione. Mi raccontavano prima che poi molto probabilmente di tutto quello che succede, adesso ci proveremo se non altro, di tutto quello di quello che abbiamo parlato oggi, l'intelligenza artificiale farà un tweet, riuscirà a sintetizzare il meglio e in 140 caratteri o qualcosa in più dirà cosa ci siamo detti oggi attraverso l'intelligenza artificiale. E questa è la dimostrazione di una regione che, se da una parte come dire, la pesantezza della pubblica amministrazione, di tutti quelli che sono i vincoli legati alla privacy, ogni volta che dobbiamo fare qualcosa che bisogna chiedere 68 autorizzazioni perché si urta la sensibilità di qualcuno e quindi si rischia in alcuni casi di essere anche veloci rispetto a quelli che sono i bisogni. Dall'altra cercare di dare questa idea che è una regione che continua ad innovare, che non è ferma al Word di qualche tempo fa, ma riesce a generare prodotti di qualità. Questo è un progetto che noi abbiamo portato avanti nel corso della scorsa legislatura e adesso, che sono gli Innovation Lab, che è una iniziativa importantissima in termini di alfabetizzazione digitale, perché è inutile che creiamo le autostrade se poi la gente non sa guidare. È inutile portare 1 giga a Laghi se poi uno non sa accendere il computer o non riesce ad avere le informazioni che oggi i contenuti ci danno. Perché qui tutti stiamo preoccupando di creare le autostrade e poi si rischia che siano per la metà della popolazione queste autostrade. E quindi il percorso che abbiamo fatto attraverso l'Innovation Lab, la creazione delle palestre digitali, i soldi che oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci mette a disposizione per i centri di facilitazione digitale, perché dovevano chiamarli in maniera un po' diversa, però trattasi di stessa cosa, sono la dimostrazione che bisogna correre parallelamente tra infrastruttura e tra conoscenza e tra cercare di creare una cultura digitale che l'Italia soffre di un gap rispetto al resto dell'Europa, il Veneto un po' meno, ma l'impegno della Regione è cercare insieme con i comuni di portare questo tipo di conoscenza che poi possa essere messa a disposizione di tutti i cittadini. Perfetto, grazie. Siamo quasi in chiusura, ma prima Andrea Valessi ha delle slide per noi, vero? Forse sono utili per ricapitolare le tantissime cose che sono state dette nel corso di questi interventi, a partire da quello del Presidente. La prima è quella che forse possiamo vedere, dove c'è un po' il combinato disposto di tutti i servizi e il futuro che ci attende, in parte anche già presente, dove vediamo appunto non so se la stanno vedendo il nostro uditorio, abbiamo sostanzialmente una rete che può essere... Anche il microfono, Andrea. Sì, scusa, bisogna fare... abbiamo sostanzialmente una serie di servizi che vengono attivati da questa sorta di sistema nervoso, sono stati tutti citati anche se non sono insieme. Qual è la situazione rispetto alla dotazione di questo sistema nervoso che connette l'Italia? Abbiamo parlato di un progressivo miglioramento della dotazione di infrastruttura cosiddetta VHCN, cioè la fibra ottica o tutto ciò che consente di, come prevedono peraltro adesso le indicazioni e le direttive europee, di arrivare almeno a 1 gigabit per secondo. È una situazione che si è evoluta nel tempo e che ci ha portato, rispetto a una media europea di circa il 50% di disponibilità della cosiddetta copertura FTTP, come si dice in Europa, o FTTH come diciamo noi, ad un livello accettabile, il 44% vediamo. Eravamo partiti nel 18 molto in basso con il 22%, una serie di fattori, tra cui mi sento di dire
l'ingresso sullo scenario infrastrutturale di Open Fiber e anche le dinamiche competitive che questo ha innescato, ha portato ad una crescita molto interessante. Qual è il vero problema? E vado in grande sintesi, che vediamo sulla sinistra la dotazione di questa infrastruttura. Ricordiamo che alcuni paesi europei, anzi quasi tutti i paesi europei, hanno una caratteristica che l'Italia non ha, quella di disporre del cosiddetto cavo TV, sul quale possono essere attivati servizi simili a quelli della fibra ottica, e quindi portano la dotazione ad un livello molto più elevato. Ma ancorché noi non abbiamo questo cavo TV, vediamo che ormai in termini di dotazione infrastrutturale, per quanto c'è molto lavoro ancora da fare, non siamo messi poi così male, o quantomeno siamo messi molto meglio di quanto lo fossimo alcuni anni fa. Il vero problema lo vediamo sulla destra. Qui abbiamo il tasso di penetrazione, quello a cui facevamo riferimento prima, il tasso di attivazione di servizi su reti, che è ancora molto basso. Vediamo la Spagna, che ha fatto determinate scelte, la Francia, che sono a livelli prossimi all'80% quello della Spagna e al 70% quello della Francia, mentre l'Italia è al 20% di penetrazione. Questo vuol dire che sulle 20 milioni di linee fisse circa che esistono in Italia, soltanto poco meno di 4 milioni sono su rete FTTH, nonostante una dotazione discreta. Noi soli abbiamo circa 14 milioni di linee in FTTH. E qui il discorso che stavamo facendo prima, a fronte anche di una crescita che vediamo esponenziale dei volumi di dati che corrono sulle reti fisse, peraltro in misura dell'80% circa, tra rete fissa e wifi, ovvero le attivazioni interne indoor, abbiamo l'80% circa di dati ormai che corrono su queste reti rispetto a quanti ne corrano sulle reti mobili. Ebbene, qui abbiamo un tema, questo è il Veneto, qui abbiamo un tema di cercare di far sì che, come diceva anche il Presidente Zaia, ad un certo momento che il policy maker, il regolatore, chi fa politica industriale dovrà fissare, si possa definire per far passare in modo ordinato, progressivo, le persone dalle vecchie reti alle nuove reti. Questo è decisivo, perché altrimenti, come diceva adesso anche l'assessore Calzavara, avremo autostrade digitali ma con poche automobili che ci corrono sopra. Uno snapshot del Veneto che poi verrà approfondito più tardi in modo molto più dettagliato. Noi adesso abbiamo circa 460 comuni dove siamo attivi, con il piano Italia 440 circa, con il piano Italia 1 giga arriveremo a coprirne la quasi totalità. Abbiamo fatto investimenti in regione per 500 milioni, quando sarà completato il piano, anche il piano finanziato con fondi PNRR, arriveremo a 965 milioni. Dell'infrastruttura che dobbiamo e dovremo costruire, inclusa quella del PNRR, abbiamo 12.600 chilometri costruiti e impronta occupazionale sulla regione di circa 450 persone tra diretto e indotto. Estrema sintesi per fare un po' di recap di quanto è stato detto di interessante molto in questa sessione. Bene, grazie ad Andrea, grazie a Massimiliano Capitanio, grazie a Maria Rosa Pavanello, grazie a Francesco Calzavara. Finisce questo primo momento di riflessione, ma tanto si andrà avanti, vero? Sì, assolutamente. Intanto facciamo un applauso anche al collega Mario De Pizzo. Un grazie ai nostri relatori, ai quali chiedi poi di uscire per le interviste con i giornalisti. Qualche dettaglio tecnico: adesso c'è la visita, se volete, e anche il pranzo. 2:15, 2:20 massimo qui cominciamo con la seconda parte del pomeriggio e cominciamo con la banda ultralarga, la nuova infrastruttura del paese, con un bel punto di domanda, quindi cercheremo di dare risposte. Quindi 14:15, 14:20 qua. Grazie.
Rieccoci di nuovo assieme, perdonatemi ma la mia curiosità mi ha portato ad andare qui sopra e eravamo rimasti chiusi fuori, quindi è stata un po' la curiosità, ma ci sta bene con questa giornata di Stati Generali della fibra ottica. Apriamo questa seconda parte della giornata con il primo panel del pomeriggio che in realtà ha una domanda come titolo: la banda ultralarga, la nuova infrastruttura del Paese. Abbiamo in particolare due persone che si collegheranno e quindi io chiedo intanto alla regia se ci collega con Roberto Viola, direttore generale di DG Connect, che è in collegamento dalla Commissione europea proprio da Bruxelles. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito. Mi vedete e mi sentite, immagino? Sì, assolutamente. La vediamo e la sentiamo. Allora, ovviamente, essendo da Bruxelles e parlandoci appunto della Commissione europea, volevamo sapere da lei e avere un po' un quadro dello scenario europeo rispetto a quella che è la fibra ottica e la situazione a livello europeo. Grazie. Innanzitutto devo dire che questo incontro che ha promosso la Regione Veneto mi sembra opportuno e arriva al momento giusto. La fibra, le strutture di telecomunicazione, non solo la fibra, quindi anche quelle wireless e qualunque altra cosa che serve a trasportare, elaborare informazioni e usarla in maniera produttiva, sono un elemento fondante e importante per l'Italia, per la Regione Veneto, ma per l'Europa intera. Con la distruzione che ha portato a distruzione in tanti sensi dei metodi di lavoro tradizionali che ha portato la pandemia, che ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare. Poi un cambiamento importante degli equilibri geopolitici hanno portato l'Europa a una riflessione profonda sulla valutazione della necessità di dotarsi di infrastrutture industriali. Infrastrutture industriali che permettano all'Europa di essere protagonista nel mondo, non solo come attore geopolitico, ma come attore industriale. La prima grande iniziativa che l'Europa ha portato avanti appunto in questa dimensione è l'iniziativa sui chip, sulla microelettronica. L'Europa ha presentato un Chip Act e questo Chip Act ha generato una serie di investimenti in tutta Europa per più di 100 miliardi di euro. E l'idea è quella non solo di lavorare sulla ricerca e lo sviluppo, ma anche di lavorare sulle fabbriche, sulle infrastrutture, sulla connettività che riguarda l'industria, e su questo l'Italia ovviamente è grande protagonista, per esempio con la fabbrica di nuova generazione che la Commissione europea ha approvato, ha autorizzato a Catania. Ora, questa logica poi l'abbiamo portata nell'ambito del Green Tech, con il Clean Industry Act, nell'ambito per esempio delle materie prime, quindi cercare di dotare l'Europa di un'infrastruttura di nuova generazione, nell'industria, nelle tecnologie di punta, e ovviamente non può che mancare e non deve mancare la connettività. E questo è l'elemento fondamentale, quindi il passaggio dalle telecomunicazioni viste come un servizio importante, utile per i cittadini e per le imprese, a struttura fondante di un nuovo sistema economico che deve essere basato quindi sul valore aggiunto, la produttività di punta, ma anche la sicurezza, che quello che abbiamo sappiamo gestirlo, sappiamo controllarlo. E in questo ambito ci sono tre elementi che compongono un po' il quadro europeo. Il primo appunto è quello della sicurezza delle nostre infrastrutture di telecomunicazioni. La Commissione europea ha varato tutta una serie di provvedimenti che riguardano la sicurezza delle reti, che diventa un po' elemento centrale del sistema di cyber security europeo, per esempio la nuova direttiva NIS e altre iniziative che riguardano i prodotti, e guarda alla connettività dell'Italia, dell'Europa con il resto del mondo tramite i cavi sottomarini.
perché vedete i cavi sottomarini sono un po' come le vie del cielo, le vie del mare, senza connettività con il resto del mondo l'Europa o l'Italia sono ben poca cosa in un mondo moderno. Quindi la sicurezza dei cavi sottomarini, il miglioramento delle infrastrutture nell'Adriatico per quanto riguarda un mare che bagna la regione Veneto, ma per il Mediterraneo, l'Atlantico, il Pacifico, è un tipo di investimento in una infrastruttura in fibra sotto il mare di comunicazione che è molto importante. Le grandi infrastrutture per la gestione dei dati, il cloud, c'è un piano che riguarda il cloud europeo, di cui fa parte le iniziative italiane sul cloud, e questi sono altri elementi importanti in infrastruttura. E ovviamente, e vengo al punto che è un po' il punto centrale del vostro incontro, la fibra. La fibra vista quindi come elemento fondante di questo nuovo ecosistema industriale che permette appunto gestire competitività, generare valore aggiunto. La fibra per l'Italia in particolare è essenziale perché in tanti paesi europei hanno avuto uno sviluppo tramite la TV via cavo, nel quale la TV via cavo si è trasformata come un elemento fondamentale della rete di comunicazione. Quindi per esempio nel nord Europa c'è la fibra, ma c'è anche il cavo ad altissima velocità. In Italia c'è solo la fibra. Quindi quando si vede un po' in prospettiva quello che è il futuro dell'Italia non può che essere un futuro 100% in fibra. Del resto questo è l'obiettivo per tutta Europa, per il decennio digitale europeo, per il 2030, che è importante per tutta l'Europa, ma è ancora più importante per l'Italia. L'Italia ha fatto grandi passi avanti. Se vediamo quello che misuriamo, si chiama l'indice DESI, che è lo sviluppo digitale dell'Europa e dei suoi Stati membri. L'Italia qualche anno fa, anche sotto il profilo della connettività, purtroppo era nelle ultime posizioni delle classifiche europee. Poi è stato fatto un grande sforzo e tramite questo grande sforzo l'Italia ha cominciato a risalire posizioni. A fine di questa settimana, questa è un'altra delle ragioni per cui questo convegno arriva al momento giusto, presenteremo i risultati nuovi di dove è posizionata in generale l'Europa, in particolare l'Italia, per quanto riguarda il digitale, e vi posso dire che più o meno l'Italia su tutti un po' gli indicatori sta arrivando alla media europea, in qualche caso anche un pochino meglio, e quindi sulla fibra si pone, diciamo, in una situazione che è nella media, che è già considerato da dove si era partita, dove l'Italia era partita, è un ottimo risultato. Però, c'è un però, mentre nei paesi del nord Europa dire essere coperti il 50% di fibra significa comunque avere il 100% di linee ad altissima velocità, per l'Italia quando si dice 50% è veramente 50%, perché non c'è il cavo. Quindi lo sforzo richiesto è più alto che in altri paesi, perché manca l'altra infrastruttura. Per cui ragione in più per cui il convegno di oggi è un convegno importante sui stadi generali a fibra ottica. Ovviamente, come ben sapete, l'Europa è da sempre uno dei maggiori investitori nella fibra italiana, prima con i fondi strutturali, quindi col piano banda larga, dove c'è una parte importante che viene dai fondi strutturali europei, approvata con provvedimenti successivi dalla Commissione europea, e poi nel piano di rilancio, dove l'Italia, che ha il piano di rilancio più importante d'Europa, ha anche, diciamo, la parte che quanto riguarda le infrastrutture la più importante in termini di investimenti. Mi sembra di poter dire, visto da qua, che tutta una serie di bandi pubblici, di attività per quanto riguarda il piano di rilancio stanno andando nella direzione giusta, c'è ancora lavoro da fare, però il cammino è quello giusto. Però, come ho detto, non basta. Non basta perché è ovvio che servono investimenti privati importanti. E per riuscire a un po' sbloccare ancora di più investimenti privati bisogna agire su tre leve. La prima è
rendere la burocrazia intorno alla fibra, intorno alle infrastrutture di telecomunicazioni, la più sottile possibile, la più invisibile possibile. Per questo abbiamo presentato un nuovo regolamento europeo che si chiama Gigabit Infrastructure Act, che sostanzialmente porta una ventata di semplificazioni per quanto riguarda l'installazione della fibra. E questa cosa qui, spero insomma, che questo regolamento qui sarà approvato per la fine dell'anno e diventerà legge europea, porterà una serie abbastanza importante di novità per quanto riguarda la flessibilità nel rilascio dei permessi, l'abbassamento dei costi, la possibilità di usare infrastrutture pubbliche, per esempio l'appoggio delle antenne o l'appoggio di infrastrutture necessarie per la fibra, e quindi aprirà, diciamo, una nuova stagione di investimenti non più condizionati, come un po' è adesso in certe aree dell'Europa e dell'Italia, da amministrazioni pubbliche un po' riluttanti nel rilasciare questi permessi o un po' esose per quanto riguarda il costo di questi permessi. Quindi la semplificazione amministrativa, l'abolizione della burocrazia non necessaria è uno degli elementi più importanti dell'azione che stiamo portando avanti. Il secondo elemento riguarda attirare nuovi capitali agli investimenti in fibra. Questo significa una serie di cose. La prima è una maggiore semplificazione del piano regolamentare. Il piano regolamentare che da una parte ha portato grandi vantaggi agli utenti con grande concorrenza e che nessuno vuole rinunciare e che continuerà certamente a essere uno dei perni della regolamentazione comunitaria. Però servono anche degli elementi di incentivo per chi investe in fibra e per questo abbiamo in cantiere una nuova raccomandazione che raccomanda alle autorità di settore, in Italia la GCOM, tutte le autorità europee, di applicare flessibilità per quanto riguarda gli investimenti in fibra. In particolare, per quanto possibile, favorire quello che si chiama lo switch off, quello che è stato fatto dalla televisione analogica a quella digitale, quindi riuscire in tempi rapidi a sostituire la infrastruttura in rame con quella in fibra e farlo, diciamo, in un'ottica che promuova gli investimenti, che dia un giusto ritorno agli imprenditori che vogliono appunto fare questo percorso qua. Quindi questo è un altro elemento importante: semplificazione della burocrazia, semplificazione della regolamentazione mantenendo una forte incentivo alla concorrenza e alla protezione dei consumatori, però premi per chi investe e più, diciamo, coraggio nell'andare in soluzioni solo basate sulla fibra. E il terzo elemento riguarda la fusione fra la fibra e tutto il resto. Quindi cercare di portare avanti una nuova stagione appunto di grandi infrastrutture che uniscano la fibra, il 5G, i grandi corridoi di comunicazione con il supercalcolo, con il cloud, per arrivare poi a quello che è un continuo del sistema di elaborazione dei dati. E questa è, diciamo, un'altra grande strategia che abbiamo in cantiere, che non è solo una strategia, riguarda il coordinamento di tanti strumenti che abbiamo di intervento a livello di fondi comunitari, a livello di investimenti della Banca Europea degli Investimenti, a livello di fondi di investimento già peraltro attivi in Italia, e quindi questo è il terzo pilastro dell'azione comunitaria. Quindi, in conclusione, la fibra deve essere considerata un'infrastruttura strategica per l'Europa e per l'Italia, parte di un disegno industriale di largo respiro che porti appunto l'economia europea a affrontare le sfide globali. Secondo elemento, non c'è, diciamo, un solo livello di prestazione, c'è un livello sicuramente locale, e la Regione Veneto sta facendo benissimo con la sua agenda digitale, con i programmi che ha, però ogni regione è interconnessa all'altra, servono le grandi strutture di interconnessione, serve quindi poi lavorare a livello nazionale e soprattutto raccordarsi bene col livello europeo. Il livello europeo, come sapete, non sono solo belle parole, c'è una forte attenzione per quanto riguarda tutto l'aspetto normativo, ma c'è soprattutto l'intenzione di continuare a spendere bene i fondi europei, e l'Italia è il maggior beneficiario dei fondi europei. Grazie dell'attenzione.
Grazie mille al dottor Roberto Viola, direttore generale di DG Connect, e ci colleghiamo adesso direttamente con Roma e con la dottoressa Eva Spina, direttore generale del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica, che dovremmo avere in collegamento. Vediamo se siamo collegati. Eccoci qui. Buon pomeriggio. Buonasera. Grazie di essere con noi. So che hai tempi contingentati, ma ce la faremo sicuramente. Abbiamo appena visto quelle che sono le priorità, gli obiettivi a livello europeo e per l'Italia. A lei, appunto, abbiamo parlato anche di sicurezza informatica, a lei il quadro generale ovviamente nazionale. Benissimo, grazie. Innanzitutto grazie alla Regione Veneto per l'invito e per aver organizzato l'evento di oggi, davvero rilevante. Ho preparato qualche slide, chiedo cortesemente alla regia se può mandare. Eccoci, grazie, possiamo scorrere. Allora, negli interventi di stamattina, senz'altro, e come prima faceva presente anche il dottor Viola, la rilevanza della banda ultralarga per lo sviluppo del Paese in generale, oltre che del sistema delle telecomunicazioni, è stato evidenziato e rappresentato da più relatori. Cortesemente avanti, grazie. E questo tema era stato già chiarito e indicato nella prima strategia strategia nazionale della banda ultralarga, in cui veniva fatto chiaramente riferimento a quanto fossero importanti le telecomunicazioni, indicate come il sistema nervoso addirittura di ogni nazione moderna. Tant'è vero che nel caso in cui un sistema di telecomunicazioni per qualunque ragione venisse meno, si interromperebbero qualunque tipo di attività. Avanti, grazie. E come l'Italia ha affrontato la necessità di portare le reti a banda ultralarga in tutto il Paese, perché è chiaro che per ragioni economiche e commerciali ci sono zone del Paese che a livello nazionale vengono servite dagli operatori di rete, ma per far sì che ci sia una rete davvero a livello nazionale diffusa in modo omogeneo, lo Stato italiano ha predisposto nel 2015 la strategia per la banda ultralarga, facendo sì che con investimenti di tipo pubblico si potesse arrivare a portare la rete anche nelle aree cosiddette aree bianche, ovvero le aree dove per ragioni orografiche, per scarsità di popolazione o per qualunque altra ragione non ci fosse la rete portata dal sistema commerciale e quindi dagli operatori di rete. Per far sì quindi che ci fosse questo sviluppo, è stato posto in essere questo sistema, poi aggiornato nel 2021 con la strategia italiana per la banda ultralarga verso il Gigabyte Society dello scorso 2021. Avanti, grazie. Dunque, che tipo di strumento è stato realizzato quindi con la strategia? Doveva essere quindi ecco, grazie. Che cosa è stato realizzato con la strategia? È stato immaginato un sistema finanziato con risorse pubbliche, facendo ricorso anche a tutta la procedura degli aiuti di Stato concordata a livello europeo con la Commissione europea per realizzare il cosiddetto grande progetto banda ultralarga, facendo riferimento sia a fondi nazionali, cioè l'FSC, il Fondo Sviluppo e Coesione, e sia al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che si basa, come noto, sul sistema del FESR e dei POC, oltre che del FEASR. Con tutti questi fondi quindi pubblici è stato realizzato un accordo quadro fra il governo e le regioni per definire la distribuzione quindi dei fondi per la realizzazione delle infrastrutture di rete. L'intervento finale era appunto quello di realizzare una rete a proprietà pubblica tale da poter portare i servizi ovunque nel Paese. Avanti, grazie. Come è stato realizzato? Il Ministero ha incaricato Infratel, che è una società in-house interamente controllata da Invitalia e vigilata dal Ministero, lo svolgimento delle gare per poter realizzare le infrastrutture. Il vincitore nei vari lotti in cui era stato suddiviso il territorio nazionale è risultato essere Open Fiber, che aveva quindi il compito di portare la fibra e la rete a 9,6 milioni di unità immobiliari, pari a circa 7.700 comuni e 14,3 milioni di abitanti in Italia. Avanti.
Come è andata avanti l'implementazione del progetto? Ci sono stati purtroppo una serie di rallentamenti. Il dottor Viola prima faceva riferimento a degli strumenti tali per poter alleggerire la burocrazia, perché in effetti si sono trovati davanti a alcuni ritardi dovuti a diverse tempistiche e modulistiche, modalità di autorizzazione a livello locale, senza contare che abbiamo avuto poi il periodo del Covid che ha portato a un certo rallentamento nell'attuazione dei lavori in ambito dei cantieri. E però è rimasto sempre fermo a livello del Ministero la volontà di realizzare, portare a termine il piano, e quindi ci sono stati interventi anche normativi volti a semplificare da un lato le procedure per l'installazione delle infrastrutture e sia quella volte a riconoscere la strategicità delle infrastrutture di rete necessarie. Senza contare che nel frattempo è stato popolato il SINFI, che è il sistema finalizzato a realizzare la trasparenza e anche a collazionare tutti i dati delle infrastrutture sopra e sottosuolo, proprio per rendere più efficiente ogni intervento finalizzato a realizzare le infrastrutture di rete. Avanti, grazie. Quindi, avendo preso atto dei ritardi che si erano realizzati a fine 2022 a seguito di una report realizzato da Open Fiber, quindi si è reso necessario rimodulare l'intero progetto. Il tutto è stato portato all'attenzione della conferenza Stato-Regioni a marzo di quest'anno, 8 marzo del 23, e in quella sede è stato immaginato sia un nuovo cronoprogramma e sia una rimodulazione dei fondi. E in che senso? Da un lato, da un punto di vista strettamente finanziario, è stato imputato anche il valore dell'IVA sui fondi disponibili per il FESR e il FEASR. Secondo, è stato realizzato un nuovo cronoprogramma indicando come data finale per la spesa delle risorse del FESR alla realizzazione degli obiettivi meglio del FESR al 30 giugno 23, con data 31 dicembre 23 per la spesa finale correlata agli eventi e agli interventi realizzati, mentre nel 2024 è stata indicata come nuova data per gli altri fondi. E, è stato poi necessario in pratica riallocare i lavori per i comuni che non sarebbero stati mai finiti nei termini indicati su altri fondi, mentre i comuni più sviluppati sono stati quindi imputati sul FESR. Avanti, grazie. Questo ha reso quindi necessario rimodulare anche a cascata, dopo l'approvazione della conferenza Stato-Regione, gli accordi esistenti, le convenzioni esistenti fra il Ministero e le varie regioni, con una serie di addendum che sono stati siglati proprio per reimputare correttamente le risorse in base allo stato di avanzamento dei lavori nei vari comuni. E nel grafico che potete vedere, quindi vedete le nuove percentuali di imputazione delle spese, con l'FSC, quindi i fondi nazionali, che sono saliti quindi al 30,8%, mentre il FESR è sceso al 24,9%. Avanti. Avanti, grazie. Ecco, quindi siamo arrivati alla fase conclusiva, perché in base al cronoprogramma rimodulato, come dicevo prima, il 30 giugno era stato individuato per il FESR come la data ultima per i lavori. Entro il 30 settembre devono essere effettuati i collaudi, quindi con relativa rendicontazione con il saldo del concessionario, e il 31 dicembre del 2023 costituisce la data ultima per spendere le risorse disponibili. E qual è il punto? Qual è lo stato dell'arte? Già sono state terminate le attività di collaudo per alcune regioni, Abruzzo, Lazio, Lombardia e anche il Veneto. Al 30 settembre saranno terminate le operazioni di collaudo per altre regioni, la Basilicata, la Liguria, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, Toscana e l'Umbria, mentre l'ultima regione, la Campania, terminerà al 15 di ottobre. Quindi entro il 31 dicembre il Ministero dovrà spendere tutte le risorse FESR in relazione alle attività svolte. Avanti. Se questa è la tempistica prevista per il FESR, chiaramente poi entro il 2024 dovranno essere portate a termine tutte le altre iniziative ancora in essere che gravano sugli altri fondi. E per far sì che questo avvenga regolarmente, attualmente il Ministero sta monitorando lo stato di implementazione delle iniziative realizzate, dei lavori, degli interventi realizzati da Open Fiber tramite un monitoraggio continuo che svolge tramite Infratel, per realizzare comunque entro le date previste il programma originario,
quello appunto di portare la fibra e la banda ultralarga nelle aree bianche. E questo può essere considerato forse un esempio, una best practice di collaborazione fra lo Stato e gli enti locali, perché mettendo insieme le risorse finanziarie, ma non soltanto, ci sono rapporti continui fra il Ministero e le strutture delle regioni che seguono questo tipo di attività, per realizzare davvero un importante obiettivo fondamentale, strategico per l'interesse del Paese. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, naturalmente buon lavoro, e chiamo invece adesso sul palco in presenza il dottor Paolo Corda, responsabile Planning Technology and Tender di Infratel Italia, che ci racconterà in particolare qual è l'attuazione delle diverse adozioni del PNRR sulla connettività. Grazie. A lei la parola e anche le slide. Sì, grazie. Posso usare funziona questo qui? Funziona. Buonasera a tutti, ben trovati. Un saluto ad alcuni dei colleghi della Regione del Veneto con i quali collaboriamo dal 2010. È del 2010 infatti il primo intervento che Infratel attuò per l'allora banda larga. Vediamo come funziona questo. Perfetto. Quindi Infratel, è conosciuta, è nota, siamo nati nel 2005 per risolvere il problema delle aree sottoutilizzate. Poi nel corso degli anni, sottoutilizzate dal punto di vista delle telecomunicazioni, dove gli investitori privati, operatori privati non avevano interesse e convenienza a costruire infrastrutture di rete. Negli anni ci siamo evoluti, siamo passati dalla banda larga, che essenzialmente era abilitazione all'offerta di servizi al tempo ADSL, alla banda ultralarga, quindi FTTC, FTTH. Oggi Infratel Italia è il soggetto attuatore di tutti i piani di intervento pubblico infrastrutturali, inquadrati in due filoni, in due grandi filoni. Come ha detto stamattina il consigliere Capitanio, si lavora su due filoni di intervento, uno derivante dall'accordo di programma con il Mise, ora Mimit, che comprende il piano aree bianche, ma comprende una serie di interventi infrastrutturali minori, ma anche di offerta di servizi, nonché la parte di sostegno alla domanda. E poi invece importantissima, a fine 2021, Infratel ha siglato col Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con Invitalia, la convenzione per l'attuazione dei progetti PNRR, dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per alcuni piani di infrastrutturazione importantissimi. Quindi il Piano Italia 1 Giga, il piano 5G, sono importi considerevoli, quindi l'importo aggiudicato per il piano Italia 1 Giga oltre 3 miliardi e 4, per il piano 5G 1 miliardo, piano sanità connessa, poi vedremo in cosa consistono questi piani, 314 milioni, scuola connessa 165 milioni e piano isole minori 45 milioni circa. Questi piani, è come se fosse un fil rouge che il nostro direttore generale della DG Connect ha delineato. Quindi andiamo dalle infrastrutture a servizio delle sedi delle famiglie e delle imprese, le infrastrutture mobili per la sanità, per la scuola e la fibra ottica per le isole minori. Facciamo un attimo il punto di dove siamo partendo dal 23 dicembre 2021. Il 23 dicembre 2021 abbiamo firmato, Infratel ha firmato col Dipartimento la convenzione, abbiamo cominciato a pubblicare i bandi dal mese di gennaio e li abbiamo aggiudicati in tempo per consentire all'Italia di raggiungere i 45 obiettivi previsti per il giugno 2022. 6 di quei 45 obiettivi abbiamo favorito il raggiungimento noi.
Successivamente abbiamo firmato i contratti con gli operatori, gli ultimi sono stati firmati il 20 settembre 2022. Il 20 giugno 2023 abbiamo messo online la piattaforma, alla fine troverete il link sulla quale la piattaforma che dà al pubblico tutte le informazioni necessarie per conoscere lo stato di avanzamento in tempo abbastanza, diciamo, non dico in tempo reale, ma insomma con un delay molto ridotto rispetto alle attività svolte. Ad oggi, quindi avanzamento a settembre, quindi diciamo 31 agosto, il piano Italia 1 Giga conta 234.000 civici connessi. Per il piano Italia 5G, che vediamo si divide in due filoni, un filone diciamo, di attività per la connessione in fibra ottica di siti esistenti e l'altro invece un altro piano per la costruzione di nuovi siti, vedremo adesso i dettagli. Quindi abbiamo 52 aree coperte, quindi nuove realizzazioni, nuove aree coperte da siti 5G e 1111 siti connessi in fibra ottica. Per quanto riguarda invece il piano scuola connessa, abbiamo 1781 scuole attivate e 15 strutture sanitarie già attivate. Vediamo qualche dettaglio. Quindi l'obiettivo del piano Italia 1 Giga, che come diciamo prima è a complemento dei piani pubblici finora ideati e attuati, quindi essenzialmente del piano aree bianche, anche se, come dicevo prima, con il cosiddetto modello diretto con appalti, Infratel ha costruito rete propria per circa 19.000 chilometri. Quindi l'obiettivo del piano Italia 1 Giga è fornire connettività da almeno 1 gigabit al secondo in download e 200 megabit al secondo in upload alle unità immobiliari identificate a seguito della mappatura. Breve inciso, questi piani, il piano Italia 1 Giga, il piano 5G e il piano scuola, si inquadrano nell'ambito di aiuti di Stato. Quindi Infratel interviene dopo la notifica alla Commissione Europea, l'approvazione da parte della Commissione Europea, la notifica la fa il Governo, l'approvazione la fa la Commissione Europea e Infratel interviene, quindi pubblica i bandi, assegna i contratti e controlla l'esecuzione delle opere. Diciamo, come vedete, gli aggiudicatari, i beneficiari, correttamente vanno chiamati così, i beneficiari del piano Italia 1 Giga, perché si tratta, come vedete, modello di intervento. Il modello di intervento è la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni. Un modello che era stato sperimentato nel 2013 e 2014 per la banda ultralarga e che in questo caso il governo ha scelto per attuare il piano Italia 1 Giga. Quindi, altro breve inciso, i modelli sono modello diretto cosiddetto, quindi appalto realizzato, attuato da Infratel, che realizza rete pubblica e rimane di proprietà di Infratel. Concessione di lavori e gestione, modello Open Fiber, e poi la concessione di contributi pubblici ad operatori, e in questo caso invece le reti rimangono di proprietà degli operatori. Facciamo un piccolo focus sulla regione del Veneto. Al 31 agosto Open Fiber, 31 agosto potrebbe anche adesso il dato essere aggiornato perché continuamente arrivano progetti, al 31 agosto Open Fiber ha consegnato 31 progetti esecutivi per 27 comuni e i lavori in corso sono in 18 comuni e sono collegati in Veneto 13.790 civici. Piano Italia 5G backhauling. Come dicevo, il piano prevede il rilegamento in fibra di siti radiomobili esistenti in modo da abilitarli, che quindi evidentemente erano connessi in ponte radio o addirittura in rame, quindi abilitarli all'offerta di servizi 5G, quindi all'installazione degli apparati 5G e all'offerta di servizi 5G. Anche qui il modello di intervento è la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti. Qui abbiamo avuto un aggiudicatario che è TIM per un importo di circa 725 milioni di euro.
Facciamo il focus sulla Regione del Veneto. I siti previsti a piano per la Regione del Veneto sono 863, di questi 77 sono ad oggi già collegati. E abbiamo anche il focus a livello provinciale, ma insomma, diciamo, la slide parla da sé. L'altro progetto per il 5G è quello che si chiama, con una bruttissima parola, densificazione. In questo caso invece siamo stati autorizzati dalla Commissione europea a costruire reti 5G, che significa costruire siti, costruire infrastruttura di sito, apparati, backhaul a servizio del sito, per abilitare l'offerta di servizi ad almeno 150 megabit al secondo in downlink e 30 megabit in uplink. Si tratta di circa quasi 1200-1300 aree di intervento. Anche qui il modello è la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobile. Cosa interessante, per quanto riguarda backhaul e Italian Giga, l'importo del contributo pubblico poteva arrivare al 70%. In questo caso la Commissione europea ci ha autorizzato al 90%. Segnalo che di recente, in questi giorni, la Spagna ha avuto un aiuto di Stato sul 5G, sul modello nostro, e ho assistito 3 giorni fa ad una presentazione dell'autorità spagnola che ha avuto l'aiuto, e devo dire che siamo stati gli apripista, cioè il loro modello di aiuto è molto simile al nostro. Per quanto riguarda il Veneto, parliamo di l'operatore aggiudicatario in questo caso è un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Inwit, TIM e Vodafone. Nel Veneto abbiamo a piano 168 aree, di cui 9 sono state già completate. Qui qual è la difficoltà? La difficoltà è l'installazione dei siti. Ci sono casi in cui i comuni creano problemi quando si reperisce il sito, chiedono di spostare il sito una volta progettato, e quindi questo è un piano, a differenza, diciamo, del piano backhauling, che, diciamo, è perfettamente in linea con le previsioni. Qui ci potrebbe essere qualche ritardo dovuto proprio al problema della concessione dei permessi. Quindi focus Veneto, abbiamo 168 aree per un totale che coinvolgono 142 comuni. A previsione, a piano, abbiamo 103 nuove stazioni radiobase. Questi sono numeri che si possono muovere, ovviamente, in fase di progettazione e di nuova simulazione radioelettrica delle coperture. Scuola connessa. Scuola connessa è un piano che si muove nell'ambito di un aiuto di Stato approvato nel 2021, perché il governo italiano aveva già avviato il piano scuola, con il piano scuola connessa fase 1. In totale il piano scuola nel suo complessivo prevede di rilegare 35.000 scuole, di cui 20.000 sono già collegate, e di queste 35.000, 9.000 sono nel piano finanziato dal PNRR. L'obiettivo qui è fornire connettività ad almeno 1 gigabit secondo con una banda minima garantita di 200 megabit simmetrici per ogni istituto scolastico. In questo caso il modello di intervento è un appalto, quindi un appalto per la fornitura di servizi di connettività internet a banda ultralarga per le scuole, compresa la fornitura e posa in opera di un tratto di rete d'accesso se mancante, e di servizi di gestione e manutenzione. La cosa molto interessante di questo bando è che abbiamo avuto un miglioramento. Dunque, questo bando, abbiamo detto, prevede fornitura di servizi, di rete d'accesso e di servizi. Il periodo offerto dagli operatori come miglioramento è superiore ai 6 anni minimi previsti dal bando. Qualcuno, se non sbaglio, è arrivato a 9. E come vedete abbiamo operatori aggiudicatari, TIM, Fastweb, e un operatore locale in Lombardia, Intred. Poi 2 parole su come la nuova strategia prevede di continuare a lavorare sulle scuole. Anzi, lo dico subito, si pensa, allora, per mantenere i benefici
derivanti dal fatto che gli operatori realizzano opere e fanno installazioni anche all'interno delle scuole, e non lasciare le scuole a fine periodo, quindi a fine piano scuola 1 e piano scuola 2, la nuova strategia approvata dal CITD di recente a luglio e poi passata in CDM il 4 agosto, il 3 agosto, prevede un aiuto alle scuole quando questo progetto esaurirà gli anni, gli anni per i quali gli operatori hanno offerto i servizi. Qual è il vantaggio di aver fatto questo? Il vantaggio è che quando si arriverà a fine periodo di questo piano si potrà fare una gara per la sola offerta di servizi in quanto le infrastrutture sono tutte realizzate. Quindi in Veneto ci sono 25 siti attive e il dato è perfettamente in linea con le previsioni di piano, le previsioni di budget e di piano, su un totale di 284. Allora, per tutti questi piani la milestone finale è il 30 giugno 2026. Non l'ho detto, ma è ormai un fatto noto ed è il nostro mantra. Sanità connessa. Sanità connessa è un piano molto complesso. Si tratta di portare a oltre 12.000 strutture sanitarie servizi di connettività ad almeno 1 gigabit secondo o 10 a seconda dell'importanza della sede. Anche qui il modello di intervento è un appalto per la fornitura di servizi di connettività, compresa fornitura e posa in opera di rete d'accesso e servizi di gestione e manutenzione. Gli aggiudicatari, come vedete dai colori, sono TIM, Fastweb e Vodafone. Questo è un progetto molto complicato perché le nostre strutture sono impegnate in incontri con le amministrazioni regionali, con le ASL, perché si tratta di costruire una rete che va integrata con le reti esistenti, che dovrà supportare la migrazione dalle reti esistenti alle reti future, e poi anche qui a fine periodo si vedrà cosa fare. L'infrastruttura è realizzata e la sfida sarà continuare a offrire servizi alle sedi sanitarie basandosi sull'infrastruttura che si è realizzata in questo progetto, nell'ambito di questo progetto. Isole minori, qui il Veneto non è coinvolto, almeno per ora, però lasciatemi la battuta. Quindi è l'ultima cosa che ha detto il direttore della DG Connect, cavi sottomarini. L'obiettivo è portare la connessione internet ultra veloce, quindi alla fine l'obiettivo è fare un backhaul ottico sottomarino per le isole che vedete, a partire da Capraia, le isole Pontine, Ponza, Ventotene e Santo Stefano, 2 isole in Sardegna, moltissime isole siciliane, quasi tutte quelle che vedete, e sono quasi tutte le isole, e poi le isole Tremiti. Questo per noi è la prima volta che Infratel affronta backhaul, ne abbiamo fatto, ma terrestre. In questo caso si tratta di fare 862 km di cavo sottomarino e 78 km di code terrestri, collegandosi alle reti esistenti. Quindi cosa abbiamo fatto? A partire dal 2021 abbiamo fatto gli studi preliminari con delle società specializzate che hanno redatto, ci hanno consentito di redigere il progetto preliminare messa a gara. In questo caso la normativa PNRR ci ha consentito di mettere a gara il preliminare, quindi adesso l'operatore aggiudicatario, che è la società Elettra TLC, proprietaria di quella nave che vedete, nave Teliri, ha realizzato la progettazione definitiva della parte terrestre e della parte marina. Per i permessi siamo abbastanza avanti per la parte terrestre, per la parte marina siamo un po' in attesa. Il cavo è stato prodotto e l'abbiamo accettato e adesso le bobine, molto praticamente le bobine di cavo sono arrivate a Napoli e prossimamente, appena avremo completato l'iter dei permessi, la nave posacavi comincerà il giro e effettuerà la posa. Se avessimo tutti i permessi oggi, il tempo stimato di posa dei cavi dovrebbe andare da settembre a dicembre. Non abbiamo tutti i permessi, quindi anche questo è un progetto per il quale è stato chiesto un allungamento dei tempi a causa dei permessi. Tutte queste cose le trovate con approfondimenti numerici di tutti i tipi
sulla piattaforma che abbiamo messo online a giugno, e questo è l'indirizzo, connetti.italia.it. Io avrei finito, se c'è qualche domanda ci sono. Sì, esatto, ne approfitto per chiedere se ci sono domande a disposizione, visto che abbiamo la possibilità. Adesso mai più. Allora, nel frattempo, siccome abbiamo anticipato di qualche minuto ovviamente l'inizio dei lavori, abbiamo questo quarto d'ora di sole e relax per poi ritrovarci qui alle 15:30 per il prossimo panel. Quindi ne approfittate se volete, se non avete ancora visto una parte della struttura, tutta la struttura, o comunque solo per respirare un po' di aria, un po' di sole. Ci ritroviamo qui alle 15:30 esatte. Ok, sono ritornata online. Allora, iniziamo questa altra parte del pomeriggio. Intanto abbiamo respirato un po' d'aria e procediamo adesso con una tavola rotonda, anche questa con una domanda: quale futuro ci attende, evoluzioni tecnologiche e prospettive future? Allora voglio chiamare sul palco Andrea Montanino, Chief Economist e Direttore Strategie Settoriale Impatto CDP, Cassa Depositi Prestiti, che abbiamo sentito nominare prima in più occasioni, Maurizio Decina, Professore Emerito al Politecnico di Milano, Eleonora Di Maria, Professoressa dell'Università di Padova e Presidente di V6, eccola qui, Sabina Strazzullo, responsabile degli affari istituzionali nazionali e locali di TIM, Giorgio Soffiato, amministratore delegato di Marketing Arena, sta per arrivare l'assessore Roberto Marcato, l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, ma voglio chiamare sul palco a moderare il collega Riccardo Sandre, giornalista di Radio Cor. Riccardo, a te la parola. Grazie mille. Mi sentite? Sì, perfetto. Allora, intanto un buongiorno, grazie di essere con noi, ai nostri ospiti, al pubblico in sala. Insomma, un tema centrale, direi, no? Per il futuro di questo Paese, perché guardando anche solo banalmente un po' su internet si parla di alcune tecnologie che sono il futuro, ma sono anche il presente, in realtà, dello sviluppo economico, dei servizi, del territorio, della cultura di questo Paese, insomma, della produzione industriale e di molte altre cose. Insomma, ho detto quasi tutto già, per cui. Appunto, sostenibilità, super app, intelligenza artificiale adattiva, cyber security, cloud, metaverso, insomma, sono tante le parole d'ordine. Poi magari
andremo a valutare anche quelle che sono più legate poi anche al tema infrastrutturale. Comunque tutte queste si basano su un'infrastruttura di rete come appunto la fibra ottica e la banda ultralarga. Proprio di queste infrastrutture, delle tecnologie che ci permetteranno, insomma, e che ci permettono già di avere servizi e soluzioni avanzatissime, alcune delle quali ci stupiscono. Insomma, parleremo con i nostri ospiti. Un parterre importante perché voglio dire, insomma, il dottor Montanino, che io farei parlare per primo, appunto Chief Economist e direttore strategie settoriali di impatto di Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti non occorre neanche spiegare di cosa si tratta, perché è un operatore fondamentale, no? Per lo sviluppo economico di questo paese. Insomma, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea, direttore del Centro Studi di Confindustria, anche un curriculum importante, voglio dire, anche nel passato, non soltanto adesso. Avrei tante domande da farle, io partirei con una domanda generale. Insomma, il futuro delle reti in Italia. Cassa Depositi e Prestiti è comunque un protagonista, insomma, cosa sta succedendo? Tanto grazie, sono quello meno abilitato a parlare in questo tavolo perché so a malapena usare il mio telefonino. Ma detto questo, il futuro delle reti secondo me dipende, diciamo come tutti i fattori economici, da due elementi, la domanda e l'offerta. Allora, mi faccio fare qualche riflessione e parto magari da due temi che sembrano apparentemente molto lontani da quello che stiamo discutendo oggi, ma secondo me non lo sono. Uno è che cosa sta succedendo a livello geopolitico e di ripensamento della globalizzazione. E il secondo ha a che fare con la demografia. Poi spero piano piano vi porto anche al tema di questo pomeriggio. Però il primo aspetto perché è rilevante? È rilevante perché noi stiamo osservando sostanzialmente un fenomeno di accorciamento delle catene del valore, in cui le aziende dovranno sempre di più interagire con soggetti, e parlando delle aziende italiane, con soggetti direi europei, nella produzione di beni, in cui sarà sempre più richiesta una tracciatura delle informazioni. Non peraltro perché noi viviamo in un continente dove i temi della sostenibilità sono temi particolarmente rilevanti e l'unico modo per un'azienda per essere sostenibile è sapere da dove arrivano le varie cose che compongono il suo prodotto. L'altro giorno in una discussione con l'amministratore delegato di un'importante casa automobilistica francese, lui ci diceva che ha un tema di approvvigionamento di materie prime, ma anche un tema che è un'azienda europea, quindi non può andare a prenderle nella miniera in Congo e quindi le prende in Finlandia. Adesso non so che giro fanno prima di arrivare in Finlandia, ma il suo tema era la tracciabilità di tutte quelle che sono le materie prime che servono per costruire l'automobile. Quindi se noi siamo convinti che in questo ripensamento l'attenzione, come dire, alla tracciatura diventa sempre più importante, ecco che avere per un'azienda, una media azienda italiana, una piccola azienda italiana, la possibilità di tracciare i dati che utilizza e quindi avere, come dire, una connessione che gli permette di farlo diventa importante. Ma poi c'è un secondo tema per cui il mondo, tutto quello che sta succedendo nel mondo è particolarmente importante per quello che ci stiamo dicendo, che è legato proprio alle materie prime. Cioè per posare, per costruire, per fare le infrastrutture servono delle materie prime che noi italiani non abbiamo, noi europei non abbiamo. Adesso nella mia ignoranza mi sono andato a guardare che cosa serve per fare una fibra ottica, il germanio, l'elio, il silicio, e poi sono andato a vedere da dove vengono queste materie prime. Beh, ovviamente vengono da paesi intanto lontani, che spesso non sono neanche amici. I primi due produttori al mondo di silicio sono Russia e Cina. Allora, perché ho esordito dicendo dipende dall'offerta? Perché ovviamente servono materie prime per poter costruire le infrastrutture. Se queste materie prime non ci sono è un problema. Quindi quale sarà l'evoluzione futura è molto complesso dirsi, ma è un tema che pongo all'attenzione da questo punto di vista, cioè se riusciremo, come dire, ad avere le risorse per poter fare tutte le cose che abbiamo sentito oggi e quindi i piani di sviluppo importanti che ci sono per il Paese.
Il secondo elemento che vi metto sul tavolo è la demografia. Oggi noi stiamo assistendo, e oggi parlo di oggi, cioè di questi anni, a una uscita molto rapida dal mondo del lavoro di persone, definiamole a bassa qualifica, in realtà non sono a bassa qualifica, diciamo non laureati. Okay? Noi abbiamo stimato più o meno 230.000 persone all'anno da qui al 2030 escono dal mercato del lavoro, e sono quelle persone che non solo stanno nei servizi, cioè la ristorazione, gli alberghi, ma stanno anche, diciamo, nei cantieri dove si fanno le cose di cui stiamo parlando in questi giorni. Oggi, peraltro già è stato detto, insomma, la carenza di addetti, però è un aspetto importante, quindi se noi non abbiamo, come dire, i fattori di produzione, le materie prime e il capitale umano, possiamo avere il capitale, perché i soldi ce ne sono tanti, ma diventa difficile andare avanti. Questo dal lato dell'offerta. Poi c'è un tema di domanda, perché ovviamente bisogna fare in modo che ci sia una domanda che richieda certi servizi. E qui la domanda chi la crea? La creano le famiglie, la creano le imprese. Allora, dal punto di vista delle famiglie, io direi che oggi è molto difficile convincere una famiglia, come dire, a dotarsi di strumenti particolarmente avanzati. Parlo un linguaggio semplice, ma come potrebbe parlare, come dire, una persona che deve decidere, no, se collegarsi a una fibra ottica in casa o meno. Fino a che riesce a fare le cose con altre tecnologie, probabilmente continuerà a fare in questa maniera. È vero che ci sarà probabilmente un momento in cui questo non sarà più possibile. Se pensate all'esempio della BlackBerry, no? Cioè il BlackBerry era una tecnologia avanzata, poi a un certo punto è arrivato Steve Jobs, ha tirato fuori lo smartphone e le cose che si facevano col BlackBerry la gente ha smesso di farla col BlackBerry e lo fa con lo smartphone. Quindi probabilmente arriverà un momento in cui anche le famiglie dovranno fare uno switch totale. Come si può stimolare questo? Forse la pubblica amministrazione può avere un ruolo, cioè la digitalizzazione sempre più spinta della pubblica amministrazione, e poiché ogni cittadino si interfaccia con le pubbliche amministrazioni, potrebbe essere un modo per stimolare questa domanda. Lato imprese, poi mi taccio perché sennò parlo troppo, lato imprese è anche molto importante, nel senso che io penso che sia particolarmente corretto tentare la cablatura anche non in quelle aree fortemente industrializzate del paese. Ma perché? Perché l'Italia è un paese in cui le imprese sono diffuse, non è che sono concentrate nelle grandi città. Oggi noi non siamo in una grande città, no? Ed è una caratteristica abbastanza italiana. Non è che noi abbiamo più piccole e medie imprese dei tedeschi o dei francesi, questa è una leggenda che non so perché si racconta sempre in giro. Ce l'abbiamo lo stesso numero, tra il 90 e il 95%, solo che negli altri paesi sono concentrati in delle aree molto maggiori di noi, da noi sono molto più diffuse, cioè anche gli stessi distretti industriali spesso stanno vicino a piccoli centri. Allora bisogna andare a cablare, diciamo, tutte le aree, però bisogna fare in modo che queste imprese capiscano che devono inserire delle tecnologie che richiedono quella fibra. Oggi se noi guardiamo i dati sull'utilizzo dell'internet delle cose, big data, diciamo, tutte le tecnologie più avanzate, il numero di imprese che le adotta è molto basso. E quindi, come dire, non c'è ancora la domanda per questo tipo di infrastruttura. Ecco, anche lì bisognerà provare a stimolarla. Insomma, uno stimolo viene da quello che dicevo all'inizio, e cioè nel momento in cui il mondo ti richiede che se vuoi essere parte di una catena del valore, e soprattutto in Europa, devi avere certi standard e quindi certe cose le devi fare, magari prima o poi le faranno e ci sarà anche la domanda. Certo, sì, insomma un sacco di spunti interessanti anche relativamente al fatto che la banda ultralarga attualmente i cittadini italiani sono circa il 14%, se non ricordo male, che ha un'utenza in banda ultralarga oltre i 100 mega contro una media europea intorno al 26, insomma, quindi siamo ancora piuttosto indietro. E d'altra parte il tema del se prima arriva l'infrastruttura o prima arriva l'esigenza del mercato e quanto l'esigenza del mercato viene rimodulata dalla eventuale assenza in alcune aree dell'infrastruttura sarà una questione che poi chiederemo anche al nostro Giorgio Soffiato, che proprio questo di mestiere fa, cioè aiuta le imprese a sviluppare servizi di marketing digitale, eccetera. Però in effetti anche un altro tema era molto interessante di quello che lei diceva, il come è fatta la fibra ottica, no? Le materie prime, insomma la storia anche un po' di questo, perché io farei quasi un passo indietro e inizierei a pormi anche la questione assieme al professor Decina,
insomma, della storia, dell'evoluzione di questa infrastruttura, di questa tecnologia e, insomma, sì, e dove siamo arrivati in questo momento e dove effettivamente poi questa infrastruttura potrà portarci. Professore, direi a lei. Parlo io? Sì, certo. Posso parlare da qua? Certo. Allora, io ho portato delle slide e spero di non annoiarvi troppo. Cercherò in qualche modo di parlare di connettività. Oggi si parla di gigabit, cioè si parla di 1 miliardo di bit al secondo, e oggi anche l'Europa parla della Gigabit Society. Vedremo alla fine di questa presentazione che siamo ben al di là del gigabit oggi, in particolare ci arriveremo molto presto, diciamo nel giro di 5-10 anni. Questa diapositiva fu fatta nel 2015 e mostrava l'incremento strepitoso che c'è di capacità utilizzando in rosso, vedete, i sistemi radiomobili, in blu le fibre ottiche di accesso, quelle basse, e quelle alte sono le fibre ottiche che stanno nei backbone di trasporto, nelle grandi dorsali nazionali e regionali. E vedete che lo schema è uno schema, va bene, che cresce in modo esponenziale, un esponente, una retta in quella scala di tipo logaritmico. Ecco, questa strepitosa crescita, noi abbiamo colto l'opportunità il nostro Paese di andare a mettere dei soldi per andare a cablare quelle che sono le aree bianche e le aree grigie del nostro Paese. È partito il piano Bull, poi c'è stato questo piano del PNRR che è stato illustrato da Paolo Corda poco fa, si parla qua di 6,2 miliardi e poi recentemente questo governo è partito con una nuova strategia Bull, mettendo sul piatto altri 2,8 miliardi, di cui una parte molto importante, circa 1.200, sono dedicati alle piattaforme, quindi alla connettività in senso lato. Molto importante è osservare che nel piano PNRR che è stato sviluppato noi abbiamo privilegiato certamente la fibra ottica, che vedete in questa diapositiva praticamente è sotterranea, ma abbiamo anche messo in luce l'importanza di quelli che è il Fixed Wireless Access. Quindi abbiamo adottato un criterio di neutralità tecnologica, lanciando degli FWA 1 gigabit al secondo primi in Europa e riuscendo a farci finanziare tutta la parte attiva sia delle FWA sia delle misure che ha illustrato Corda per il 5G. Qual è la situazione oggi in Italia? La situazione oggi in Italia è che dal punto di vista delle case coperte noi siamo terzi in Europa. Vedete, lì sono circa 16,2 milioni di case coperte al 2023 e al 2028 addirittura diventano 23 milioni. Quindi dal punto di vista del deployment di nuove infrastrutture nel nostro Paese, io dico che oggi noi saremo nei prossimi anni all'avanguardia in Europa. Però non è tutta la storia. Guardiamo gli abbonamenti. Il numero di abbonamenti in assoluto nel nostro Paese nel 2023 è 4 milioni e 3, che ci ranca 3/4 in Europa, quindi perché siamo un paese grosso in Europa. Va bene. Questo rimane anche nel 2028 dove crescono. Il vero problema però non è questo, il problema è la percentuale di nuclei familiari, households, che adotta la fibra ottica, che adotta la gigabit connectivity. E qui precipitiamo, va bene, in modo drastico verso gli ultimi posti dell'Europa, dietro a paesi come la Croazia, Malta, l'Estonia, la Lettonia e così via. Quindi lì vedete perché dobbiamo dividere quei 4 milioni e mezzo di abbonati per 25,6 milioni di nuclei familiari in Italia, e viene fuori un numero piccolo rispetto agli altri paesi. Quindi che vuol dire? Che i soldi vanno messi per fare infrastrutture, ma fondamentalmente i nostri governi negli ultimi 10-20 anni si sono dimenticati dell'istruzione, della cultura. Nel nostro Paese solo il 20% dei cittadini ha un titolo di studio superiore. Siamo gli ultimi su 28 paesi in Europa. Quindi la cultura
va bene, non bastano i voucher, servono i voucher, ma serve anche investire nella cultura. Parliamo invece dell'evoluzione delle fibre ottiche. Ecco, le fibre ottiche oggi forniscono fino a 10 gigabit al secondo. Le ultime offerte sono per 10 gigabit anche bidirezionali. Ecco, nei prossimi 3, 4, 5 anni questi 10 gigabit, vedete, diventano 50, diventano 160 gigabit nei prossimi pochi anni, quindi ci sarà un'evoluzione molto forte. E questa Passive Optical Network che noi stiamo costruendo nel nostro Paese con tutte le misure che vi ho ricordato prima diventerà, va bene, il backbone importante per tutta quanta la rete di telecomunicazioni. Non è vero che per fare una rete di telecomunicazioni serve il peer-to-peer, non è assolutamente vero. Basta utilizzare la GPON che noi stiamo mettendo oggi sul mercato, la quale sta crescendo come capacità, abbiamo visto, fino a 200 gigabit al secondo, arrivare fino a 1000 gigabit che è 1 terabit al secondo. Vedete qui che nei backbone in realtà siamo arrivati oramai, va bene, nel giro di pochi anni arriveremo a 150 tera, quindi 150.000 gigabit al secondo sui backbone in fibra ottica. Queste con le fibre attuali. Una fibra dura 25 anni. Dopo 25 anni il cavidotto rimane, va sostituito il cavo con un costo molto basso e probabilmente dovremo andare a utilizzare nuovi tipi di fibre che andrò a indicare nelle prossime diapositive. Le fibre sono importanti. Il 95% del traffico di Internet gira per tutto il pianeta Terra attraverso cavi sottomarini. Ci stanno circa 500 cavi sottomarini oggi e vedete questa mappa capillare che indica tutte quante le linee che vengono percorse da questi cavi. Questi sono cavi, va bene, a fibra di tipo monomodale, uguale a quella che usiamo nei collegamenti terrestri, però essendo sottoterra devono avere, diciamo, delle particolari caratteristiche. Questa diapositiva mostra l'evoluzione delle fibre. Oggi le fibre sono tutte quante single mode, monomodo. C'è un rivestimento che si chiama cladding, quello in azzurrino, e c'è un nucleo. È un nucleo ottico, un nucleo di vetro purissimo nel quale la luce passa senza attenuazione. Questa è la fibra monomodale, tutte le fibre che abbiamo oggi messo per terra. Ci stanno, diciamo, grossi cambiamenti che vedete nell'evoluzione delle fibre ottiche, ma sono cambiamenti non di prossimi 20 anni, dei prossimi 5-10 anni stanno venendo fuori, e sono le fibre cosiddette a nuclei multipli, multi-core, le fibre, diciamo, di tipo a vuoto, in cui non c'è un cuore di vetro attraverso cui si propaga il segnale, ma ci sono dei tubi di metallo attraverso cui si diruppa, va bene, il segnale, oppure di tipo double cladding. Ecco, vediamo qua che le fibre multicore già portano, vedete là su questa lavagna, praticamente 1 terabit al secondo. Stiamo parlando di 1000 terabit al secondo, cioè 1 milione di gigabit al secondo. Lo stanno utilizzando nei cavi sottomarini perché evidentemente c'è poco spazio ed è importante avere grande capacità. Ma c'è un'applicazione straordinaria delle fibre ottiche, quelle cosiddette a doppio rivestimento, double cloud, possono servire non solo per trasmettere i segnali, va bene, di telecomunicazioni, ma la potenza elettrica. Il power, certamente non a lunga distanza, ma nelle aree locali, fino a 10, 20, 30, 40 chilometri, creando, diciamo, una sinergia molto virtuosa con i cavidotti che noi abbiamo già messo per le fibre ottiche delle telecomunicazioni. Mandare la potenza ottica per andare a alimentare le fibre del paese. Questa è la famosa hollow core fiber, cioè le fibre che hanno un cuore, va bene, un nucleo vuoto, va bene, ancora sperimentali. Ma un'altra applicazione delle fibre ottiche molto importante è l'uso della fibra ottica come sensore. Per esempio i cavi sottomarini che hanno fibre ottiche vengono usati come sensori per l'early warning dei maremoti, dei terremoti, quindi diventano dei sensori. Oggi al Politecnico di Milano noi stiamo sviluppando cavi, va bene, in fibra ottica per andare a controllare la resilienza delle infrastrutture, in particolare quelle in cemento armato, tanto per essere chiaro. Ebbene, non è finita qua.
Se noi guardiamo a Lezzi sta parlando di una nuova generazione di fibre ottiche e di reti cosiddette fisse, le fixed network. Si sta parlando di una quinta generazione di reti fisse, quindi un 5G fisso, non un 5G mobile, che porta a portare però a capacità strepitose, quelle che vi stavo raccontando, va bene, 200-400 gigabit al secondo per lambda, con trasporto e con cross connect. Ecco, mostro questa diapositiva che è molto importante. Vedete? Questa è una diapositiva che addirittura si proietta non soltanto al sistema radiomobile 5G, ma al sistema radiomobile di tipo 6G, quindi quello che verrà verso il 2030. Ebbene, tutta quanta la parte radio che vedete sopra, è quella in rosa e giallo che vedete là sopra, è il segnale radio, va bene, che alimenta quella torre che poi ha una sua area di take, è accompagnata da una potentissima rete in fibra ottica. FlexScale è un progetto europeo sponsorizzato da Lezzi, per cui si parla di backbone con WDM a capacità di 1 petabit al secondo, cioè 1 milione di gigabit al secondo, e la parte periferica dove si va a connettere con le stazioni radiobase arriva addirittura fino a 10 terabit al secondo per poter andare a connettere questi segnali. Quindi, diciamo, mi sembra che il futuro delle fibre ottiche è radioso. Nei prossimi 5-10 anni vedremo entrare in commercio le fibre multicore, le fibre a double cladding, le fibre di tipo hollow, che porteranno non a una gigabit society, ma verso la fine di questa decade direi a una terabit o una petabit society, che è molto vicina a noi. Vi ringrazio per l'attenzione. Beh, grazie mille, insomma, dati impressionanti, 1 terabyte al secondo in casa. Io mi domando a cosa mi servirà, però questo sarà, per esempio... Sì, no, non ho dubbi. Dicevano 20 anni fa, a che cosa serve il gigabit, professore? Non serve a niente il gigabit 20 anni fa. Io lavoro da 55 anni, sono entrato in Telecom nel 69 e c'era il telefonino, il telefono, certo, va bene, con gli SMS, e mi dicevano a che servono? Servono. Sì, e servirà il terabit pure, non ho alcun dubbio. Invece io chiederei a Eleonora Di Maria, proprio a proposito di reti e di nodi regionali, no? Lei è anche, insomma, oltre ad essere docente del Dipartimento dell'Economia dell'Università di Padova, presidente del Centro di Ateneo per la Connettività, V6X, ma anche consigliere per l'imprenditorialità e prorettore, cioè nell'ambito del prorettorato per la terza missione dei rapporti col territorio, quindi insomma della relazione tra l'università e l'impresa. Vabbè, insomma, parliamo di V6X. V6X io lo dico male perché ovviamente non ho una competenza come la sua, ma diciamo che è un perno della rete strutturale, no? Più importante della distribuzione dei dati in tutta Europa. L'Università di Padova la gestisce e offre anche alle imprese e al sistema della pubblica amministrazione una serie di servizi. Vuole raccontarci intanto di cosa si tratta? E poi un'altra cosa, ho avuto modo di sbirciare le sue slide, so che avete fatto un bel lavoro sul tema della sostenibilità dei data center, che è un tema significativo anche questo, perché in effetti uno pensa all'aere, no? A questa cosa astratta che sono la distribuzione dei dati, poi ci sono dei nodi veri e propri infrastrutturali con insomma, le macchine dentro che consumano elettricità, che producono CO2, che consumano acqua, insomma. Intanto V6X e poi lo studio. Va bene, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Allora intanto rispondo da qui, poi magari anch'io come il collega mi sposto poi per la presentazione. Certo. V6X è uno dei 4 internet exchange italiani più importanti, è il 4º per traffico. Siamo un internet exchange, è di fatto un nodo diciamo, che facilita e favorisce processi di connettività, soprattutto diciamo così di primo livello, e quindi abbiamo non come riferimento direttamente i cittadini e le imprese, ma gli operatori appunto come Open Fiber,
chi in qualche modo lavora per la connettività nel territorio e l'Internet Service Provider. Siamo un centro di Ateneo, quindi totalmente sotto la governance dell'Università di Padova, abbiamo una stretta collaborazione anche con Regione Veneto proprio perché ospitiamo una delle infrastrutture. Posso interromperla un attimo? È arrivato Ho l'assessore visto che è regionale arrivato Roberto in sala. Marcato, lo invito sul palco, grazie di essere con noi, su questo comodo seggiolino. Ma poi non è così terribile, queste cose di design, ragazzi. Buongiorno. Eccoci qua. Sì, non è poi così terrificante, No. Assessore, io le farei chiudere il primo giro di interventi. Prego. Grazie, sì, quindi l'obiettivo dell'Internet Exchange è quello di favorire processi di accesso a Internet attraverso quello che si chiama il peering, quindi riuscire in qualche modo a rendere più veloce l'accesso a Internet e ai contenuti. Adesso l'ho detto in maniera un po' semplificata. Io ho preparato una presentazione perché insieme con Regione Veneto abbiamo fatto un progetto di ricerca proprio sui temi delle infrastrutture. Vado là perché c'è anche il... Abbiamo fatto un percorso di ricerca, oggi si è parlato molto della parte legata alla connettività e alle reti, c'è un aspetto che invece dobbiamo tenere in considerazione, che anche rispetto a quei volumi di terabyte che si citavano anche prima, poi in realtà i dati devono in qualche modo essere raccolti, conservati e gestiti all'interno di quelli che si chiamano i data center. Oggi c'è un tema che è stato esplicitato anche prima che riguarda la sostenibilità ambientale. L'obiettivo di questa breve presentazione è portare alcuni spunti rispetto ai risultati di una ricerca che abbiamo fatto appunto insieme alla direzione SIT della regione. Abbiamo un volume di dati crescenti, soltanto se prendiamo soltanto questo grafico ci fa capire che i dati sono in crescita, i volumi di quantità di contenuti digitali che vengono prodotti, quindi sicuramente il tema della connettività e della fibra è importante. Il 50% di fatto è legato ai video, non dobbiamo pensare soltanto ai video di intrattenimento, c'è un mondo enorme che va dall'education a tutta la parte anche industriale. Però questi dati in qualche modo devono essere conservati all'interno delle infrastrutture che sono i data center, a cui appunto la connettività come quella di Open Fiber arriva. Gli studi a livello internazionale ci dicono però che la capacità, o meglio il contributo in termini di emissioni di CO2 è in continua crescita. Le infrastrutture legate al mondo ICT, e per semplicità appunto parliamo in termini di data center, dicono che c'è un peso della produzione di CO2 del mondo dei data center ICT che è in crescita, vedete le curve rosse, ma anche in termini di quantità, di volumi proprio di tonnellate di CO2 che vengono emesse. Quindi di fatto siamo di fronte a delle strutture che non sono solo energivore ma che hanno un impatto ambientale profondo, e sappiamo che questo è un elemento che va in qualche modo contrastato. Se si vanno a guardare i dati nel corso degli ultimi 10 anni si vede lo spicchio rosso che riguarda i data center, si vede che questi hanno aumentato il peso. Noi abbiamo volumi di dati che crescono, che devono essere non soltanto trasmessi ma conservati. Queste infrastrutture pesano sempre di più da un punto di vista delle emissioni, e se noi sappiamo che uno degli obiettivi è quello legato alla riduzione delle emissioni di CO2, bisogna capire come gestire queste infrastrutture, che sono dei nodi comunque nevralgici senza i quali non possiamo naturalmente fare le attività che sono legate alla trasformazione digitale. Quindi si è passati da 33 a più del 45% del peso dei data center. Allora che cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo fatto un'indagine, questa è una mappa che rappresenta solo a livello europeo tutti i data center presenti da un punto di vista anche del mondo, non soltanto pubblico ma ovviamente anche privato. Vedete che ce ne sono tantissimi in maniera molto distribuita a livello territoriale. Abbiamo fatto un percorso in 2 tappe insieme appunto al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali con Regione Veneto all'interno di un progetto cofinanziato. Abbiamo cercato di capire quali fossero le iniziative legate alla sostenibilità ambientale dei data center a livello europeo attraverso un'indagine che ha riguardato più di 500 aziende. Le abbiamo contattate, questo nel 2021, abbiamo ricevuto 74 questionari di risposta, e questa è la prima parte dei dati che vi farò vedere, e poi in particolare con V6, quindi con questa infrastruttura che è un Internet Exchange ma è anche un data center,
che non è quello della foto, anche se abbiamo inaugurato da poco il data center nuovo, il Cubo, in Galleria Spagna a Padova. Abbiamo fatto uno studio che si chiama DLCA, cioè siamo andati in qualche modo ad aprire la scatola del data center, a capire quali sono tutte le infrastrutture che compongono un data center e che cosa emette di più, quali sono, diciamo, gli impatti, per cercare di andare un po' dietro i numeri, e c'è qualche sorpresa rispetto a quello che siamo in qualche modo riusciti a dimostrare. Un primo tema, scusate, c'è una formattazione che è un po' scappata. Abbiamo provato a capire, per esempio, quando si deve realizzare un nuovo data center, quali sono gli obiettivi, i criteri di progettazione. Allora, chiaramente il tema della sicurezza è quello fondamentale, ci sono dei dati che sono anche critici, dei dati che devono essere protetti, a cui non si deve avere accesso se non in maniera ovviamente calibrata, quindi il tema della sicurezza. Il secondo tema è quello dell'efficienza energetica, ma viene visto soprattutto, lo vedremo anche dopo, non tanto in chiave solo di sostenibilità, ma soprattutto in termini di efficientamento energetico in un'ottica di costi. C'è un primo risultato che abbiamo visto, è che se c'è una forte attenzione verso appunto i processi legati al raffreddamento, cercare di consumare sempre meno quello che è uno standard che si chiama il PUE, no? Quindi quanto consuma, diciamo, l'infrastruttura, in alto qualcosa che interessa poco e che viceversa è molto importante, anche parlando di materie prime, è l'economia circolare, cioè si guarda molto alla gestione del data center, poco a quello che succede quando il data center in qualche modo finisce la sua vita. Addirittura a livello europeo c'è più o meno un data center su 3 di quelli che abbiamo intervistato che non ha nemmeno messo a fuoco ancora il tema della sostenibilità ambientale, cioè si guarda solo alle certificazioni e alle attenzioni in un'ottica comunque di controllo e di efficientamento, ma soprattutto da un punto di vista diciamo così dei costi, ma il tema non è rilevante, anche se sappiamo che ci sono dei vincoli anche a livello europeo. Che cosa succede ai data center? In realtà molte delle persone che sono in sala sanno che per essere competitivo le tecnologie non riguardano soltanto il rinnovamento della fibra, ma anche delle infrastrutture, dei server, degli apparati, dei rack che stanno dentro i data center. A livello europeo le aziende intervistate ci dicono che in media più o meno metà ogni 4-5 anni è come se si costruisse nuovamente, non nell'edificio ma nelle tecnologie, un data center nuovo, che vuol dire che ogni 4-5 anni ci sono degli hardware che vengono in qualche modo, devono essere gestiti, se non addirittura un 20% ogni 2-3 anni, quindi una innovazione veramente molto forte. Ci sono diverse forme di investimento sul fronte della sostenibilità, in particolare legati per esempio appunto al raffreddamento, alla capacità di contenere il calore, che è una delle principali, diciamo, elementi che consuma energia. Ce ne sono anche molte altre, adesso vado veloce per questione di tempo, però un aspetto che ancora viene poco messo a fuoco riguarda la dimensione non tanto della gestione dell'energia quanto di cosa avviene alla fine vita, diciamo, dell'hardware. Qualcuno investe rivendendolo, qualcuno ha ragione in ottica di riciclo, ma in generale c'è molta attenzione sulla gestione del data center, poco invece su quello che riguarda gli aspetti più di economia circolare. Allora siamo andati, questo è uno schema molto generale, un po' come quello prima mostrato, la parte delle fibre. Questo è uno schema che rappresenta, diciamo, la catena del valore, chiamiamola così, di un data center, una serie di infrastrutture, di cave. Adesso forse qui si vede poco, però immaginate appunto la foto che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo cercato di capire, rispetto a queste infrastrutture di hardware, di cavi, di sistemi anche di interconnessione, quanto questo possa avere un impatto da un punto di vista delle emissioni in termini di CO2, e andando a guardare le singole componenti attraverso questa metodologia ormai standard che si chiama LCA, che è abbastanza complessa. Abbiamo evidenziato 2 cose. La prima è che in realtà molto dell'attenzione sulla gestione dei data center riguarda l'efficientamento energetico, l'uso, la gestione dello spicchio giallo di quella torta. In realtà quello che emerge è che molta parte della produzione legata a quello che è l'emissione di CO2 riguarda
l'hardware, riguarda la fase di produzione, riguarda ciò che avviene prima che il data center sia in uso, quindi di fatto che cosa andiamo a comprare come gestori di data center. E questo è un elemento importante, per esempio appunto i server o gli storage pesano per il 38%, tutta l'infrastruttura di rete, no? Si diceva anche prima dei risultati positivi di Open Fiber sulla connettività, ma per esempio pesa il 54%, quindi che cosa compro, come lo infrastrutturo diventa l'elemento che genera di più. Abbiamo provato a fare, questa è una, come dire, una prima, forse nazionale, nel senso che non ci sono praticamente studi sulle emissioni di CO2 dei data center. Vi ho portato la foto del V6, noi siamo al 6º piano, quindi un'infrastruttura anche in realtà non estesa, e abbiamo visto per esempio che nel nostro caso, quindi a Padova, produciamo circa 120 tonnellate di CO2 equivalente. Cosa vuol dire? Come andare da Venezia a Napoli, andate e ritorno ogni giorno. Questo è quanto inquiniamo di fatto, quante sono le emissioni. È una stima, abbiamo un dato diciamo ad oggi puntuale, dobbiamo capire come migliorarlo, questo è un dato che comunque è interessante. Siamo però dell'Università di Padova, l'Università di Padova acquista il 100% di energia verde, quindi di fatto il nostro impatto è molto più basso di quello che sarebbe se applicassimo il mix energetico nazionale, che sapete non riguarda soltanto le energie pulite, le rinnovabili, sarebbe 4 volte di più, e noi siamo un data center piccolo. Se facessimo un paragone, quindi se prendessimo come riferimento Google, ma i grandi data center, sarebbe 200-300 volte ancora di più. Concludo, c'è quello che abbiamo visto anche dalla ricerca, che c'è un'attenzione verso il tema della sostenibilità, soprattutto però ancora una dimensione funzionale dell'uso del data center, quindi faccio un efficientamento energetico ovviamente perché è anche un risparmio di costi. C'è meno invece da un punto di vista dell'approccio circolare. Oggi invece se noi immaginiamo che ogni 3-4 anni un data center si rinnova, vuol dire avere dei RAE, avere tanto materiale di scarto, semplifico, in realtà in cui ci sono moltissimi materiali pregiati, si potrebbe rilavorare, no, recuperarli in maniera diversa, ma in maniera molto interessante. Lo studio che abbiamo fatto ci dice che bisogna stare molto attenti anche al procurement, a quello che si chiamano gli acquisti verdi, no? Alla capacità di comprare tecnologie che consentano di tracciare, come si diceva anche prima, la sostenibilità un po' più a lungo. Oggi però sostenibilità significa usare per esempio l'intelligenza artificiale per gestire meglio l'uso dei dati, e oggi non se ne è parlato. Parlavamo appunto dei volumi di dati legati per esempio al mondo della sanità, c'è anche uno spazio, la space economy, che ci promette di far arrivare tantissimi tera sulla Terra, e anche questo è un elemento che in qualche modo deve essere gestito. Grazie. Grazie mille. A Sabina Stazzullo chiedo di rispondere alla domanda che avevo fatto prima, no? Dice 1 terabyte in casa. A cosa ci può servire? Ma soprattutto lei mi raccontava che avevano una serie di esempi a proposito di quello che già può succedere adesso con la fibra, quello che viene fatto. Poi una seconda domanda, noi stiamo andando a livello proprio così, emozione d'ordine, abbastanza lunghi con la prima domanda, quindi sentitevi liberi per quanto riguarda la prima, la seconda sarà molto più breve perché i tempi sono quello che sono, anche se la cosa è estremamente interessante. Insomma, prima domanda è appunto cosa ci serve questa connettività e quali sono i casi, no? La seconda domanda è una cosa molto, molto legata anche al nostro territorio, un progetto, il progetto Scuole Connesse con i fondi del PNRR per la connessione a 1 giga delle scuole del Veneto, tutte, mi si diceva, perfetto, quindi insomma, ecco, voilà. Allora, grazie e buonasera a tutti. Dunque, molte delle cose che sto per dire sono state già anticipate anche dal Presidente Zaia questa mattina rispetto alle tante cose che si possono fare, anche dai colleghi che mi hanno anticipato. Allora, è evidente che siamo nel pieno di una rivoluzione, cioè, e la pandemia ha, come dire, ci ha aperto gli occhi rispetto all'importanza
della digitalizzazione e ha aiutato un po' quel momento di salto culturale, no? Di cui si parlava purtroppo in un periodo che è stato quello che è stato, però sicuramente l'evidenza ormai dell'importanza della digitalizzazione è sotto gli occhi di tutti, non abbastanza perché veramente si può fare molto di più. Lunedì scorso sono stata a Bari per inaugurare la prima operazione fatta da remoto alla cornea di un paziente e è evidente che questo può dare un significativo contributo alla società in termini ad esempio di migrazione sanitaria, cioè non avremo più un nostro concittadino che deve spostarsi dalla sua regione se ha il piacere di essere operato da un'altra persona e può rimanere a casa e essere accudito anche dai familiari, che credo sia una cosa a cui tutti speriamo di poter beneficiare dell'affetto, ed è rivoluzionario perché in questo momento a parte si efficienta tantissimo dal fronte anche di costi e di velocità, perché uno stesso professore può fare tante operazioni, potremmo avere quindi tanti benefici, oppure l'assistenza, mi immagino, di alcuni pazienti che si trovano a casa e quindi in condizioni croniche complicate, hanno anche in questo caso le cure, insomma, e l'affetto dei propri familiari, ma possono avere tramite la telemedicina un sistema di controllo e monitoraggio robusto. Quindi credo che però tutte queste informazioni, queste storie, questa rivoluzione deve entrare nelle case di tutti affinché si comprenda bene. E l'esempio che faceva il professore, cioè quando noi avevamo il Nokia, insomma, il telefonino micro e telefonavamo e basta, a pensare a quel momento e quello che adesso ci possiamo fare analogamente con tecnologie quali il 5G, la fibra e quant'altro, noi pensiamo alla stessa rivoluzione moltiplicata per n rispetto a quello che si potrà fare. Ad esempio anche possiamo pensare al sistema smart light, di luci intelligenti, e quindi risparmiare l'utilizzo della luce lungo le strade, la videosorveglianza, piuttosto che applicato alle auto o tramite sistemi di blockchain la possibilità di poter comprendere preventivamente le condizioni di quell'auto e quanto può andare avanti o meno, oltre chiaramente alla guida assistita e quant'altro. Quindi è importante però la sensibilizzazione affinché quella velocità possa essere utilizzata appieno, perché le cose si possono fare, ne sono tantissime. È importante il salto culturale, perché finché non si comprende pienamente o non si è costretti, perché diciamoci la verità, ad esempio con la pandemia siamo stati costretti e alla fine l'alfabetizzazione è lievitata, cioè sensibilmente. Andando alle scuole, anche in quel caso le scuole hanno avuto un salto, e immagino ad esempio che in futuro avremo alcuni ragazzini che magari non possono essere in classe per motivi ad esempio di salute, ma possono seguire da remoto da un ospedale o quant'altro, anche attraverso sistemi immersivi di realtà virtuale, la lezione completamente, o comunque avere una rivoluzione anche in ambito scolastico, dove fondamentalmente ci troviamo di fronte alla possibilità di visitare musei egizi stando comodamente seduti nell'aula, piuttosto che il corpo umano, cioè toccare con mano quello che è quello che si studia. È chiaramente un modo diverso per i ragazzi di stare lì piuttosto che leggere un libro, che sicuramente è piaciuto a tutti noi farlo, immagino, però calarsi in maniera immersiva nella stanza della Cappella Sistina certamente ha un altro plus. In focus rapidissimo sul Veneto.
Come team abbiamo partecipato ai fondi sviluppo e coesione e siamo addirittura comunque dobbiamo connettere e collaudare e connettere, quindi non solo dal punto di vista della fibra ma anche del servizio, 2600 scuole, e poi invece gli ultimi bandi del PNRR riguardano 5873 scuole, quindi questo chiaramente il team investe in via individuale ovviamente, ma in questo caso abbiamo avuto un boost anche grazie ai fondi e quindi siamo pronti per portare tecnologia. Grazie mille anche della celerità. Sì, no, perché effettivamente poi il tema infrastrutturale, la crescita esponenziale dei dati ha a che vedere anche con l'interazione, lo scambio dei dati, l'analisi, l'elaborazione dei dati e poi lo sviluppo di infrastrutture, cioè di infrastrutture di tecnologie come appunto il metaverso o come l'intelligenza artificiale, con tutto quello. Un inciso, una parte dei tweet che vengono prodotti in questo convegno è realizzato tramite intelligenza artificiale. Questo a noi giornalisti fa un po' paura, ammetto, ma insomma questo è un fatto ed è anche una cosa interessante, voglio dire. Ma si parlava proprio nel primo intervento del ruolo dell'infrastruttura, no? Viene prima l'infrastruttura o viene prima l'esigenza del mercato? Insomma, noi qui abbiamo un imprenditore, Giorgio Soffiato, la D di Marketing Arena, che si confronta quotidianamente, no? Con diciamo quel rapporto che c'è tra il desiderio dell'impresa, magari eventualmente di lavorare sulle nuove tecnologie, aggredire nuovi mercati, essere presente, posizionarsi in un determinato modo, insomma, e le possibilità che effettivamente ha. Insomma, viene prima l'uovo o la gallina, brutalmente, banalmente. Sì, buonasera a tutti. Allora, grazie intanto. Quando mi hanno invitato ho detto io cosa gli vado a raccontare questi qua, perché è un tema che è complicato, no? Quello soprattutto dell'infrastruttura, perché nel mio mestiere ho un'agenzia di marketing e nel mio mestiere si dice vendi il buco, non il trapano, no? E qui parliamo sempre del trapano, ma è giusto, è normalissimo che sia così. Io devo parlarvi del buco, quindi questa è la parte del mio mestiere. E vi dico due cose prima di dirvi quello che ho pensato. La prima è che l'altro giorno ero da un cliente che è un'azienda veneta e mi ha detto: noi produciamo batterie al sale e una delle principali attività dei principali usi che avranno le batterie al sale sarà proprio quello di fare backup, disaster recovery system all'interno dei data center. Quindi mi è sembrata una cosa super moderna che mai avrei pensato di poter toccare qui dentro. L'azienda ha 150 milioni verso Vicenza. E la seconda cosa è che ho pensato che tutto sommato a me la connettività ha permesso di non cambiare casa, perché io sono di Rovigo, che è un posto estremamente depresso del Veneto, e io ci ho messo su un'azienda, appunto ripeto, pago 55 stipendi, ma semplicemente faccio il marketing digitale là, perché ancora prima della pandemia abbiamo deciso di fare il lavoro da remoto, no? Per permettere alle persone, un sacco di dipendenti di Treviso, di Bologna, quindi di permettere alle persone di lavorare in un posto un po' strano, e tutto sommato le cose stanno andando molto bene. Questo per dire cosa? Per dire che in realtà i contenitori, i territori, quando diventano ecosistemi, questo H-Farm è tutto sommato alla fine un grande ecosistema, quando diventano ecosistemi hanno bisogno di contenuti, e i contenuti funzionano o non funzionano in base all'infrastruttura sui quali risiedono, perché diciamoci la verità, il metaverso non sta funzionando. Ma perché non sta ancora funzionando e funzionerà e diventerà immersivo e diventerà figo? Non sta funzionando perché l'infrastruttura, che non è solo tecnologica, la connessione, ma è quel maledetto visore che non ci piace portare, perché alla fine quello è il problema, non è ancora adatta, non è ancora adeguata abbastanza per far funzionare il metaverso. Quindi il nostro compito è quello di vedere un pochino più in là. Io però vi dico quello che ogni giorno le aziende mi chiedono. Mi chiedono contenuti di qualità. Pensate a TikTok. TikTok è una realtà che oggi tra i ragazzi va tantissimo, va molto di più di Facebook, che non ce l'hanno, ed è totalmente video based, reel based, multimedia based, quindi ha bisogno di più banda, no? Io ieri stavo guardando Ispettore Derrick su YouTube e l'ho guardato su YouTube in televisione, e quindi quello è un altro contenuto che ha bisogno di terabyte in casa. E poi le aziende chiedono commercio, e per chiedere commercio online, digitale, e-commerce, tutto quello che volete, hanno bisogno di caricare contenuti di qualità, che sono fotografie sempre più pesanti, che si aprono sempre più in real time, e Google e tutta la industry ha detto: più il tuo sito si apre velocemente, più sarai primo su Google. Quindi la velocità infrastrutturale diventa denaro, perché si sa che ogni secondo per cui un prodotto si carica in più tempo su Amazon perde tipo 50 euro. Quindi il punto qual è? Il punto è che la velocità è esattamente la base di quel buco di cui parlavamo prima. E poi c'è un tema di dati, perché gran parte della
non solo del profitto generato ma anche del profitto perso dalle nostre imprese è perché le nostre imprese hanno un sacco di opinioni ma hanno pochissime informazioni. Si dice che un uomo senza dati è un uomo con un'opinione. Avere connessione significa avere dati migliori. Avere dati migliori significa visualizzare informazioni più intelligenti. E visualizzare informazioni più intelligenti significa perdere meno soldi. Quindi secondo me il punto è quello che se noi riusciamo a portare, bellissima parola il professore, cultura, nelle aziende di queste attività, secondo me riusciamo a portare per terra denaro operativo, denaro vero. E quindi io credo che noi abbiamo bisogno di un impianto di base, ma abbiamo bisogno di sedere sopra questo impianto di base tutta una serie di contenuti. Quindi io vado velocissimo, la sfida che io vi vorrei portare è quella di progettare, disegnare e sviluppare dei contenuti per un ecosistema che deve funzionare, perché se noi avremo un ecosistema vuoto sarà una cattedrale nel deserto. Se metteremo parimenti energia, parimenti grinta nel progettare anche quei contenuti, secondo me facciamo funzionare la baracca. Grazie. Grazie mille. Assessore Marcato, una cosa ho sentito tra le altre: la velocità infrastrutturale vuole dire denaro, no? E so che lei, insomma, non voglio metterla in difficoltà, però in effetti c'è un tema, no? C'è il tema mitico delle aree bianche in Veneto. Io mi ricordo ancora tantissimi anni fa un professore dell'MIT, Carlo Ratti, parlava della relazione che c'era tra le comunità periferiche e lo sviluppo in una chiave proprio infrastrutturale e tecnologica, in cui lui diceva sostanzialmente, soprattutto in un paese come l'Italia, che è complesso dal punto di vista orogeografico, mal distribuito, insomma non è la Francia che è un rettangolo dove tutti stanno allo stesso posto, tra l'altro c'è pure Parigi al centro e il resto vabbè, cioè, poi non è così ovviamente, ma era per semplificare. Invece noi abbiamo un tema anche di urban sprawl, cioè di appunto come dire, periferie industrializzate senza particolari piani industriali, piani di sviluppo, e quindi per noi la copertura totale delle aree, anche quelle considerate a fallimento di mercato, insomma è significativo, è importante, è un valore non soltanto culturale di comunità, ma è anche un valore economico, lo testimonia la vicenda appunto del relatore precedente. A che punto siamo messi? Io qualche dato ce l'ho ma non lo dico. Sì, grazie, intanto buongiorno a tutti, buon pomeriggio e grazie per l'invito. Allora, noi in questo progetto abbiamo creduto fin da subito, tanto che quando l'allora governo Renzi nel 2016 chiede di partecipare a questo grande accordo nazionale per infrastrutturare tutte le aree bianche del paese, noi aderiamo subito, firmiamo subito l'accordo e mettiamo in disponibilità più di 80 milioni di euro aggiunti ai 320 che metteva l'allora governo per infrastrutturare tutto il Veneto nelle aree cosiddette a fallimento di impresa. Il progetto prevedeva il termine di questa infrastrutturazione al 2020, non è stato così. E dico ahimè, nel senso che in realtà vuoi per il Covid che ci ha costretto tutti allo smart working e alla DAD, e quindi lì la banda ultralarga avrebbe avuto un significato straordinariamente importante. Vuoi perché la nostra regione, come diceva giustamente lei, è un microcosmo imprenditoriale diffuso, e teniamo conto che il 97% delle nostre imprese ha meno di 9 dipendenti, quindi stiamo parlando di piccolissime imprese che hanno bisogno di queste infrastrutture. Quei ritardi ci sono stati e oggi siamo nel 2023 e manca ancora un pezzo da fare. Spero che si arrivi quanto prima alla fine di questo percorso, che per noi è assolutamente vitale, perché vede, noi abbiamo ben presente A, qual è la realtà produttiva della nostra regione, e B, di che cosa ha bisogno l'imprenditore nostro per continuare ad essere competitivo. Devo dire però che l'orologio in Veneto va avanti a secondi, l'orologio a Roma e a volte a Bruxelles va avanti a ore, cioè sono due unità di misura completamente diverse.
D'altronde io ho scritto a tutti i governi che sono arrivati dopo quello renziano per avere spiegazioni e per avere, come dire, stimoli ulteriori per velocizzare questo processo. Devo dire che in maniera democratica non mi ha mai risposto nessuno, destra, sinistra, Suso, Lega, non mi ha mai risposto. Quindi c'è come dire, un filo conduttore di coerenza nel non rispondere o rispondere molto tardi. In realtà, l'abbiamo sentito anche dagli interventi che mi hanno preceduto, c'è una necessità fortissima di queste infrastrutture, di queste tecnologie di innovazione. Tutto passa e passerà attraverso queste infrastrutture. Ripeto, avendo queste imprese molto piccole, il tema dell'innovazione, della ricerca, della tecnologia è un tema vitale. Teniamo conto che noi siamo principi dell'export, quindi vuol dire che noi ragioniamo con aziende che non sono vicine a casa, ma sono oltre confine e addirittura oltre oceano. Ma per fare tutto questo, per essere competitivo, tu devi avere la possibilità di comunicare in tempo reale, non avere il file che si blocca o la conversazione che non funziona perché non c'è l'infrastruttura. Ecco. Quindi le risorse ci sono, la tecnologia pure. Noi ci candidiamo ad essere regione leader da questo punto di vista, abbiamo una sensibilità imprenditoriale straordinaria, abbiamo le migliori università del mondo, sono qua, i migliori imprenditori del mondo sono qua, abbiamo tutto. Ecco, io spero che ci sia la volontà, visto anche il PNRR e visto che insomma la crisi ci ha segnato tutti, la pandemia ci ha segnato tutti, che aumenti anche la sensibilità nel velocizzare i processi decisionali e operativi. Io ho fatto prima una telefonata per la ZLS per capire, per esempio, no, che è uno strumento che noi abbiamo fortemente voluto contro ogni previsione per dare una prospettiva di rilancio e a Porto Marghera, Venezia e al Polesine. Mi dicono che il ministro dovrebbe velocizzare il tutto, ma anche lì siamo, e quella è una cosa strana perché sono tutti d'accordo, cioè non c'è un parlamentare di un partito che sia contrario, ci sono le risorse, abbiamo fatto tutti i compiti per casa, ci hanno fatto fare delle modifiche, le abbiamo fatte e non si firma, cioè non si capisce. Le comunità energetiche, altro strumento importante, con la crisi energetica che ha messo a repentaglio la tenuta economica delle nostre imprese, basta una firma per firmare i decreti attuativi, ne firma. Non so se manca le penne, ma che mando mi, cioè, non so quale sia il problema o se ha un'artrosi, un'artrite particolarmente devastante. Cioè non firmano. Te dici, capisco quando c'è una contrapposizione politica, magari o di opposizione o all'interno della maggioranza. Qua c'è tutto, e la stessa cosa è sulle infrastrutture digitali, cioè è davvero incomprensibile. E io mi auguro insomma che ci sia questa sensibilità. Grazie mille. Grazie a lei. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico. L'unico rammarico è quello che avrei voluto farvi altre 20 domande per ciascuno, perché insomma i temi sono strutturali e importantissimi, a partire da Open Fiber, da Netcode, insomma ce n'è tantissime di domande e sono domande importanti perché raccontano del futuro infrastrutturale di questo Paese. Il nostro tempo a disposizione finisce qui, c'è chi insomma ne è anche un po' soddisfatto, ma niente, io ancora vi ringrazio e insomma buona continuazione. Tanto mi stava comodo. Vero che? Grazie. Che poi finisce qui per modo di dire, perché hanno un sacco di cose da fare, l'hanno appena detto. Quindi ringraziamo tutti i nostri relatori, ringraziamo Riccardo Sandre, giornalista di Radio Cor. E arriviamo all'ultimo panel della giornata, sulle reti superveloci per la competitività delle imprese. Voglio chiamare sul palco Roberto Tognaccini, responsabile area nord-est di Open Fiber, Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, Stefano De Troia, consigliere veneto di Assintel e responsabile ricerca e sviluppo di Confcommercio Veneto. Marco Mazzoni Nicoletti, presidente Corecom Veneto.
Modera il panel Eleonora Carsan, giornalista dell'ufficio stampa della Regione del Veneto, alla quale cedo il microfono e anche le sedie. Siamo tutti? Buonasera a tutti e un benvenuto ai nostri ospiti. Allora, sappiamo benissimo che le infrastrutture digitali sono fondamentali anche per lo sviluppo delle nostre imprese e quindi al di là della imprescindibile presenza per aumentare la completa digitalizzazione delle attività produttive, sono necessarie per aumentare lo sviluppo competitivo e diffondere anche una cultura digitale all'interno del tessuto economico. Ma sappiamo bene anche che per le nostre aziende digitalizzare ha dei costi elevati e per le imprese investire in big data, cyber security, piuttosto che intelligenza artificiale ha ancora dei costi elevatissimi, ma servono anche risorse umane adeguate. Lo sviluppo della trasformazione digitale poggia su un adeguato sistema infrastrutturale e per fare in modo che effettivamente i nostri territori siano veloci e connessi c'è bisogno di infrastrutture. Ma effettivamente la banda ultralarga e il 5G spingeranno la connettività dei nostri territori? Ecco, Roberto Tognaccini, è una precondizione per lo sviluppo dei nostri territori? Beh, direi sì, intanto buonasera a tutti. Sicuramente è una precondizione, è necessaria, non credo sia sufficiente perché poi per tutti i ragionamenti che abbiamo sentito prima anche dagli altri relatori servirà un lavoro profondo anche per mettere a terra tutto quello che è l'investimento che stiamo facendo, però è sicuramente l'abilitatore numero uno per rendere effettivamente digitalizzato questo paese e questo territorio nel particolare, visto che stiamo parlando di Veneto. Io, se me lo consentite, vi annoio con due numeri, perché essendo tecnico io questo so fare, però magari lo faccio da qua. Funziona? Sì, mi sentite? Quindi non so se riuscite a mettermi la chart, perfetto. Allora, intanto vi do degli elementi di dove siamo nel Veneto, qual è il nostro piano, forse questo, ecco qua. Allora, noi su che ambiti investiamo, su quali sono i nostri progetti? I nostri progetti sono tre tipologie, investiamo in forma privata tramite la cablatura delle grandi città e aree industriali, definite aree nere, poi investiamo o siamo concessionari o concedenti di bandi pubblici, quindi le aree bianche di cui abbiamo parlato prima e le aree grigie che sono partite adesso per nel mondo del PNRR, per capirsi, e quindi all'interno del PNRR a livello nazionale. Questi sono numeri dei nostri tre progetti in Veneto. Noi cableremo 1,7 milioni di unità immobiliari, 24.000 chilometri è la copertura in chilometri di fibra che posiamo su tutti e tre i progetti. Andiamo a coprire 558 comuni dei 563 che sono i comuni ad oggi in Veneto, 2.300 scuole, 5.200 nodi operatori, e questo è importante per il tema del 5G, e ho messo anche le 850 cabine elettriche perché questo ha un impatto sicuramente sulla capacità di ridurre e di meglio organizzare l'attività di distribuzione dell'energia e quindi nel coordinare meglio gli switch che poi Enel dovrà fare all'interno dei vari disservizi e quindi si traduce in un risparmio energetico. Velocemente, questi sono i numeri dei tre progetti. Come vedete sulle aree nere questo è già completato, abbiamo cablato 14 città per 420.000
unità immobiliari, abbiamo oggi 100.000 clienti attivi su queste 420.000 e vi ricordo, segnatevi questi due numeri perché poi su questo è veramente importante fare una riflessione. Qua su queste aree abbiamo il 25% di penetrazione, già il Presidente Zaia questa mattina parlava del 25-26% che è il dato appunto probabilmente a cui si riferiva di penetrazione sulle aree nere. E quindi qua sono gli investimenti che abbiamo fatto e i chilometri di infrastrutture. Non annoiandovi sui numeri, però andiamo sulla parte delle aree bianche, quindi il grande progetto Bull. Qua dei 400 ci sono 442 comuni dentro il piano, 900.000 sono le unità immobiliari, 720.000 sono quelle che andremo a coprire in FTTH, quindi con connettività fisica fino a casa del cliente. Oggi abbiamo 24.000 clienti attivi con un tasso di penetrazione del 6%. Le aree grigie sono quelle che in questo momento sono diciamo, partite più recentemente nell'ambito del PNRR. Su queste abbiamo diciamo, completato tutto il walk-in in Veneto e quindi abbiamo un dato definitivo di perdita rispetto a quelli che erano i civici inizialmente previsti che erano 372.000 che si vanno a configurare con un tasso di perdita del 33% a 246.000 che poi ritornano a essere 390.000 unità immobiliari per il rapporto fra civico e unità immobiliari che qua nel Veneto è 1,57. Facciamo un focus velocissimo per quanto riguarda il grande progetto Bull. Oggi dove siamo? Noi oggi siamo al 76% di comuni completati, abbiamo l'80% di infrastruttura realizzata e il 60% di unità immobiliari vendibili, 428.000 riferite alle 720.000 in FTTH. Abbiamo completato, prima il collega di Infratel faceva vedere il tema dei FESR, anche l'altra relatrice, il FESR è stato completato in Veneto e rendicontato. Qui l'attenzione è appunto sul fatto che il piano lo completeremo nel 2024, è un piano che è indirizzato con una velocità che come vedete tra il 2018 e il 2021 aveva portato a completamento 190 comuni, dal 22 ad oggi sono 145 in realtà, oggi siamo già a 350 comuni che dovremo poi caricare a sistema entro il mese, quindi il piano e la velocità per farlo e chiuderlo nel 2024 lo abbiamo. Quello sul quale volevo invitare un po' a riflettere tutti è oggi noi abbiamo però un'occupazione di questa rete che è del 6%, cioè se il 6% ha attivato un contratto su una rete disponibile, già direi ad un livello estremamente importante. Quindi la sfida sicuramente che dobbiamo affrontare tutti, noi per primi, sul quale basiamo tutto il nostro business plan aziendale, è quello di come fare a riempire questa rete insieme ovviamente per primi alle amministrazioni, alla regione, ai comuni e ovviamente a tutti gli operatori interconnessi che commercializzano su nostra rete. Noi, ricordo, siamo operatori wholesale only, noi creiamo infrastruttura, la vendiamo agli operatori interconnessi, non commercializziamo direttamente al cliente finale, però magari dopo, se c'è tempo, vi racconto un attimo anche quelle che sono le iniziative che stiamo cercando di mettere in piedi per aumentare il tasso di occupazione della nostra rete. Io non vi annoio altro paio di chart, ma tanto su come si utilizza questa rete direi i relatori precedenti hanno fatto diciamo, un'importante diciamo, discussione, quindi non aggiungo nient'altro. Poi magari ci svelerà qualche novità. Sì, poi magari il resto. Ecco, il Veneto, grazie. Abbiamo detto il Veneto, sappiamo, è una regione straordinaria dal punto di vista della capacità industriale, ma le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro tessuto economico devono riuscire a passare dal come fare determinate cose al cosa fare per rimanere competitive. Ecco, Presidente Santocono, lei rappresenta 116.000 imprese padovane. Quali sono gli strumenti che possono venire in soccorso alle nostre aziende per rimanere competitive nel mercato, considerando anche le sfide che il contesto socio-economico ci sta mettendo di fronte? Grazie, buonasera a tutti.
Ma io innanzitutto vorrei iniziare con un mea culpa, perché la collega ha citato 116.000 imprese, io aggiungo 100 amministrazioni comunali nella sola provincia di Padova, e in una giornata come questa di oggi, dove si è veramente fatto il punto della situazione, a parte alcune aziende di addetti ai lavori che io conosco, non mi pare di aver visto nessuna piccola o media impresa che sia solo e esclusivamente interessata al tema delle infrastrutture. Allora mi domando, e anche ci sono stati solo all'inizio pochi amministratori, allora mi domando se il motivo è perché, come diceva prima il Presidente Zaia, ci siamo rassegnati, oppure il motivo è perché invece siamo rassicurati da questa cosa e quindi abbiamo intenzione, anzi ancora di più, di investire. Il tessuto delle 116.000 imprese è quello già citato ancora dal Presidente Zaia, cioè stiamo parlando di piccole e medie imprese, mediamente con 9 dipendenti, con fatturati inferiori ai 20 milioni, ma che producono soltanto per la provincia di Padova 31 miliardi di PIL all'anno, di cui 18 miliardi sono per export. Quindi già quando ci sono 18 miliardi di PIL in export significa che certe imprese devono essere dotate di un certo tipo di infrastrutture per poter dialogare con questi partner e con questi fornitori. Quindi devo dire, probabilmente siamo in una fase veramente in cui ci stiamo un po' rendendo conto che forse stiamo veramente andando nella direzione giusta. Ci sono nella regione Veneto, dai dati del nostro istituto Tagliacarne, emerge che la media dell'infrastrutturazione è al 50%, e che comunque Padova e Venezia sono al 54% e Verona addirittura al 57%. Siamo però quella famosa metà di cui parlava prima il responsabile di CDP, nella quale non esistono ancora le televisioni via cavo, e quindi perdiamo una parte di questa opportunità. Cosa stiamo facendo noi? La giunta camerale, che si è appena reinsediata dopo il secondo mandato che io presiedo, è partita con un progetto che vede al primo posto proprio le 3 transizioni, la digitale, l'energetica e quella ambientale. Al secondo posto abbiamo messo il turismo, al terzo posto abbiamo messo invece la formazione. Qui siamo in un luogo in cui la formazione ha un ruolo importante. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo investito e stiamo mettendo a disposizione ovviamente della piccola e microimpresa, perché è vero che abbiamo un tessuto di 116.000 aziende, ma le aziende di dimensioni medio-grandi hanno i propri canali di finanziamento e non ricorrono assolutamente a quelle che sono le opportunità che può proporre una Camera di Commercio. Ma come invece piccola impresa o microimpresa, invece la Camera può svolgere un ruolo importante, perché nei processi di digitalizzazione noi arriviamo fino a sostenere fino al 50% dell'investimento. In più abbiamo portato avanti un altro progetto a livello europeo proprio per la formazione digitale dei dipendenti della Camera di Commercio. Cioè, dal momento che ci siamo resi conto che questa domanda di digitalizzazione è molto forte da parte delle piccole imprese, soprattutto quelle che hanno deciso di saltare il confine del proprio territorio e andare verso l'estero, abbiamo formato dei nostri dipendenti per istruire alla digitalizzazione coloro che la piccola e media impresa ne sono interessati. In questo poi stiamo facendo un lavoro molto coordinato col sistema associativo, per cui all'interno di tutte le associazioni di categoria abbiamo istituito dei punti impresa digitale con i quali noi andiamo a illustrare agli imprenditori le opportunità che vengono ovviamente dall'infrastruttura del territorio e dalla digitalizzazione, ma contemporaneamente anche lì abbiamo formato i dipendenti dell'associazione di categoria a loro volta a formare i dipendenti delle società loro associate in questo senso. Questo è un po' a grandi linee quello che noi stiamo facendo in questo momento. E secondo lei, approfitto, gli strumenti come Recovery Fund piuttosto che PNRR possono incidere sullo sviluppo della competitività delle nostre imprese? Inciderebbe molto, soltanto che io credo che
PNRR è una realtà che è stata capita molto poco dal mondo delle imprese. Noi abbiamo fatto anche uno studio con la Ipsos di Pagnoncelli proprio per capire quante imprese avevano effettivamente capito le opportunità portate al PNRR, e la percentuale è stata bassissima, perché da un lato c'è stato poco interesse e dall'altro qualcuno ha creduto di non avere la possibilità di accedervi, e quindi ci ha anche rinunciato. Per noi sarebbero delle opportunità enormi, però devo dire che probabilmente le opportunità saranno portate da quelli che sono i grandi investimenti del PNRR di cui parlava prima il collega, cioè sono quelli che daranno questa grande opportunità di crescita a tutto il mondo delle imprese. Queste piattaforme di dialogo fra lo Stato e le imprese, fra lo Stato e le pubbliche amministrazioni che stanno nascendo grazie alle grandi infrastrutture, saranno poi uno strumento che darà uno sviluppo fortissimo alle nostre imprese. Grazie Presidente. Ecco, abbiamo capito che comunque non c'è mercato oggi che non sia toccato dalla profonda necessità di investire nelle infrastrutture e nella trasformazione digitale. Una trasformazione che però riguarda anche gli aspetti organizzativi, gli aspetti culturali, sociali, di mercato e anche di consumo. Ecco, Stefano, vorrei chiederti, ma come può essere sostenuto questo cambiamento da parte delle piccole e medie imprese, considerando anche la tua esperienza anche dal mondo dei giovani imprenditori? Allora, intanto buongiorno a tutti, e porto i saluti del mio presidente regionale Bertin, che doveva essere qui, che spero di sostituire degnamente. Il mondo della piccola impresa ha bisogno di innovare, digitalizzare, perché sempre di più soffre il confronto con magari big player, e quindi le infrastrutture sono assolutamente necessarie. Grazie alle attività come la Camera di Commercio, ma lo stesso Confcommercio, stiamo spingendo su soprattutto le piccole attività di retail a lavorare sulla digitalizzazione, perché il mondo dell'e-commerce richiede un rinnovamento anche appunto dal punto di vista organizzativo. Relatori precedenti facevano riferimento giustamente al cloud, che è sempre più utilizzato ed è diventato ormai un must ormai nelle piccole e medie imprese, spostare tutto in cloud, quindi la connettività ancora una volta è strategica per poter accedere ai dati e ai servizi che vengono erogati. Padova con Urbs Picta ha aumentato tantissimo il turismo, e il turismo è un altro come dire, mercato che necessita di connettività, di digitalizzazione, perché tutti i turisti che vengono da fuori fanno il booking online, hanno bisogno di servizi, di connettività quando vengono presso le strutture alberghiere, tutti i sistemi di ricettività hanno bisogno di dare connettività e di dare servizi online. E quello che più mi riguarda da vicino, cioè il mondo dei servizi, è da sempre come dire, votato alla digitalizzazione, servizi alle imprese, e devo dire che c'è sempre più voglia di investire. Dopo la pandemia la necessità di fare il cosiddetto smart working aiuta, come abbiamo visto il collega che mi ha preceduto prima, l'imprenditore che mi ha preceduto prima, aiuta a posizionare le attività anche in luoghi meno popolati, che dove prima era difficile fare impresa, perché magari i dipendenti, le persone non vogliono fare molta strada per arrivare al posto di lavoro, mentre adesso con lo smart working è tutto estremamente più facile. Cosa che si è amplificata durante il Covid, però insomma sta continuando ad avere sì, sempre più utilizzata, adesso soprattutto chi ha dipendenti giovani, quindi Gen Z, loro se non c'è un contratto di smart working disponibile fanno anche fatica a dirti di sì. Quindi c'è un forte cambiamento e abbiamo bisogno di reti veloci e sicure. Ecco, ma la velocità con cui la trasformazione digitale sta impattando sul tessuto economico, sociale e produttivo apre anche una riflessione sulla normativa, sull'adeguatezza. Ecco, rispetto agli scenari che stiamo vivendo, come si sta confrontando la normativa? Cosa sta facendo il Comitato regionale per le comunicazioni? Avvocato, se ci illustra
Allora, certamente. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e ringrazio anche per l'organizzazione di questo evento, perché ha acceso un faro su una tematica importante, attuale e che merita di essere approfondita. Allora, io sono stato invitato a questo evento nella mia qualità di presidente del Corecon Veneto, entità che secondo me è astratta a voi, cioè io penso che qui dentro nessuno conosca il Corecon Veneto. E invece sarebbe utile conoscere questo ente. È un ente della Regione Veneto che l'acronimo di Corecom significa Comitato Regionale per le Comunicazioni. Quindi ci occupiamo di comunicazione, ma a 360 gradi. Siamo un ente della Regione Veneto, siamo incardinati presso il Consiglio regionale, abbiamo funzioni proprie, quindi passo un po' a spiegare anche di cosa mi occupo perché è importante anche quello. Abbiamo funzioni proprie, quindi diamo pareri al Consiglio regionale, alla Giunta regionale in tema di telecomunicazioni e poi siamo anche un organo che abbiamo le deleghe da Agicom, l'autorità garante delle telecomunicazioni. Stamattina abbiamo avuto qui presente un commissario di Agicom e queste deleghe sono fondamentali. Pensate che noi gestiamo il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telefonia, quindi chiunque ha un problema con gli operatori telefonici e vuole o far causa o appunto sfruttare il servizio che offre gratuitamente la Regione passa attraverso di noi. Facciamo le definizioni in materia di telefonia. Figuratevi che gestiamo circa sui 9.000 tra conciliazioni e definizioni all'anno, quindi sono numeri elevati. Ci tengo a dire, fino adesso abbiamo parlato di infrastruttura, di fibra e di implementazione di queste infrastrutture. Benissimo, è la premessa fondamentale, ma queste infrastrutture, una volta implementate, deve esserci anche l'abilità nel saperle utilizzare. E quindi è importante investire, oltre che nelle infrastrutture, anche nella educazione digitale e sicurezza in rete, due elementi fondamentali connessi e sono anche direttamente proporzionali, perché più aumenta la competenza digitale, più aumenta la sicurezza in rete. Oggi, dirò una cosa banale, internet, il mondo digitale è una risorsa preziosa per le imprese, per le famiglie, per gli studenti, per i giovani, per tutti, ma se viene utilizzata bene. Se viene utilizzata male può generare un sacco di problematiche. Oggi considerate che tutti abbiamo accesso alla rete, tutti abbiamo uno smartphone e con questo possiamo accedere alla rete. Accesso alla rete quindi che viene fatta da giovani, anziani, persone preparate, persone non preparate. È importante essere preparati per utilizzare la rete. Diciamo che la media education oggi è fondamentale. In Italia non c'è ancora una vera e propria definizione normativa di media education. La possiamo trarre però da una legge, che è la legge 92 del 2019, che ha introdotto nelle nostre scuole, reintrodotto l'insegnamento dell'educazione civica. Fondamentalmente la media education, l'educazione digitale, ha tre fini fondamentali. Sviluppare quelle che sono le competenze per utilizzare in modo responsabile e positivo le tecnologie che offre il web, navigare in sicurezza e un comportamento civile. E questo è un argomento che interessa moltissimo, interessa a tutti, ma io direi in particolare i nostri giovani. I nostri giovani sono nativi digitali, quindi sanno usare molto meglio di noi tutti gli strumenti che ci permettono di connettersi a internet, però ahimè non sono consapevoli, quindi nel momento in cui utilizzano i device e gli smartphone eccetera, dopo si ritrovano a dover fare i conti però con effetti che spesso sono devastanti, non sono ancora pronti, non hanno ancora una maturità sviluppata da poter gestire gli effetti che crea la rete. Voglio darvi due numeri per capire il fenomeno di cui stiamo parlando. Allora, considerate che i numeri, Associazione Telefono Amico Italia ci dice che a livello mondiale, parliamo del mondo, ci sono 46.000 bambini e adolescenti tra i 10 e i 19 anni che si tolgono la vita. Uno ogni 11 minuti, è un fenomeno devastante. Il suicidio è la quinta causa di morte
tra gli adolescenti dai 10 ai 19 anni. In Europa il dato è ancora maggiore. E in Italia la situazione non è certo migliore. Mi permetta di leggere uno spunto che ci dà l'idea di quello che è il problema. Oggi io andrò un po' in controcorrente perché abbiamo tessuto le lodi fino adesso di internet e di tutte quelle che sono le potenzialità che offre, e io sono d'accordo, ma dobbiamo anche prepararci a quelle che sono gli effetti negativi che questo comporterà, e dobbiamo preparare soprattutto i nostri giovani. Lasciatemi leggervi questo pezzo per farvi rendere conto che dobbiamo investire su questo. Ed è un articolo che è uscito sul Sole 24 Ore qualche giorno fa e che è assolutamente significativo. Dall'inizio della pandemia abbiamo registrato un aumento del 40% di accessi al nostro pronto soccorso di giovani e giovanissimi. Ma ciò che forse è più rilevante è che questa percentuale non accenna a diminuire, anzi aumenta, e che ben il 70% deriva da tentativi di suicidio o autolesionismo. Sono 387 quelli dell'ultimo anno, un quadro impressionante anche per noi addetti ai lavori, che conferma come il Covid sia stato solo la spia o il detonatore di un disagio dei nostri ragazzi. Questi sono dati che ha fornito il professor Stefano Vicari, che è responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Da tali dati, e finisco, emerge che nel 2022 le consulenze neuropsichiatriche sono state solo nel loro ospedale 1580 contro le 155 del 2011. Ecco, io ho voluto solo darvi questi dati per farvi capire come attualmente, oltre ad investire sulla fibra, sulle infrastrutture eccetera, è importantissimo anche investire sull'educazione digitale, e noi come Corecom su questo, e finisco, ci stiamo provando, perché a breve sottoscriveremo un protocollo con la Polizia Postale del Veneto, con il Garante dei diritti della persona del Veneto e con l'Università di Padova. Vorremmo andare per le scuole a fare media education attraverso figure qualificate che sono i professori e attraverso anche la polizia postale, perché credetemi, e ribadisco per l'ennesima volta, è importante insegnare ai ragazzi non solo ad utilizzare gli smartphone nel modo corretto, ma anche a renderli consapevoli di quelli che sono gli effetti. Pensiamo a tutti i casi di cronaca ultimamente, loro vivono spesso la realtà come se fosse il mondo virtuale. Questo è un problema, perché il mondo virtuale si ferma e finisce lì. La realtà, quando tu compi un atto, ci sono anche delle conseguenze, ahimè, e loro queste bisogna anche dirglielo, spiegarglielo. Grazie Avvocato. Infatti, a fianco alla crescita delle reti e delle infrastrutture bisogna aumentare l'educazione delle persone. Ecco, tornando alle persone, dottor Tognaccini, nella vostra politica di Open Fiber, quale può essere in prospettiva un plus per il territorio veneto? Quale può essere una novità da poter introdurre nel territorio veneto per aumentare, diciamo, la sensibilità e anche l'utilizzo della rete ultraveloce? Beh, allora, noi ripeto per correttezza, siamo un operatore wholesale only, cioè noi non vendiamo al cliente finale. Però è chiaro che tutto quello che stiamo facendo, questo mi riferisco al progetto Bull, alle aree bianche, poi è uguale distribuito anche sulle aree nere, però sulle aree nere dove c'è molta competitività già oggi, quindi sono più N operatori, e come avete visto prima dai numeri che vi facevo vedere, la percentuale di penetrazione è sicuramente più elevata, come ricordava anche il Presidente Zaia, siamo al 25% ed è quel dato che vi ho fatto vedere. La sfida veramente è quella anche nel territorio e anche sulle aree bianche di spostare e riportare i giovani nelle aree un po' più decentrate, nei paesi dove magari a quel punto si ricrea anche un qualcosa che, perché il giovane comunque porta una cultura
diversa, porta alla possibilità di impiegarla in maniera opportuna la rete. Noi in questo momento abbiamo lanciato una campagna di incentivi economici, tanto per andare molto sul pratico. Abbiamo selezionato 43 comuni in Veneto dove diamo un contributo fino a 100 euro per far sì che l'operatore, cioè che il cliente finale attivi un contratto con chiunque voglia. Cioè noi abbiamo circa 300 operatori interconnessi sulla nostra rete che hanno contrattualizzato la possibilità di vendere il servizio al cliente finale sulla nostra rete, quindi per noi è assolutamente trasparente, da questo punto di vista massima democrazia di scelta, però diamo un contributo di 100 euro che può essere speso, cito Amazon, Poste, ma qualsiasi altra piattaforma, buoni carburante, quello che serve è un piccolo incentivo, ma che serve da parte della nostra azienda a promuovere proprio il passaggio di quel famoso spin-off di cui parlava anche il corrispondente dall'Europa, e quindi questo è sicuramente un aspetto significativo, perché di quei 350 comuni già averne selezionati 43 sui quali andiamo a fare questa operazione è un segnale di attenzione. Un altro segnale di attenzione che stiamo portando in maniera specifica, questo grazie alla Regione e ai nostri che lavorano costantemente con le amministrazioni pubbliche, è quella di, al di là della conoscenza e della capacità del singolo operatore di contattare il cliente e di vendere un servizio, ma è quello, nel momento in cui rendiamo vendibile quel comune, di renderlo noto facendo delle assemblee. Qui in sala c'è con me Alberto Sperandio, che è il responsabile del Veneto, con i suoi, e ci stiamo distribuendo insieme appunto alla Regione e ai ragazzi nostri di affari istituzionali un po' il compito anche di andare a promuovere, no? Perché spesso e volentieri che un comune magari di poche anime è stato reso, è stato aperto alla connettività, è un qualcosa che rimane non chiaramente espresso, no? Quindi nonostante che poi sia pubblicato, sia tutti i dati pubblici, però questo è un qualcosa che ha bisogno anche di essere incentivato. Lato imprese è fondamentale, visto la distribuzione così capillare che c'è nel Veneto di piccole imprese e attività, la capillarità della nostra rete è fondamentale per renderle competitive. Qua stiamo sviluppando delle collaborazioni sia con pubblica amministrazione che con privati per data center. Non ripeto quello che l'illustre collega prima ha ripetuto, ha fatto vedere benissimo sul tema del contenimento della CO2, su come può essere impiegato al meglio l'utilizzo dei dati. Ecco, io credo, avendo 30 anni di esperienza in questo mondo, che il miglior metodo per far crescere l'utilizzo della rete e rendere consapevoli, come diceva il collega prima, di come si utilizza è da parte nostra, di chi vive in questo mondo, di tutto l'indotto, di far capire a cosa serve, perché spesso e volentieri passa da un messaggio di ti faccio capire che tramite questi dati che ottengo riduco l'inquinamento, riduco il risparmio in energia, l'energia che risparmio la metto a disposizione magari facendo delle comunità energetiche verso situazioni più complicate. Ecco, tutto questo oggi è alla portata di mano, cioè quello che manca effettivamente è un po' la capacità di tradurre operativamente la possibilità di sfruttare questi dati. Però, ripeto, a livello invece consumer, l'iniziativa che dicevo prima credo sia un'iniziativa interessante che vedremo poi nei prossimi mesi che cosa porterà. Dal lato consumer tornerei al lato imprese, perché, mi corregga se sbaglio Presidente, avete investito quasi 18 milioni di euro in innovazione e trasformazione digitale. Ci spiega cos'è il progetto Padova Innovation Hub? Grazie, perché appunto è un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi e su quale contiamo molto e fa parte anche delle linee guida sempre del nuovo mandato della Giunta Camerale.
Noi praticamente in realtà si tratta di un progetto di rigenerazione urbana importante che però utilizza lo strumento dell'innovazione come linea guida di questo progetto. Il Comune e la Camera di Commercio sono azionisti della Fiera di Padova e da circa 3 anni hanno nuovamente reso pubblica questa fiera che era stata ceduta ai privati per una ventina d'anni, e hanno fatto una scelta di campo che è stata quella di cambiare completamente il modello fieristico esistente. Cioè, il modello fieristico era quello fatto da eventi che si succedevano nel corso dell'anno. In un momento in cui c'era una particolare crisi del settore fieristico, in un momento in cui poi il Covid è stato la cartina del tornasole, il mondo delle fiere si è completamente azzerato, noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di dire che avremmo trasformato questo nostro ente in un hub dell'innovazione, che aveva il suo centro proprio nel sedime stesso della fiera stessa, ma che in realtà voleva creare una sorta di filiera che, spostandosi lungo circa 1 chilometro e mezzo in lineare a partire dalla fiera, creava tutto quel processo che dava corso alla formazione di una nuova impresa, il suo start-up, poi la sua accelerazione e poi la sua introduzione nel vero e proprio mondo del lavoro. Quindi abbiamo il nucleo centrale di questo processo è stato l'inaugurazione del centro congressi, che è stato inaugurato all'aprile dello scorso anno, che in 7 mesi ha dato oltre 3 milioni di fatturato, ma che è stato caratterizzato ovviamente da congressi che al 70% erano congressi legati al mondo scientifico. Di questo 70%, il 70% era prodotto dall'Università di Padova, che è praticamente il nostro partner tecnico-scientifico in questo progetto che abbiamo portato avanti con l'amministrazione comunale. Allora noi abbiamo capito che piuttosto che realizzare tantissimi eventi che sono costosi e difficili da realizzare in un momento così di crisi, abbiamo capito che invece la cosa migliore era creare degli eventi orizzontali legati agli eventi congressuali. Quindi c'era il congresso di intelligenza artificiale e alcuni capannoni della fiera erano occupati da aziende che vendevano prodotti e servizi per il digitale. Questo è stato il primo passo, ma contemporaneamente abbiamo inaugurato un competence center, uno degli 8 competence center esistenti in Italia, formato da 7 università del nord-est, dalla Camera di Commercio e da una quarantina di aziende del territorio che hanno deciso di investire in questo. Il Competence Center è diventato un centro di ricerca e sviluppo. Per il momento è partito solo per il settore primario, ma andrà un po' alla volta a evolvere verso ovviamente i temi più importanti come quella della digitalizzazione, dell'infrastrutturazione del territorio, eccetera. Contemporaneamente sempre l'Università di Padova, sempre alla ricerca di spazi per i suoi 70.000 studenti, ha deciso, d'intesa con noi, di costruire sempre dentro il sedime della fiera la nuova scuola di ingegneria e informatica dell'università. Quindi anche lì c'è una previsione di 3.000-4.000 persone che entreranno in quell'area e che poi andranno a confrontarsi con il mondo scientifico del Competence Center, ma anche con il mondo congressuale e così via. All'interno di questo percorso si pensa che possano nascere molte aziende innovative e l'obiettivo poi è quello di farle crescere. E quindi a circa 300 metri di distanza, sempre spostandoci lungo questo chilometro, abbiamo finanziato insieme con il Crédit Agricole uno dei 44 villaggi dell'innovazione del Crédit Agricole, dove c'è ancora una volta dentro l'università, c'è dentro il comune, la fondazione, la Camera di Commercio come azionisti e che è diventato un acceleratore di start-up. Attualmente è appena costituito, ci sono circa 40 start-up che già hanno un piccolo fatturato, che già hanno un po' di clientela, che vengono poi messi sotto tutoraggio da parte di grandi gruppi che cofinanziano il Crédit Agricole, quindi grandi gruppi industriali, non solo nazionali ma anche internazionali. Finito questo percorso, spostandoci ancora di 200-300 metri, ci troviamo invece nella Soft City, che è la parte della città, della zona industriale di Padova, dove hanno sede il maggior numero di aziende che fanno information technology. Quindi si tratta di un percorso completo nel quale noi abbiamo già investito, in cui vediamo dei risultati che ovviamente dovranno essere corroborati ovviamente anche da
da numeri importanti che noi in questo momento riteniamo siano raggiungibili, e che appunto ha avuto questo obiettivo di puntare ad una città che noi vorremmo diventasse la città dell'innovazione. Fra l'altro, in collaborazione con l'università, con il comune e sempre la Camera di Commercio, abbiamo partecipato alla selezione perché Padova diventi una città dell'innovazione. Abbiamo superato la preselezione, siamo rimasti in 6, di questi 6, 5 sono istituzioni del nord Europa, l'unica mediterranea è quella di Padova. Speriamo di essere tra quelli che l'anno scorso siamo arrivati secondi, e speriamo quest'anno invece di farcela, anche se sarà molto difficile. Beh, noi tifiamo per Padova, ovviamente. Ecco, fare rete ci permette di fare economie di scala, però non sempre per le piccole medie imprese è possibile sostenere il cambiamento. Abbiamo visto che ci sono dei costi, che ci sono veramente delle difficoltà. Ecco, Stefano, cosa può fare una piccola media impresa? Riesce a fare effettivamente rete sul territorio? Come può in questo contesto affrontare il cambiamento? Allora, da un lato sicuramente la digitalizzazione aiuta ed è un po' più democratica per alcuni aspetti, nel senso che permette di fare cose che con l'analogico erano ad appannaggio solo delle grandi imprese, quindi in realtà per alcuni aspetti è più facile per una piccola impresa, come dire, innovare. Dall'altra invece ci sono attività che richiedono più risorse, non solo finanziarie ma anche di struttura come persone e competenze soprattutto, che è un po' il lac principale che viviamo in questo periodo, e quello è necessario per superare questi ostacoli. È necessario assolutamente fare rete. Io che ho un po' di esperienza, dicevamo prima nel briefing, prima di salire qui sul palco, che appunto sono stato vicepresidente Giovani Imprenditori a Padova, e abbiamo accompagnato il passaggio generazionale di alcune imprese del territorio, e alcune volte è stato facile, alcune volte un po' meno facile, però sicuramente i giovani sono più propensi a fare rete, hanno una cultura più, chiamiamola, internazionale, magari hanno viaggiato di più, i ragazzi che hanno fatto l'Erasmus, cioè mi collego molto al mondo, come dire, della formazione e dell'università, che ha aperto magari la visione del mondo, e quindi i giovani capiscono che è necessario fare rete. Quindi sì, ancora siamo in fase embrionale perché non tutti i giovani hanno la capacità di spesa come impresa per affrontare certe sfide. Sicuramente abbiamo la fortuna di essere in un territorio dove c'è la presenza dell'istituzione che dà diverse agevolazioni, la regione, ci sono i bandi della regione, ci sono i bandi camerali, diciamo chi ha voglia è in grado di sfruttare anche queste opportunità per fare rete, e abbiamo anche delle piccole grandi eccellenze che stanno venendo fuori. Bisogna sempre fare di più, questo è ovvio, quindi non ci fermeremo insieme alla Camera di Commercio, ribadisco, a tutte le istituzioni, la stessa università è, come dire, attiva sulla parte di formazione per aiutare i giovani e anche i meno giovani, diciamo, a fare rete per superare gli ostacoli e digitalizzarsi sempre di più, dove, ribadisco, l'infrastruttura è una necessità di base per poter sviluppare il business. Il Veneto è anche la prima industria turistica. Ecco, assolutamente. Avete qualche progetto che avete sviluppato? Allora, diciamo che, come dicevamo prima, Urus Picta, parlando di Padova, è stato un grande successo perché il driver dell'UNESCO è veramente importante. Siamo in Veneto, quindi c'è Venezia che a sua volta ha una serie di attività e di sviluppo. Qui Colline del Prosecco è un altro territorio che è, come dire, molto spinto, e quindi c'è bisogno di fare molta rete anche al lato turismo, questo sicuramente, si sta lavorando.
per la parte termale, ad esempio parlando di Padova, si sta cercando di fare una rete di imprese e di, come dire, comuni al fine di dare un pacchetto completo, più completo possibile al turista che arriva sul nostro territorio. Grazie mille. Ecco, abbiamo capito e potremmo continuare con tantissimi esempi e con tante best practice che sono nate nel territorio veneto. Abbiamo capito anche che abbiamo bisogno di reti capillari, sostenibili, sicure e intelligenti. E la burocrazia in questo contesto come si posiziona? La burocrazia, la normativa e la burocrazia. La burocrazia è un elemento che in Italia, diciamo, ci ha distrutti in un certo senso. La burocrazia è un elemento che è sempre stato, soprattutto anche per il mondo delle imprese, direi molto negativo. C'era una volta, mi ricordo quando ho affrontato questo tema all'università, che si diceva l'impresa in un giorno con un click, la possibilità di aprire in un giorno un'impresa con un click, che ha i suoi pro e i suoi contro ovviamente. Però la burocrazia oggi è quella parte, diciamo, della pubblica amministrazione che rallenta un po' tutti i processi. Ne parlavamo proprio prima a tavola. Stamattina si è detto, uno dei relatori ha detto che bisogna attrarre i giovani verso la pubblica amministrazione. Io ritengo che sia correttissimo. Però dovremmo anche aiutare i giovani a entrare nella pubblica amministrazione in un duplice senso. Prima di tutto preparandoli e facendo capire che la pubblica amministrazione oggi è anche moderna e ti permette di dare un servizio alla collettività, quindi anche un qualcosa di positivo. Ma in secondo luogo mi sento anche di dire che tutto il mondo che gira intorno alla pubblica amministrazione, soprattutto la parte normativa, andrebbe riformata. E qui non parlo più da presidente del Corecon Veneto, ma parlo da avvocato. Oggi un pubblico amministratore, soprattutto nei piccoli comuni, si trova in difficoltà spesso perché ci sono autorità giurisdizionali come la Corte dei Conti che non ti fanno lavorare. Cioè oggi il pubblico dipendente ha paura delle scelte, ha paura di scegliere e ha paura di fare. Per questo la pubblica amministrazione è ferma spesso. Quindi direi che bisogna anche un po' riformare tutta la normativa. Il legislatore dovrebbe veramente prendere coraggio e fare delle riforme importanti. Quindi, per tornare alla sua domanda iniziale, ciò che ferma la pubblica amministrazione non è solo la burocrazia, è anche un insieme di norme che rendono lento il lavoro della pubblica amministrazione. Quindi sì, si spera che i giovani arrivino, ma cerchiamo anche di creare una pubblica amministrazione più veloce e snella, sia da un punto di vista burocratico che da un punto di vista normativo e amministrativo. Grazie. Io vi ringrazio per gli spunti importanti che ci avete dato. Ora si tratta di mettere a sistema quello che abbiamo sentito, perché è importante non trarre delle conclusioni, ma partire da qui per iniziare un cammino insieme. Credo che da questo evento si possa iniziare un percorso in cui abbiamo capito che infrastrutture e connessioni veloci sono il presente, sono il futuro e ci permetteranno di essere sempre più competitivi. Io vi ringrazio. Grazie ad Eleonora, grazie ai nostri relatori. E andiamo a chiudere questa nostra giornata, prima poi di concederci anche all'aperitivo finale, con un po' di motivazione. E lo faccio volentieri, invitando sul palco un amico, prima di tutto, che è Sebastiano Zanolli, manager e speaker e scrittore ispirazionale. Perché sono tanti gli spunti che sono venuti fuori da questa giornata, abbiamo sentito parlare anche di ragazzi, di scuole, di imprese, di istituzioni, di tanta strada che bisogna fare con quelli che sono i fondi dall'Europa, italiani, le leggi, insomma
La fibra è il futuro e siamo in un posto che rappresenta il futuro, che ci connetterà sempre di più, connetterà persone ma anche imprese. Io lascio a te la parola un po' per chiudere questa nostra giornata. Poi ti richiamo per chiudere definitivamente o devo mandare all'aperitivo io? Ti Perché salgo giusto per salutare ecco, tutti. Mi faresti un piacere, quindi ti aspetto qui. Ti lascio. Grazie Michele, grazie. Allora, buongiorno. Io devo stare molto attento perché mi sono accorto adesso che qui non c'è il pavimento, quindi mi è stato dato l'incarico, un onore per me, di tirare le conclusioni di questa giornata così interessante. Allora, al di là dell'aver ascoltato attentamente, poi ho cercato anche di crearmi un'idea, pur non essendo un tecnico della fibra ottica, con una prospettiva, una visione che ha a che fare con quello che è il mio mestiere. Io cerco di ragionare soprattutto sulla motivazione delle persone, sui singoli, sui team. A me piace questo tema, mi piace molto da tanti anni e ci ragiono. E io ho provato a mettere insieme un ragionamento riassuntivo che spero vi possa essere utile. Partirei da un primo punto. Il primo punto è proprio il nome, Stati Generali. Io immagino che molti di voi sappiano che gli Stati Generali sono stati un'invenzione, storicamente parlando, che risale al 1300 in Francia, in cui il tentativo di trovare una modalità con cui tenere assieme le istanze di stati sociali differenti, credo sia stato Filippo il Bello, 1300 più o meno, che dice: allora, ci troviamo. E io mi sono segnato i punti forti degli stati generali, cioè perché ci si trovava. E la nobiltà, il clero, il terzo stato si trovavano insieme per poter parlare, rappresentavano naturalmente istanze differenti. Quindi quali erano i punti forti degli stati generali? Le diverse prospettive, la condivisione delle informazioni, perché ognuno aveva delle informazioni differenti, la decisione collettiva che ne veniva fuori, la soluzione dei conflitti eventuali che nascessero senza farli travalicare in conflitti veri e propri e poi alla fine la promozione dell'unità nazionale. Sono andati bene per 500 anni, grosso modo, gli Stati Generali. Poi c'è stato l'ultimo, del 1789, che è quello che poi è sfociato nella Rivoluzione francese. Quindi non è che devono finire bene sempre per definizione, storicamente parlando. Però se si va a vedere come mai è andato male l'ultimo Stato Generale, tu guardi, a un certo punto è uno Stato Generale che finisce male perché la gente comincia a dire: vabbè, io mi tiro di là e decido per i fatti miei. Tu ti tiri di là, decidi per i fatti tuoi, è quello che ne è venuto fuori, insomma. Per carità, dopo sul lungo termine tutto si sistema, nella vita tutto sul lungo termine si sistema, però sul breve medio, insomma, c'è stato un bel patatrac. E questo era il primo punto, quindi io vedo questa giornata in una maniera molto interessante da un punto di vista concettuale e anche molto impegnativa, anche molto responsabilizzante. Non è che sei venuto a una conferenza sulla fibra ottica, sei venuto agli stati generali della fibra ottica. Quindi tu ci sei, dico io, dico voi, dico quelli che sono passati, perché è impegnativo. Cioè adesso tu sai e quindi proverò a arrivarci alla fine di questa cosa qui. Altro punto che mi sono segnato mentre ascoltavo è che io ho un carissimo amico che non citerò per non fare figli e figliastri, no, che fa il futurologo. Lui vive in giro per il mondo, fa il futurologo, quindi lo chiamano nelle aziende per dirgli: ma come sarà il futuro? Come sarà il futuro? E lui mi ha detto un giorno: io da tempo ho scelto di vivere come cittadino, come residenza in Estonia. Al che uno di Nove, provincia di Vicenza, abituato insomma a vivere in paese, dice: ma perché uno va a vivere in Estonia quando vuole lavorare in giro per il mondo? Perché l'Estonia, consultavo prima i dati, è dal 2007 che è interamente collegata con la fibra. 2007. Vabbè, forse loro non avevano delle infrastrutture da tirar su, hanno fatto tutto quanto ex novo, io non lo so, adesso io non conosco i politici estoni, non conosco la storia dell'Estonia, però è interessante, l'Estonia, non è che stiamo parlando degli Stati Uniti, l'Estonia. E anche questo mi ha fatto pensare dell'immensa opportunità che abbiamo oggi di movimentare insomma, l'agenda digitale della nostra regione, sperando che diventi capofila per tutto il paese.
Non ho finito, stamattina leggevo la newsletter di Francesco Giano, non so se conoscete, un bravissimo giornalista che ha una newsletter molto interessante, e diceva, la newsletter di oggi parlava dei baby boomer e diceva, sapete quando baby boomer, io sono del 64, quindi sono proprio l'ultimo dei baby boomer, sono queste generazioni un po' âgée che vengono un po' prese per i fondelli perché non sei digitale. E dice, questo è una falsa credenza, e snoccia tutta quanta una serie di dati per dimostrare che c'è una grandissima presenza di persone over 40 su tutta quanta la parte digitale. Ora, certo, io sto parlando della cittadinanza e quindi mi muoverò con estrema disinvoltura fra aziende, privati e via così. Come dire, parliamo della comunità nel suo totale. E quindi questo fatto mi fa pensare che noi siamo qui oggi a parlare per una fetta di popolazione molto più grande di quello che si potrebbe pensare, anche legandoci al mondo qui scolastico. Sì, qui ci sono ragazzi, basta vederli, tutti giovani. Occhio che il mondo vero è fatto di gente della mia età, di 60 anni, che sui social ci sta un sacco, che ha bisogno di informazioni, che ne fa passare, che ne fa filtrare, e non solamente di social, se no sarebbe poca cosa, ma proprio per creare cultura e creare ricchezza. Quindi questo tema delle generazioni a confronto è un altro tema che qui in filigrana c'è mentre stiamo parlando. Insomma, quello che volevo dirvi è che qui stiamo parlando di qualcosa di più che non la semplice efficienza dell'azienda. Stiamo parlando di un aspetto sociale talmente importante e pervasivo che il rischio è che veramente le parole che vengono spese qui e gli impegni che vengono presi qui, siano fondanti per una società di tipo diverso, sperabilmente migliore, ovviamente. Mi sto spiegando? Sì. Perché io ho sempre dei dubbi, avendo un figlio che mette sempre in dubbio le mie parole, mi chiedo sempre se mi sto spiegando esattamente, quindi portate pazienza, ma è un dubbio più sulla mia capacità espositiva che altro. Quindi io mi sono messo giù alcuni punti, secondo me riassuntivi, visto che devo tirare delle conclusioni. Allora, ci sono due aspetti che io terrei conto, di cui io terrei conto come due chiodi in parete su cui appendere tutti i nostri ragionamenti. Uno è il tema della competizione. Che piaccia o che non piaccia, questo è un dato di contesto, esiste la competizione. Sistema economico che, nel bene o nel male, più o meno, quasi tutto il mondo ha abbracciato un sistema competitivo. Quindi non è che noi qui stiamo parlando solamente, come dire, ma andiamo verso la fibra o no? Andiamo verso il benessere o no? Semplicemente perché la competizione prevede che non tutti quanti, di fronte a una domanda, vengano scelti dai loro, chiamiamoli, clienti in senso lato. Io non starò qui a fare né politica né ideologia, non è il mio lavoro, però noto come project management che c'è un tema. L'analisi del contesto dice che c'è la competitività, che ti piaccia o che non ti piaccia. L'altro tema evidente è il tema della velocità. Cioè, se c'è una caratteristica di questo mondo, che c'è già da una trentina d'anni, è l'esponenziale velocità con cui aumenta la velocità e la necessità di prendere decisioni, l'abbiamo sentito nei tantissimi panel di prima. E quindi con questi due chiodi in parete direi che si potrebbe mettere giù una serie di blocchi, io ne ho evidenziati alcuni. Il primo è un tema che qui stiamo parlando in questi stati generali stiamo parlando della necessità di proporre la cultura digitale come un'immensa opportunità. E qui mi rifaccio al professor Decina che ha introdotto la parola cultura, che per quanto mi riguarda è veramente molto interessante, perché non c'è nessun hardware che possa vivere al di fuori di un sistema culturale. E il sistema culturale che qui dobbiamo prendere in mano e perorare è quello di una cultura digitale in cui sostanzialmente, perché la cultura digitale è fatta così, ci sia una grandissima predisposizione, una grandissima mentalità che Carol Dweck chiamerebbe grow mindset, un mindset di crescita. Un mindset di crescita, detto così, mi sembra ovvio, un mindset di crescita è un'immensa rottura di scatole per la maggior parte delle persone. Perché? Perché ti impone di vedere le sfide come delle opportunità, i feedback come degli immensi favori che gli altri ti danno, e lo sbattimento, la fatica come esattamente quello che deve succedere per portare a casa il risultato. Provate a pensare. Se uno viene lì e ti propone queste cose qua, tu, voglio dire, di base gli diresti di no. Quindi questo è un primo punto. La cultura digitale implica un mindset di crescita. Il mindset di crescita va seminato, coltivato, manutenzionato. E questo si fa attraverso, secondo punto, educazione e formazione. E l'educazione e formazione io ho un piccolo
una nota da dare. Prima sentivo parlare del tema della burocrazia, interessantissimo. Io aggiungerei anche il tema di questa stranissima situazione che per la prima volta storicamente parlando si verifica, in cui c'è un'inversione in molti campi dei ruoli, in questa reverse mentorship, in cui un ragazzo o una ragazza più giovane può spiegarti esattamente come si vive in certi ambiti, cosa per cui non siamo formati. Noi veniamo da mondi in cui l'età fa grado, cioè il grado è determinato dall'età. Ci sono tantissimi sistemi in cui questa cosa qua vale ancora. Evidentemente, se noi pensiamo a un mondo più veloce e competitivo, qui non si tratta di chi è più anziano, si tratta di chi è più competente, e questo potrebbe essere controintuitivo attualmente. E a questo si fa fronte con l'educazione e la formazione, sia tecnica, e posso dire non è il mio campo, ma soprattutto etica. Mi piacerebbe chiamare qui, se avessimo la possibilità di sentire Luciano Floridi, che insegna etica di queste cose, no? Che ho avuto piacere di intervistare, e ci spiegherebbe l'importanza dell'educazione in questo campo. Chiaramente, mi ha fatto veramente molto piacere sentire prima le parole di Marco Mazzoni Nicoletti, perché ha dato un inquadramento, non dico morale, ma comunque interessante, no? Questo punto era veramente fondamentale per far funzionare le cose. Mi avvio su un altro tema. Questo speaking time è quello che devo rispettare, perché mi avevano detto che avevo qualche minuto in più, forse è partito lo stesso col vecchio timing, cacciatemi quando volete. E un terzo punto che mi piace toccare, che penso che sia stato tema di oggi e che naturalmente le cose immagino non finiscano qui, anzi credo proprio che non finiranno qui, è il tema dell'equità e dell'accesso. Qui dentro chiaramente dobbiamo tener conto che nessuno va lasciato indietro. Paradossalmente noi stiamo evidenziando un mondo, e ne stiamo parlando, lo stiamo perorando, dicevo prima. Per converso, se domani mattina vediamo o vedremo un'area che non è servita da queste cose, sappiamo già che quell'area parte svantaggiata, e questa è un'enorme responsabilità. Non puoi più far finta di non sapere. Quindi il tema dell'equità ed accesso, e capiamo benissimo che per esempio per i giovani, no? Per chi non ha capitali, ne parlavo prima con il direttore Meneghesso, è evidente che per un giovane che non ha capitali avere l'accesso alla fibra cambia, è un game changer totale. Puoi fare cose che prima non avresti potuto fare, e ne abbiamo veramente tanta testimonianza. Il fatto che l'imprenditoria giovanile, per esempio in Estonia, dove sono andato a fare un po' di Google, sia così dirompente, e anche in altri paesi, cito questo perché mi è venuto facile questo. Quindi altro tema da prendere in considerazione è il tema dell'equità e dell'accesso. Altro, come dire, bagaglio, altro pezzo che ci mettiamo nel nostro zaino e che ci dobbiamo portare in giro da questo punto in poi. Il tema della sicurezza e protezione, e ritorno a citare Mazzoni Nicoletti, il tema della sicurezza che ci ha già, spiegato bene, è un altro tema da tenere in considerazione, e io provo a uscire dall'aspetto, diciamo così, che è già stato ben spiegato, e aggiungerei un altro tema. Se è vero quello che ho detto, io credo che sia vero, che siamo comunque in una competizione anche internazionale, c'è un tema anche di sicurezza nazionale che ha a che fare con questa cosa, quindi non è proprio così banale, alla luce anche delle minacce. Perdonatemi, io non faccio politica internazionale, però mi viene da pensare che sia importante avere anche un occhio alla sicurezza nazionale, alla luce di quello che avviene. E arrivo all'ultimo punto che mi ero segnato fra questi, e poi velocissimamente vi dico altre due cose. Il tema della sostenibilità ambientale. Ecco, questo che è una cosa di cui immagino, insomma, non credo ci sia persona vivente che non abbia cappato nel tema della sostenibilità ambientale, degli ESG, dell'Agenda 2030 e via discorrendo. Però questa cosa è un'immensa opportunità che, come tutte quante le opportunità, gestita bene, fa fare un aumento di passo verso la sostenibilità. È gestita male? Naturalmente no. Cioè lo strumento probabilmente è neutro di per sé, è la saggezza di chi lo gestisce. E attenzione, come sta accadendo in tanti ambiti della tecnologia, come vediamo quando Elon Musk vola in giro per parlare di governance dell'intelligenza artificiale, probabilmente molte delle persone che sono in ruoli di comando non hanno tutte le competenze per poter decidere e hanno bisogno del supporto di chi tecnico è. Cioè le cose corrono così tanto
che il legislatore è costantemente indietro, non può nemmeno avere la competenza. E perché dico questa cosa? Perché, lo terrò per la fine il perché, però diciamo che è davvero interessante questa storia degli stati generali, e torno al punto, perché ci sono prospettive diverse, informazioni diverse, decisioni collettive da prendere, soluzioni di conflitti da prendere e un'unità necessaria, proprio perché il tema è nuovo. Bene, ci sono naturalmente delle minacce. Io mi sono segnato delle minacce e le cito velocissimamente, solamente perché immagino fra amiche, fra amici che sono stati qui, io le ricapitolo. La diseguaglianza digitale, ne abbiamo parlato prima, quindi non sarà uguale se tu hai la fibra o non hai la fibra. La sicurezza di dati, ne abbiamo già parlato prima. La dipendenza tecnologica, perché c'è anche un altro aspetto, e anche qua in filigrana prima si sentiva dire, cioè la dipendenza tecnologica è contestualmente un problema, è un problema di cui tener conto senza buttare via, voglio dire, il bambino con l'acqua sporca. L'impatto ambientale, e ne abbiamo parlato. C'è un tema, un elephant in the room, come si direbbe, che è la perdita di lavoro. È plausibile, è potenzialmente possibile che certe soluzioni tecnologiche innovative facciano perdere dei pezzi del mercato del lavoro. E giustamente, come ha detto qualcuno, non trasformi un manovale dalla mattina alla sera in un programmatore in Python. Evidentemente, è ovvio che non lo trasformi. Quindi ci vuole saggezza e intelligenza, e per questo gli stati generali sono importanti, perché qualcuno che capisce può dire: certo, magari il numero potrebbe anche, poniamo che avesse avuto ragione Bill Gates 25 anni fa col suo libro, ma se non, a ogni posto che si libera ne crea un altro, sì, però devi trasformarmi la persona, e la persona non sempre può farlo, quindi è un tema da tenere presente. E l'ultimo pezzo, che è quello sulle fake news, la manipolazione online, ne parlavamo prima, che è un altro tema super importante, e ho sentito che qualcuno già ci ha fatto riferimento. L'ho voluto solamente citare perché mi sarebbe sembrata una conclusione monca se non avessi parlato anche dei punti, dei vulnus, non tanto della fibra ottica, che non ne ha, essendo uno strumento, ma di come verrà gestita da tutte quante le categorie che hanno un interesse in questo, da questi stati generali. Tutto questo per arrivare a che punto? Io l'ho riassunto poi alla fine, questa call to action, come si farebbe nei migliori discorsi, in questo modo. Ci sono, a mio modo di vedere, per quanto assolutamente inadeguato immagino, ma la necessità di una visione collettiva. Cioè, c'è bisogno che qualcosa o qualcuno ispiri una visione collettiva che venga condivisa. Indipendentemente, perché questo non è più un tema politico in senso stretto, non più, perlomeno in un paese democratico, è una questione, come dire, che ha a che fare con la sopravvivenza morale e materiale di un intero sistema. E quindi la necessità che si condivida una visione collettiva, e naturalmente dall'altra parte la necessità di un impegno di responsabilità individuale, cioè queste cose non funzionano se ciascuno non si prende il suo pezzo di responsabilità. Io la vedrei così. Tanti anni fa una persona che stimavo molto mi ha detto: a volte serve che i gruppi, in un gruppo, tutti facciano un piccolo passo indietro individualmente per poterne fare uno grande insieme collettivo. E io credo che questo sia davvero un monito di cui tener conto. E non così, sapete, per far retorico, per dire, perché è così. Probabilmente anche in queste sedie sono passate istanze completamente differenti, anche conflittuali a volte. E quindi, dopo questi due punti, mi viene spontaneo ragionare sul tema della cultura della collaborazione. La collaborazione ha due facce. La collaborazione è quella in cui tutti siamo d'accordo, la visione è condivisa, tutto sommato ci dobbiamo solamente mettere d'accordo su chi fa che cosa. Poi c'è un'altra collaborazione, che è l'altro aspetto, meno sottolineato, che è quello della gestione intelligente dei conflitti. La gestione intelligente dei conflitti vuol dire che la pensiamo in maniera opposta, eppure siamo ancora qui, agli Stati Generali dobbiamo tirare fuori una visione condivisa. Ecco, io lì, visto che questo è un tema che a me piace veramente tanto, io sottolineerei alcune regole base. In questo caso, per una gestione intelligente dei conflitti, la prima regola è non appiccicarsi ai singoli bisogni, ma cominciare a parlare di interessi, spostare il livello dal bisogno. I bisogni sono sempre inconciliabili. Se io ho bisogno di avere questo affare qui e ce l'hai bisogno anche tu, è inconciliabile, o ce l'ho io o ce l'ho tu. Però
però magari possiamo trovare una visione condivisa aumentando il livello, portandolo a livello di interesse. E più lo aumentiamo e più alto è. È per questo che io introdurrei anche la variabile, la prospettiva temporale, e direi, magari non troppo enfaticamente, ma è cosa vogliamo lasciare a chi viene dopo. Questo è aumentare il livello e parlare di interessi. Chiaro che ci vuole un'addirittura morale, una statura morale diversa che non il bieco interesse di bottega, è evidente. Però se sei agli stati generali non stai parlando della pagnotta di domani, ma stai parlando degli alberi di domani. La sensibilità, l'ascolto e naturalmente l'azione, perché naturalmente tutto questo senza azione non funziona, dovrebbe essere quello che contraddistingue l'azione. Bene, io ho provato a fare una sintesi di quello che io ho compreso e quello che mi piacerebbe fosse il futuro, e anche per l'orgoglio di essere stato qui agli Stati Generali della fibra ottica. Ho trovato una frase, e anche qui non volevo suonare retorico, e quindi questa frase, che sapevo che da qualche parte era sepolta, e quando ho scoperto che la persona che citerò, che si chiama Helen Keller, che è l'autrice di questa frase, era un attivista, una persona attivista in difesa dei diritti delle persone con disabilità fisiche, e sono andato a vedere che tipo di disabilità avesse, e lei da bambina aveva avuto la meningite ed era rimasta cieca e sorda. E allora la cosa mi ha stupito, perché la frase si adattava perfettamente all'ambiente. Cioè, noi stiamo parlando di una cosa che fa comunicare alle persone meglio e di più. E la cosa, me ne sono accorto dopo di questo aspetto. La frase mi piaceva già e mi sembrava buona per chiudere questa parte. Poi quando ho scoperto che questa persona si era accorta di quella che io considero una verità, forse grazie anche a questa sua menomazione, mi è piaciuta ancora di più. E quindi la frase suona così, e immagino che qualcuno l'abbia già sentita. Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. Io è quello che spero per questi Stati Generali. Grazie mille. Ti ho preso la sprovvista, no? Ringraziamo Sebastiano Zanolli, ma ringraziamo soprattutto tutti gli organizzatori e tutte le persone che hanno resistito da questa mattina fino ad adesso. Abbiamo fatto anche un po' di passeggiate e visita di questa bellissima struttura. Ringraziamo ovviamente Donadon per averci ospitato qui. Ringraziamo davvero tutti, soprattutto vi auguriamo un buonissimo lavoro, visto che ce n'è molto da fare. Adesso c'è l'aperitivo finale per chiudere in bellezza, e vi lasciamo sempre con il video sugli stati generali della fibra ottica, e ci vediamo ai prossimi stati generali o comunque ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti.